Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Riparte l'informazione di Antenna 3 sull'emergenza coronavirus e allora una nuova edizione straordinaria, da qui in avanti non stop per darvi tutte le informazioni utili su quanto sta accadendo. Sugli ultimi aggiornamenti ce ne sono diversi e adesso vi daremo subito conto di quali appunto sono le evoluzioni, di quanto sta accadendo. Riprendiamo dunque il filo della narrazione che abbiamo interrotto ieri soltanto alle 22 dopo 10 ore di edizione straordinaria. Una giornata intensa quella di ieri con tante novità e adesso vedremo come si evolverà la situazione. Inizia in Veneto questa settimana davvero particolare, una settimana molto difficile, la settimana più difficile del Veneto, alle prese con le chiusure delle scuole, le prese con tante sospensioni, le manifestazioni. Adesso ricorderemo fra poco quali sono le misure adottate nell'ordinanza firmata ieri con doppia firma dal governatore del Veneto Luca Zaia e dal ministro della Salute Speranza. Zaia lo ha ricordato ieri proprio ai nostri microfoni: chiedo ai veneti una settimana di sacrificio inevitabile per riuscire a contenere quella che è l'emergenza e il contagio. Ricorderemo fra poco, in queste ore, quali sono i blocchi, se ci sono novità. Ci collegheremo sia con Venezia, una Venezia orfana del carnevale e alle prese appunto con anche i contagiati. Come sapete, e adesso vi dirò subito, ci sono due nuovi casi. E poi ci collegheremo con Vo Euganeo, perché dalle 8 di questa mattina è iniziata il vero controllo. Sono stati aperti i famosi varchi di controllo per blindare letteralmente il paese di Vo Euganeo. Allora, tante le informazioni che stanno arrivando in queste ore. Vi diamo contezza dell'aggiornamento, prima di tutto, dei contagiati in Veneto. Ieri si diceva, la fortuna nell'emergenza in queste ore è che non ci sono nuovi contagi, ma è un dato che deve essere aggiornato. Da 25 si è passati a 27, ci sono due nuovi casi di contagio. Si tratta di una persona anziana, una donna del centro storico di Venezia, che era già ricoverata all'ospedale civile e che è stata appunto trovata positiva al virus, e di una persona nel Padovano. Si tratta, riferisce la Regione, questo è molto importante, di persone appartenenti agli stessi cluster, agli stessi focolai già noti nel veneziano e nel padovano. Dunque salgono a 27 i casi di contagio in Veneto. Mentre a livello nazionale c'è da comunicare il quarto decesso in Italia, un 84enne ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo, quindi siamo in Lombardia, con patologie pregresse, e quindi a Bergamo la quarta vittima italiana del coronavirus, un 84enne, lo ripetiamo, con patologie pregresse. Dunque 27 le persone contagiate in Veneto, è salito di 2 unità il conteggio. Dicevamo, ci stiamo per collegare fra poco con Venezia e ci stiamo per collegare anche con Vo Euganeo. Allora io direi, mentre in sovraimpressione come sempre c'è il numero verde della Regione, importantissimo, ricorderemo anche a cosa serve fra poco, ma per chiamare, per informarsi e per evitare, ecco, lo vediamo anche in sovraimpressione, meglio se possiamo farlo vedere, eccolo qui, il numero verde della Regione Veneto per informazioni relative all'infezione da coronavirus, per assistere e informare i cittadini sui comportamenti da tenersi appunto in caso o se temono di essere entrati in contatto con il virus. Questo per evitare l'intasamento dei centralini del SUEM e degli ospedali, cosa che purtroppo è già avvenuta ovviamente nelle ultime ore. Allora, facciamo il punto sugli ultimi aggiornamenti e anche sulla la settimana che attende il Veneto, una settimana dicevamo difficile, con le sospensioni e i blocchi nel primo servizio che dovrebbe essere pronto, se non erro, il servizio sulla situazione in generale in queste ore. Mi confermate? Non è ancora pronto. Allora, in attesa di questo servizio, vediamo qualche aggiornamento davvero delle ultime ore. Allora, dicevamo,
Fino al 1° marzo il blocco previsto, i blocchi, le sospensioni, le chiusure, tutti i provvedimenti straordinari decisi dal governatore Zaia di concerto con il ministro Speranza fino al 1° marzo. C'è una finestra, uno scenario ipotizzato dallo stesso governatore Zaia questa mattina, intervistato a Radio 24 mattina, e dice Zaia: non escludo di rinnovare il provvedimento se necessario senza esitazione. Il comitato scientifico sta valutando ogni scenario, ma ogni giorno si aprono fronti nuovi, l'abbiamo visto anche appunto adesso con i nuovi contagiati. Era la domanda dei giornalisti di Radio 24 su cosa accadrà se tra una settimana se il virus non verrà contenuto. Guardiamo con attenzione i dati, adesso siamo a 25, ma era questa mattina prima che arrivasse l'aggiornamento a 27. Alcuni contagiati sono in isolamento fiduciario, ovvero in casa. Ha spiegato Zaia: l'evoluzione dei dati è fondamentale, bisogna capire se c'è una crescita esponenziale o no. Zaia ha dato anche una buona notizia: i dipendenti dell'ospedale dove ci sono stati i 2 contagiati e il deceduto, quindi parliamo di la zona di Vo' Euganeo, al momento sono tutti negativi al coronavirus. Quindi il governatore Zaia questa mattina, intervistato da Radio 24, dice: non escludo che se al 1° marzo la situazione dovesse in questi giorni portare a un non contenimento del virus, che dunque le misure adottate in questa difficile settimana possano essere appunto prorogate anche nei giorni successivi. Questa è una notizia importante perché appunto mostrerebbe uno scenario ancora più difficile da gestire. Evidentemente già in questa settimana non sarà facile, ma appunto già ieri Zaia diceva chiedo un sacrificio insomma per questi giorni. C'è il dato positivo, tra virgolette, chiamiamolo così, almeno per quanto riguarda le scuole, che nei primi 3 giorni comunque le scuole erano chiuse, quindi un minimo di programmazione da parte dei genitori c'è stata, chiaramente gli altri giorni invece no. Allora, un'altra importante notizia riguarda la ricerca del cosiddetto paziente zero. È una notizia importante. È una notizia importante, ecco, vi do questa notizia e poi anche quello che è la precisazione della Regione. ANSA, un lancio di agenzia ANSA delle 10:36, quindi di davvero poco fa. Potrebbe esserci una svolta nell'individuazione del possibile paziente zero che ha diffuso il coronavirus a Vo'. Un agricoltore sessantenne di un paese vicino, cioè di Albettone, a Vicenza, frequentatore dei bar di Vo', era stato a Codogno e in altri centri dell'Odigiano, focolaio del virus in Lombardia nelle scorse settimane, e ora ha tosse e sintomi influenzali. Lo apprende l'ANSA dal sindaco di Vo', Giuliano Martini. Abbiamo avvisato, dice Martini, l'uso di competenza, e il sindaco di Albettone. Ora il 118 lo porta a fare tampone. La Regione precisa che in relazione a questa notizia si puntualizza che la persona persona in questione presenta sintomi febbrili ed è precauzionalmente ricoverato presso l'ospedale San Bortolo di Vicenza per accertamenti ed essere sottoposto al test sul coronavirus. Quindi è stata una persona che non è stata ancora sottoposta al test del coronavirus. Il ricovero è avvenuto nel rispetto dei disciplinari in vigore e nelle prossime ore avremo un aggiornamento. Quindi siamo ancora nel campo delle ipotesi. Si sa che questa persona di Albettone era stato a Codogno e in altri centri dell'Odigiano e adesso ha tosse e sintomi influenzali. Quindi questo è il dato di fatto. Stanno appunto facendo indagini, non è stato ancora sottoposto al test del coronavirus. Questo per quanto riguarda la fondamentale ricerca del cosiddetto paziente zero, anche se come sapete ce n'è più di uno perché i focolai appunto sono 3, cioè Venezia, Centro Storico, Mira e Vo' Euganeo, dove c'è ovviamente la situazione più difficile, essendoci il maggior numero di contagiati, molti dei quali peraltro asintomatici. Questo per dare un po' l'idea della situazione. Chiedo alla regia se c'è il servizio sull'aggiornamento completo dei dati e delle sospensioni per ricordare quali sono le misure, così ribadiamo il concetto. Allora attendo un attimo
prima di leggere eventualmente l'ordinanza, visto che abbiamo il servizio appunto che parla proprio di questo, vorrei dirvi, mentre vi ricordo, 27 il numero dei contagiati in Veneto, con una persona in più a Venezia, una signora anziana ricoverata al civile e una persona nel Padovano, ma si tratta di persone appartenenti ai focolai, quindi non sono nuovi focolai, ma appartenenti ai focolai già esistenti, e mentre vi ricordo una vittima invece a Bergamo, la quarta vittima in Italia, un 84enne a Bergamo. In queste ore, tra le tante notizie legate al coronavirus, c'è stato anche la polemica, insomma, si è dibattuto sulle reazioni delle altre regioni, ma anche degli altri stati europei nei confronti dell'Italia, viste appunto la presenza massiccia di contagiati in Italia. Il numero preciso è di 149 di persone positive al coronavirus. Allora, il blocco di treni che era stato predisposto tra Italia ed Austria alla Brennero nelle ore di ieri, e sono le immagini sul virus, appunto, polemiche blocchi, ecco, grazie alla regia, a Fabrizio Bazzoni e Renzo Sartori. Il blocco dei treni tra Italia e Austria al Brennero è stato revocato ieri sera, lo hanno comunicato le ferrovie austriache su Twitter, quindi da oggi si torna a viaggiare attraverso il Brennero, e appunto chiunque non desideri recarsi in Italia può appunto cancellare il proprio biglietto per l'Italia con una validità 24 febbraio 2020. Questo era quanto accadeva appunto alla Brennero. Nel frattempo, però, notizie di queste ore, il presidente della regione Basilicata ha emanato un'ordinanza nella quale si legge: tutti i cittadini che rientrano in Basilicata provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni dovranno rimanere in quarantena presso il proprio domicilio per 14 giorni, comunicando la propria presenza ai competenti servizi di sanità pubblica. Il provvedimento del governatore lucano Vito Bardi è stato inoltre disposto che i sindaci di tutti i comuni della Basilicata, in collaborazione con tutte le altre istituzioni comunali, censiranno i cittadini provenienti dalle stesse regioni. E nella polemiche di ieri c'era stata anche ovviamente quella più clamorosa della ordinanza poi annullata del sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, che insieme ad altri 4 sindaci della zona aveva vietato lo sbarco di turisti proprio da Lombardia e da Veneto. Un'ordinanza che è stata annullata dopo anche le 1000 polemiche, perché il prefetto appunto ha riscontrato un difetto di competenza. Il sindaco in queste ore, però, il sindaco di Ischia, ecco, qui adesso mi informano che abbiamo una telefonata che può essere una testimonianza importante. Allora, proprio a riguardo di questo, a riguardo dei blocchi delle frontiere che si chiudono in Francia, c'è una polemica aperta da Marine Le Pen su questo. Abbiamo al telefono, mi dice la redazione, Francesca Bozza, una signora che vuole rimanere anonima, respinta dal confine croato, una signora del Veneziano. È così, signora? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, abito in provincia di Venezia. Sì. Questa mattina avevo un appuntamento in Croazia, arrivo alla frontiera della Croazia, mi hanno ritirato il libretto della macchina, più documenti, regnava confusione, regnava un po' di panico, sono stata in attesa un'ora e mezza e poi, conclusione, tutti i passeggeri della provincia, della regione Veneto e della regione Lombardia sono stati pregati di ritornare in Italia e quindi mi hanno ritornato la documentazione ritirata precedentemente e sto ritornando in Italia. Io volevo avvisare voi tutti, insomma, che chi deve mettersi in viaggio per la Croazia che evitano, perché in questo momento funziona così. Ma allora, questa mattina a che ora è successo questo? Io sono arrivata ai confini alle 9:40. Alle 9:40, quindi immediatamente hanno visto i suoi documenti, hanno visto che lei veniva dal Veneto? Da così? provincia di Venezia. Come le hanno spiegato? Cosa le hanno detto, signora? Ah
si capiva ben poco, mi hanno detto solo coronavirus, siete pregati di ritornare in Italia. E come lei è successo anche Perché ad altre persone? prima, sì, eravamo un centinaio, tutti lì fermi in Altre persone dal dogana. Veneto? O Certo, Montebelluna, tutte del Veneto, dopo della Lombardia non lo so, il gruppetto che eravamo lì eravamo quindi dalla dei veneziana dintorni ma di anche dal Treviso trevigiano? e Venezia. Provincia Sì, di sì, Treviso e Venezia? Veneto, perché sembrava prima Venezia e Padova e poi hanno concluso con il Veneto. Ci hanno prima promesso dei controlli sanitari che avevo chiesto spiegazioni ma non mi hanno saputo dare quali visite o prestazioni sanitarie dovevo fare e poi hanno concluso con il ritorno dei documenti e il ritorno in Italia. Ma queste operazioni quanto sono durate? Io sono arrivata alle 9:40, adesso sono le 11:29 e sono partita 10 minuti fa dal confine croato. Quindi in un paio d'ore hanno deciso questo, insomma. Poi non lo so prima del mio arrivo, perché quando io sono arrivata lì regnava molta confusione e c'erano molte persone in fila indiana, diciamo così. Non hanno quindi predisposto nessun controllo sanitario, semplicemente vedendo la provenienza, questo è il concetto? Certo. Solo vedendo la provenienza hanno detto via, tornate indietro. Sì. E qualcuno immagino avevano ricevuto ordine Regione Veneto e Regione Lombardia. Questa notizia della polizia doganale, chi è lì, insomma. Immagino che qualcuno abbia protestato. No, non abbiamo protestato nessuno perché almeno da parte mia vedevo il panico, la paura, non sapevano nemmeno loro cosa fare. Ha visto il panico in queste persone, cioè l'incertezza? La confusione, che nessuno prendeva posizione, nessuno prendeva tutto qua, insomma. Non vorrei entrare nelle cose sue personali, ma immagino che fosse un appuntamento importante, quindi che è una cosa che per me sì, che la danneggia questa. Sì. E informerà qualcuno di questo, voglio dire, denuncerà questo fatto, ha intenzione di portare avanti, insomma... Adesso quando ritorno vedrò come procedere, insomma. Quindi lei ci sta appunto testimoniando che al confine con la Croazia... Sì, gli abitanti che provengono, residenti della regione Veneto e regione Lombardia vengono rimandati indietro in Italia. Sì. Quindi è già attiva... Tra l'altro io abito nei 3 confini, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, quindi sono proprio i confini tra Treviso, Venezia e Pordenone, ecco, quella zona lì ne abito e quindi sì, se abitavo 2 chilometri più in su ero in Friuli, Venezia, Giulia e potevo passare. Sì. Ho capito. Naturalmente loro escono ed entrano, quindi sì, è così, insomma. Lei ci sta testimoniando che di fatto almeno da quella parte una frontiera è già chiusa per i Veneti e i Lombardi. Sì, per i Veneti sì. Veneti e Lombardi. Veneti e Lombardi, così dicevano insomma gli agenti, immagino, della polizia di frontiera. Questo avevate a che fare con loro? Ci hanno rispedito, ci hanno ridato i documenti, come ripeto, documenti e siamo ritornati... ci hanno invitato di ritornare in Italia. Senta, ma siete riusciti a parlare? Che non passavano. Siete riusciti a parlare anche con qualche funzionario o era impossibile? Sì, abbiamo parlato con il funzionario, non so se era responsabile, ma il poliziotto che ci ha consegnato i documenti, che tra l'altro non parlava neanche bene l'italiano, certo. Ma poi abbiamo contattato anche dove avevo l'appuntamento e ha confermato questo, che non facevano passare nessun veneto e nessun lombardo. Signora, l'ultima cosa poi la lascio, come si è sentita? Qual è stata la sensazione? A parte la rabbia, immagino.
Rabbia, ma mi sono sentita infetta. Io non ho nessun sintomo, anzi, sì. Immagino Così, insomma. l'amarezza, quindi l'amarezza e la rabbia. Certo. Grazie, Certo. grazie signora, grazie, sì, importante. Anche perché non è questo. Certo. Il modo di comportarsi non è questo. Assolutamente. Signora, grazie della sua testimonianza. La prevenzione non è questa. Come scusi? La prevenzione non è questa. Assolutamente. Grazie signora, grazie della sua testimonianza, Niente. Grazie davvero. Importante quello che ci ha detto questa signora, che dunque testimonia come, almeno ci racconta la signora. Cerchiamo anche di verificare com'è allora, a questo punto la situazione e se davvero c'è un ordine preciso, come racconta, come ha testimoniato la signora, un ordine preciso di rimandare indietro al confine le persone che provengono da Veneto e da Lombardia. Davvero impressionante quello che sta accadendo. Allora vi chiedo, in attesa di cercare, ecco sì, chiedo a Francesca Bozza e Lina Paronetto se riusciamo a raggiungere il sindaco di Albettone Gio Formaggio, perché ve lo ricordo, vi ricordo la notizia, al di là dei 27 contagiati, quindi i 2 in più, una persona di Albettone appunto è stata a Codogno qualche tempo fa e poi frequentava la zona di Vo dove c'è stato il focolaio, quindi potrebbe essere, tra virgolette, il cosiddetto paziente zero, ma è tutto da verificare. Questa persona è stata prelevata e sta andando all'ospedale malattie infettive di Vicenza per fare il tampone, quindi non è stato ancora sottoposto al tampone, è febbricitante da alcuni giorni. Gio Formaggio all'ANSA conferma anche la notizia che il paziente si sarebbe recato nei giorni scorsi nell'Odigiano, centro del focolaio in Lombardia, per la presentazione di un libro. Quindi se abbiamo Gio Formaggio fra poco al telefono, vediamo appunto di saperne qualcosa in più. Attenzione, sempre l'ANSA, un aggiornamento, e siamo a Caltanissetta, quindi siamo in Sicilia. 4 persone di Mussomeli, tornate da Vo Euganeo in provincia di Padova, si trovano in isolamento volontario presso le loro abitazioni. Si tratta appunto di 4 muratori che stanno eseguendo dei lavori per una ditta a Vo Euganeo. 4 non presentano alcun sintomo, ma dopo essersi consultati anche con i propri medici di famiglia hanno deciso spontaneamente di rimanere in isolamento, il cosiddetto isolamento fiduciario, nelle loro abitazioni. Quindi è chiaro che appunto questo comportamento è importante proprio in via precauzionale. È pronto il servizio? 5 minuti. Il servizio situazione coronavirus, intendo quello? Allora, continuiamo, allora facciamo così, lo vediamo in onda sopra, ma è bene ricordarlo, vediamo e capiamo insieme a cosa serve il numero verde che è stato attivato ieri dalla Regione. La Regione ha attivato un numero verde per informazioni relative all'infezione da coronavirus. Il numero è l'800 46 2340, a disposizione per assistere e informare i cittadini sui comportamenti da tenere in caso temano di essere entrati in contatto con il virus. La decisione è stata adottata dal momento che numerose persone stanno chiamando il 118 per chiedere informazioni sull'infezione e dunque per evitare il sovraccarico delle centrali operative, che può avere delle conseguenze sul soccorso a persone che hanno effettivamente necessità di un intervento immediato. Si è stabilito di attivare un numero apposito, ripetiamo, l'800 46 2340. La raccomandazione delle autorità è di chiamare il 118 comunque in caso di serie difficoltà respiratorie per richiedere l'invio immediato di un'ambulanza. I tecnici della Regione precisano inoltre che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre oppure tosse senza difficoltà respiratorie non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale. Devono invece rivolgersi al numero verde che in base alle notizie riferite fornirà tutte le informazioni e le eventuali istruzioni sui comportamenti da adottare.
Inoltre gli utenti possono chiedere informazioni e istruzioni anche al proprio medico di medicina generale. I medici di famiglia del Veneto potranno essere contattati telefonicamente dai loro assistiti che avvertano dei sintomi e che non dovranno quindi recarsi in ambulatorio. Il medico effettuerà un triage telefonico e deciderà se è necessario effettuare una visita domiciliare o attivare l'intervento del servizio di igiene pubblica o del sistema di emergenza-urgenza. Questo dunque è il numero che vedete anche in sovraimpressione. Mi dice Filippo Fois che sono nella zona del Palazzo Balbi perché c'è la conferenza dei capigruppo alla quale dovrebbe essere presente anche il governatore Luca Zaia, quindi se ci colleghiamo intanto con lui per fare un po' il punto, lui che ha potuto vedere già un po' la Venezia di oggi, poi ci sposteremo dal Balbi proprio in piazza San Marco perché... Come scusa? Benissimo, grazie Fabrizio Bazzoni. Allora, dicevamo, fra poco se riusciamo a collegarci con Filippo Fois che si trova a Palazzo Balbi, dove c'è la conferenza dei capigruppo annunciata già ieri in regione, con la relazione ovviamente del governatore Zaia sulla situazione, e poi Filippo magari si sposterà in zona piazza San Marco perché appunto la Venezia di oggi è una Venezia che ha rinunciato al carnevale e mai si sarebbe potuto pensare una cosa del genere, l'ho anche detto lo stesso governatore Zaia ieri. Hanno smontato il palco, stanno smontando in queste ore il palco in piazza San Marco, quindi una situazione davvero surreale e poi vediamo anche di capire se riusciamo a collegarci con Chiara Gaiani a Vo' Euganeo per renderci conto della situazione nel paese che dalle 8 ha visto attivarsi i varchi, quindi la chiusura completa del comune, mentre proprio da questa mattina iniziano i famosi tamponi per i cittadini, quindi la lunga trafila dei tamponi. Allora, è pronto il servizio? Allora, dicevamo, inizia una settimana davvero difficile e particolare per il Veneto. Sale a 27 il numero dei contagiati da coronavirus in Veneto, lo riferisce la Regione. Ai 25 della giornata di ieri si aggiungono 2 nuovi casi. Si tratta di un'anziana del centro storico di Venezia che era già ricoverata all'ospedale civile e che è stata trovata positiva al virus e di una persona nel Padovano. Entrambi soggetti, chiarisce la Regione, appartenenti agli stessi cluster già noti, ovvero quelli del veneziano e del padovano. Nel vicino Friuli Venezia Giulia, sotto osservazione una ragazza di Lignano Sabbiadoro con sintomi che hanno spinto i sanitari a sottoporla al test per il Covid-19. Si attende nelle prossime ore l'esito. Intanto per il Veneto inizia la settimana più impegnativa, alla luce delle misure straordinarie adottate per arginare la diffusione del virus, ad iniziare dalla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado che arriva dopo la precedente decisione di fermare i corsi nelle università. Stop anche ai viaggi di istruzione, poi sospese tutte le manifestazioni, chiusi i musei, limitate anche le visite ai pazienti ricoverati in ospedale, preferibilmente una persona al giorno. E ancora è stata predisposta la disinfezione giornaliera dei treni regionali e dei mezzi di trasporto pubblico via terra e via acqua. Naturalmente restano poi centrali le misure igieniche per le malattie respiratorie. Guardiamo il futuro con positività perché, come ripeto, anche questo problema verrà risolto. Cerchiamo di uscirne bene e non uscirne con le ossa rotte. E capisco che il provvedimento che ho adottato in comune accordo con il Ministro su mia proposta, e adesso verrà adottato anche dalle altre regioni, è un provvedimento duro ma non possiamo permetterci nulla, è un sacrificio che è un investimento per la salute di tutti. A noi sta a cuore la salute dei veneti e lavoriamo solo per quello. Misure che resteranno in vigore fino al 1° marzo compreso, ma l'ordinanza potrà subire modifiche se dovesse cambiare lo scenario epidemiologico. Non escludo di rinnovare il provvedimento se necessario, senza esitazione. Il comitato scientifico sta valutando ogni scenario, ma ogni giorno si aprono nuovi fronti, ha spiegato il governatore Zaia a Radio 24. Guardiamo con attenzione i dati, alcuni contagiati sono in isolamento fiduciario, ovvero in casa. L'evoluzione è fondamentale, bisogna capire se c'è una crescita esponenziale o no, ha concluso Zaia. Intanto da questa mattina alle 8 sono attivi i varchi di accesso al comune di Vo come misura per contenere la diffusione del coronavirus. Al momento sono presidiati da carabinieri e polizia. Il sindaco Martini ha però già evidenziato un problema. Uno dei posti di blocco, ha spiegato, al confine con Bastia deve essere spostato più indietro, altrimenti taglia fuori dal contenimento una cinquantina di famiglie della frazione di Zovon.
Questa dunque la situazione e anche le parole di ieri di Luca Zaia. C'è una notizia importante da darvi per i tanti che seguono l'attività del Banco Alimentare dei Veneti Schiacciati. Allora, il Banco Alimentare dei Veneti Schiacciati chiude per disposizioni dell'ULSS causa emergenza coronavirus. Dunque non ci sarà martedì e non ci sarà mercoledì. Questo è importante per i tanti che si recano, che usufruiscono del Banco Alimentare dei Veneti Schiacciati. Quindi per disposizione dell'ULSS causa emergenza coronavirus non ci sarà il Banco Alimentare dei Veneti Schiacciati né domani martedì né mercoledì. Importante, segnatevelo perché appunto è importante sapere questa notizia. Allora, sempre in attesa di collegarci con Filippo Fois e con Chiara Gaiani, torniamo allora a vedere un po' la situazione dell'ospedale di Schiavonia con le voci di quanti ieri si sono recati nella giornata appunto a Monselice, dove si trovano fermi da qualche giorno i loro familiari, e ci sono appunto anche i famosi neononni, perché ieri ci sono stati appunto anche 3 nuovi nati, l'abbiamo raccontato proprio in diretta. Allora un piccolo viaggio all'esterno dell'ospedale di Schiavonia fatto da Federico Fusetti. Sono bloccati da più giorni. Perché sono nati altri 3 bambini anche stanotte? No, ancora giovedì sera è nata. Stanno bene, tutto a posto? Tutto a posto, sì, solo che sono chiusi in camera. Cosa gli avete portato? La carrozzina, perché sembra mia figlia è risultata negativa al tampone, stanno aspettando perché c'è anche il mio genero lì e la bimba, e quindi aspettano l'esito. Quindi forse tornano a casa presto? Sembra, ma è un evolversi che non si ha da sapere. Okay. Ho mia cognata che ha partorito venerdì notte praticamente, però la situazione è questa, non possiamo fare niente di più, insomma è già una buona cosa che stanno bene, non c'è niente da fare. Maschietto o femminuccio? Maschietto. E quando uscirà, si sa? Non si sa niente ancora. Ha già fatto il tampone? I tamponi sono negativi, quindi è buona cosa, insomma. Cosa ha portato? Un po' di cose anche per i bambini? Sì, ho portato l'ovetto, ho portato del vestiario, delle cose, insomma. 2 brioche da mangiare alla signora. Che è ricoverata qui? No, fa le pulizie, da stamattina è 4 che è lì. Dopo uscirà comunque a fine turno? Domani, forse, perché il turno è già finito, dalle 11:30. Deve aspettare fino a che danno l'esito del tampone. Perché ha fatto il tampone quando è entrata? Quando è entrata è 5 stamattina. E adesso vediamo. Siete preoccupati? È un po' un disagio, ecco, diciamo, però si capisce il motivo. Sì, perché andare avanti e indietro e la signora è lì, purtroppo. Da dove viene lei? Da Piacenza d'Adige. Quindi anche un po' di strada, insomma. 25-30 km. Purtroppo, pazienza. Vi sentite per telefono intanto? Sì, intanto ci sentiamo per telefono. Da Montagnana. Ed è venuto per portare qualche valigia, qualcosa? Portare cambio vestiario per mia suocera che aveva un intervento di un giorno e purtroppo è cascata in questo imprevisto, e quindi il materiale, il cambio era relativo a quel giorno, e quindi ho portato mia moglie, che è la figlia appunto, per un cambio, e abbiamo preso anche l'occasione di portare un'amica che era diventata nonna proprio in quel giorno, quindi dovrebbero essere anche giorni di gioia, e invece purtroppo abbiamo questi imprevisti che crea disagio, ecco. Non si sa quando li lasceranno uscire, avete notizie? No. E la prima notizia era che sembrava per le 3 di oggi pomeriggio, ma questa mattina verso mezzogiorno ha chiamato anche un po', diciamo, giù di morale, perché al momento non si è a sapere quando che appunto ci saranno le dimissioni. Hanno fatto il tampone anche a sua suocera? Sì. Negativo? Mi risulta appunto che sia risultato negativo. Sì. Adesso sua moglie spera di incontrarla, ma non la vedrà di sicuro, non riuscirà a vederla fisicamente. Ho dei forti dubbi, la sto vedendo da qua, anzi sta tornando, vuol dire che appunto ha lasciato giù, no. Neanche ci eravamo illusi di poter appunto vederla. Ecco. Quanti giorni sono che è qui? Da venerdì, del 21, l'intervento è stato alla mattina, e è rimasta lì per passare la notte, e purtroppo dopo è ancora qui. È ancora qui, esatto.
Queste le voci raccolte ieri da Federico Fusetti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia. Stiamo per collegarci. Vedo qualcuno? Vedo qualcuno, ma ancora ci stiamo per collegare con Venezia. Allora, fatemi sapere se siamo in diretta con quelle immagini che vedo. Beh, ma facciamola sentire un attimo, Questa è la dottoressa Russo. Quello che si diceva per quello che riguarda il betone. Non possiamo né escludere né inventarci. Allora, tutti quelli che sono dei casi sospetti, che sia a Betone che sia un altro posto, avrà lo stesso percorso di tutti gli altri casi. Quindi intanto il soccorso al paziente e poi il tampone e poi la ricostruzione delle indagini epidemiologiche e dell'esposizione. Ecco, un'altra domanda, un'altra segnalazione che ci è arrivata, dicevano nell'ospedale di Padova appunto il rischio è che i malati sottoposti a tampone comunque entrino in contatto con malati ricoverati in ematologia o eccetera. Quali misure ci sono per cercare di tenere separati chi è a rischio? Ci sono tutte le misure previste, quindi i malati che oggi sono nei reparti, che hanno l'esito positivo, sono nei reparti malattie infettive in isolamento e quelli in terapia intensiva sono isolati, quindi non c'è nessun rischio, anche perché l'attività normale deve continuare ad andare avanti. Noi non possiamo permetterci chiaramente di mettere in discussione o bloccare il sistema sanitario, dove invece sappiamo ci sono necessità tutti i giorni in qualsiasi momento. Quindi non bisogna preoccuparsi, anche chi ha malattie gravi, di frequentare, cioè di poter prendere questo virus, perché ci sono, potete confermare? Quello che chiediamo noi, l'abbiamo messo anche nell'ordinanza, rispetto alla degenza, e quindi che ci sia un afflusso limitato di familiari e parenti all'interno degli ospedali come all'interno delle case di riposo. Grazie. Sì, se mi senti andiamo in diretta con te, abbiamo raccolto le ultime battute, però facciamo il punto della situazione, cosa dici? Ci allontaniamo perché, scusate un istante, allora, fateci un attimo guadagnare perché siamo nell'ingresso. Se riesci a bloccare la dottoressa Russo e l'assessore Lanzarin, mi sentite? Facciamo il punto della situazione con loro. Sì, ti sento, però vorrei riuscire a bloccare la dottoressa Russo del Dipartimento di Prevenzione della Regione e anche l'assessore Lanzarin. Abbiamo colto gli ultimi passaggi delle interviste che stavo facendo con i colleghi e con te. Però se ci fai guarda, tra poco vi mandiamo l'integrale della conferenza stampa che è stata abbozzata proprio in questi momenti. Stanno tra l'altro uscendo in questo momento i capigruppo che erano stati convocati dal Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti. Okay. C'era presente anche era presente Filippo Nicola Finco, eccoci, buongiorno. Filippo, volevo chiederti se era presente anche il governatore Zaia a questa conferenza di capigruppo. Zaia non era presente oggi. Okay. L'assessore Lanzarin cosa vi hanno detto? Abbiamo fatto il punto della situazione con l'assessore e ovviamente tutti i capigruppo per capire insomma ad oggi qual è la situazione, i 3 focolai, quanti sono ovviamente gli infettati e tutte le misure che sta predisponendo la Regione per tutelare la popolazione e soprattutto anche il comparto medico che è insomma il comparto in prima linea in questo momento. Una macchina enorme quella che si sta muovendo in questo momento. Sì, il Veneto comunque si sta dimostrando una regione efficientissima perché nel giro di 24-48 ore sta messo in piedi una vera e propria macchina organizzativa che insomma sta funzionando. Ovviamente quello che noi puntiamo adesso è isolare il più possibile il virus e quindi cercare di limitare il contagio. Certo, grazie mille. Nicola Finco, capogruppo della Lega. Noi raggiungiamo il Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti. No, aspetta un attimo. Eccoci, siamo in diretta. Ciao. Quando volete ragazzi. Noi ci siamo. Tu ci sei sempre. Allora stiamo per partire, vediamo cosa dirà il Presidente del Consiglio regionale che ha riferito ai capigruppo la situazione con gli ultimi aggiornamenti. Allora, un ringraziamento intanto a tutti voi, al lavoro che state facendo in questi giorni. Vi ho seguito, qualcuno mi ha seguito anche tra sabato e domenica, quindi veramente grazie alle informazioni che trasmettete a tutti quanti per
far chiarezza, per fare anche tranquillità fra la popolazione del Veneto e riuscire a gestire al meglio questa situazione. Come Consiglio regionale noi siamo pienamente operativi, la riunione di oggi serviva a comunicare a tutti i rappresentanti dei gruppi e quindi ai rappresentanti del popolo veneto in Consiglio regionale la situazione, anche con informazioni arrivate dall'assessore in maniera puntuale e precisa e anche in progress rispetto ai lavori. Noi come Consiglio continueremo l'attività normalmente questa settimana, 4 commissioni convocate, e abbiamo già programmato con i capigruppo anche un consiglio per martedì prossimo, quindi noi continuiamo a lavorare, le istituzioni è bene che in questo momento siano operative e presenti e su questo continueremo, a meno che non ci siano appunto magari situazioni da analizzare meglio questa settimana. Come capigruppo faremo un incontro sempre con l'assessore Nazzarin giovedì a pausa pranzo e appunto sarà anche un'informativa che l'assessore aprirà il 3 in aula con tutti i consiglieri. Quindi le istituzioni sono operative, lavorano, sono sul pezzo e appunto siamo anche in questo momento antenne sul territorio e trasmettiamo direttamente agli assessori competenti i dubbi o le particolarità che molti sindaci ad esempio ci fanno pervenire. Quindi stiamo affrontando, mi pare, la cosa nel miglior modo possibile e sempre nella tutela della salute dei cittadini veneti. Al momento rimangono 3 i focolai. Sì, rimangono 3, però appunto anche le analisi che vengono fatte a cerchi concentrici servono a capire da dove possono essere arrivati questi contagi e anche verificare e contenere eventuali altri diciamo così, trasmissioni di virus. Quindi il lavoro che i tecnici stanno facendo, ripeto, tutto il personale sanitario dall'ultimo infermiere a chi sta facendo in questo momento le analisi in laboratorio analisi a Padova o adesso l'estensione ad altri hub del Veneto, è un lavoro prezioso che viene fatto anche senza tener conto né di orari né di problemi né di pasti che saltano, quindi veramente un gran lavoro da parte di tutto il personale sanitario del Veneto. Grazie. Grazie a voi. Filippo. Salve. Filippo? Sì, eccomi. Filippo, volevo capire se Siamo potevi sempre chiedere in diretta e c'è Stefano Fracasso, il capogruppo del Partito sì, Democratico. allora senti pure Fracasso. Incontro con gli altri con il Presidente Ciambetti, cosa avete chiesto delle informative? Un'informativa sulla situazione del Veneto, non solo del Veneto, anche su come sono stati attivati i servizi sanitari, le ULS, in particolare le informative ai sindaci. Abbiamo adesso appreso che c'è un incontro con tutti i prefetti tra credo mezz'ora, perché c'è stata qualche confusione nelle comunicazioni ai primi cittadini del Veneto. E i primi cittadini in particolare appunto rivendicavano di essere stati un po' abbandonati all'inizio, non sapevano cosa fare. La situazione è evidentemente complessa, quindi mettere in piedi una catena di comando e di informazione lineare e chiara non è semplice. Credo che tutti i cittadini possano essere consapevoli di questo. Abbiamo anche chiesto chiarimenti su alcune informazioni che poi vanno ovviamente verificate. E mi pare che Su quali informazioni, per esempio? Per esempio sulla vicenda del Trevisan, purtroppo di questo cittadino che era ricoverato all'ospedale di Monselice. Anche qui sono girate molte informazioni sbagliate. Era stato chiesto a questo cittadino se avesse avuto contatti con cittadini cinesi o con italiani che erano rientrati dalla Cina, e lui non ne aveva avuti, quindi perché il criterio epidemiologico del contatto con i cittadini cinesi, ahimè, è saltato. Questa è una delle informazioni che abbiamo avuto oggi e questo va detto anche a tranquillità dei nostri concittadini. Il problema oggi non è se ci sono i cinesi che hanno il negozio piuttosto che il bar, perché il virus sta circolando portato da cittadini italiani. Questa è un'altra delle cose che abbiamo oggi capito meglio. Evidentemente la situazione è in evoluzione, continua. Noi avremo un nuovo punto informativo giovedì prima della Commissione Sanità e anche martedì prossimo in apertura del Consiglio regionale.
Siete d'accordo con tutte le iniziative intraprese, come si sta affrontando l'emergenza? Siamo d'accordo, c'è anche un forte coordinamento tra le regioni e il Ministero della Sanità e tra il nostro Paese e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché poi questa qui è diventata a tutti gli effetti una pandemia che non guarda più ai confini né delle regioni né dei comuni e nemmeno degli stati. E in questo momento bisogna soprattutto dare chiare informazioni, non aprire polemiche che non aiutano i cittadini a trovare le risposte che cercano e a mettere in campo tutti gli strumenti che la scienza, la medicina e i servizi sociosanitari mettono a disposizione. Grazie. Dunque questo era il capogruppo del Partito Democratico del Consiglio regionale Stefano Fracasso. Sì, allora, mi sentite voi? Sì, certo. Volevo chiederti allora, fra poco magari ci sposteremo anche in Piazza San Marco, tu che per arrivare lì chiaramente non passi per Piazza San Marco, ma sì, che cosa hai visto insomma intanto di questa Venezia che si apprestava alla vigilia del martedì grasso, invece la situazione è quella che è. Ma io per ora diciamo che non abbiamo visto delle situazioni particolari in giro per Venezia, diciamo che però siamo passati per luoghi che sono un po' fuori dai grandi flussi turistici, per cui diciamo che il vero polso della situazione lo si avrà adesso quando ci recheremo in Piazza San Marco, perché come sapete Piazza San Marco possiamo dire che è chiusa, non ci sono, è stata chiusa la Basilica di San Marco, è chiuso il Palazzo Ducale, sono chiusi tutti i musei che si trovano nell'area attorno, per cui insomma dopo andremo a vedere e vi racconteremo come sta vivendo questa prima giornata a Venezia. E poi immagino che anche i palazzi diciamo, istituzionali, Palazzo Balbi tu lo stai vedendo adesso, poi Palazzo Ferrofini, dove comunque è prevista, no? I lavori vanno avanti, ma sono previsti anche appunto dei forte presenza di gente, si saranno attrezzando per non so, detergenti, igienizzanti, tutte le misure di precauzionali devono esserci anche in questi posti qui. Non so se li hai visti già a Palazzo Balbi. Sì, assolutamente. Tra l'altro adesso guarda, proviamo a entriamo assieme, adesso vediamo qua chi c'è. No, sono usciti tutti, questa è la sala dove si è svolto l'incontro, prima avevamo visto altri capigruppo che evidentemente sono usciti mentre facevamo le interviste. Noi tra poco vi manderemo però tutto l'integrale conferenza stampa che si è tenuta qua, improvvisata da parte dell'assessore alla sanità Lanzarin, per cui tra pochi istanti vi diamo proprio il report completo di quella che è la situazione in questo momento. Benissimo, allora poi ultima cosa che ti chiedo, sei riuscito ad appurare se oggi ci potrebbero essere altre riunioni operative a Marghera come ieri oppure in prefettura, cioè qual è l'eventuale scaletta? Ma in prefettura un tavolo, ma un tavolo regionale? Tra poco ci sarà un vertice con sì, ci hanno detto che ci saranno tutti i prefetti del Veneto. Quindi allora dobbiamo andare verso quell'obiettivo. Benissimo, allora in Prefettura Venezia dunque un vertice nelle prossime ore. Grazie a Filippo Fois, ti libero anche per i colleghi eventualmente se hanno bisogno, i colleghi di Rete Veneta. Ci riaggiorniamo l'ora dopo, avete sentito riunione in Prefettura, poi vedremo anche un po' la situazione in Piazza San Marco. C'è anche un vertice a Mestre da parte di Confesercenti dell'area metropolitana, ma evidentemente è un po' così dappertutto per quanto riguarda la categoria dei commercianti alle prese appunto con situazioni da valutare, da capire. Per adesso avete saputo i centri commerciali sono aperti, i negozi anche, locali e discoteche, locali notturni no, il sentore appunto è che dovrebbe essere così, andare avanti così anche nelle prossime ore, ma nulla è escluso ovviamente, quindi è una situazione da seguire attentamente e ve ne daremo conto. Vi ricordo 27 i contagiati in Veneto, saliti di 2 unità, una donna anziana a Venezia e una persona a Padova, ma si tratta comunque all'interno sempre dei cluster, dei focolai. Nel frattempo adesso vengo subito dal generale Giancarlo Iannicelli
che è al telefono con noi. Le chiedo solo 30 secondi di attesa perché mentre vi ricordiamo abbiamo mezz'oretta fa circa abbiamo parlato al telefono con una signora del Veneziano, una testimonianza molto importante che ci ha raccontato di essere stata rimandata indietro al confine con la Croazia insieme a tanti altri veneti, anche trevigiani, dalla polizia di frontiera, insomma dai funzionari della frontiera della dogana perché appunto provenienti dalla Lombardia e dal Veneto, quindi sono tornati indietro. 42 studenti sarebbero stati invece messi in quarantena a Pola dopo aver partecipato al Carnevale di Venezia, successivamente sospeso appunto dal governatore del Veneto. A riportarlo è La Voce del Popolo, il quotidiano italiano dell'Istria e di Fiume. E poi, ultima notizia che riguarda invece questa situazione di persone, di blocchi insomma e di misure di altri paesi, vi dico subito, ve lo dico fra 2 secondi, si parla di, eccolo qui, 70 persone, una settantina di persone su 300 passeggeri del volo all'Italia provenienti da Lombardia e Veneto, ai quali non è stato permesso lo sbarco alle Mauritius. Lo si apprende da fonti informate, solo a loro non è stato permesso lo sbarco. Erano 70 persone dirette alle Mauritius provenienti dalla zona del Lombardo-Veneto. Quindi queste sono le misure che stanno prendendo i vari stati per difendersi dal virus. Allora, generale Iannicelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, allora le chiedo 2 cose, una da meteorologo ma una anche da Presidente del Consiglio Comunale di Treviso. Intanto il Consiglio Comunale si farà... come previsto il Consiglio Comunale per oggi alle 17 è confermato, sarà a porte chiuse per i noti fatti e come già deciso ma qualche giorno fa almeno per adesso è confermata anche la presenza alle 18 del dottor Francesco Benazzi, direttore generale della nostra USL, che spiegherà la situazione ai consiglieri comunali. Quindi un consiglio comunale ovviamente monotematico, immagino. Beh no, c'è un programma, però avrà la parte, certo, immagino che avrà la parte del leone questa situazione, quindi alle 17 certo, a porte chiuse. A porte chiuse, con l'intervento aperto alla stampa naturalmente, ma chiuso al pubblico per i noti fatti, per ottemperare anche a quelle che sono le direttive. Da ieri invece sappiamo, perché così ha deciso la Regione, sono state sospese le manifestazioni di Carnevale, quindi anche il Carnevale di Treviso, il Carnevale di Conegliano. Purtroppo anche l'organizzazione è stata sospesa del Carnevale, la nostra organizzazione naturalmente, e ci dispiace per tutti i bambini soprattutto. Immagino che, ma questa magari è una cosa che verrà decisa nelle prossime ore, nei prossimi giorni verrà recuperato, credo. Ma questo ancora, ma l'organizzazione del nostro Carnevale era molto complessa, era molto bella. Non so quanto sia possibile, vista la situazione che è in continua evoluzione, comunque chiaramente come ricordava, poi vedremo nei prossimi giorni. Allora, approfitto invece adesso del meteorologo, dell'esperto. Volevo chiederle, si è parlato in questi giorni, lo diceva anche il professor Palù venerdì, quando eravamo già in diretta, il professor Palù, ordinario di microbiologia dell'Università di Padova, che una speranza può arrivare dal clima. Siamo verso un cambio di stagione. Quanto potrebbe incidere appunto nel contenimento del virus? Questo purtroppo io non lo so, non sono esperto dal punto di vista naturalmente medico in una situazione così particolare. C'è da dire, quello che ho sentito, che non fa molto freddo e questo crea qualche problema ulteriore, perché le temperature quest'anno quest'inverno saranno ricordate come le più miti degli ultimi decenni, perché sotto zero non ci siamo andati quasi mai, non ci andremo nei prossimi giorni. C'è da dire che nelle prossime ore c'è un peggioramento, nulla di intenso, però dovremmo avere anche domani qualche breve precipitazione e sinceramente non so quanto questo aiuti, ma se lo dice appunto il professor Palù, che è esperto massimo, dobbiamo crederci.
Benissimo, grazie. Allora, grazie al generale Giancarlo Iannicelli, grazie anche per averci informato che il Consiglio Comunale c'è, ma è riservato, diciamo, ai consiglieri ed eventualmente alla stampa, quindi a porte chiuse per la popolazione. Insomma, è chiaro che sta alla coscienza civica di tutti evitare appunto di assistere appunto a queste manifestazioni, e peraltro è a porte chiuse. Grazie al generale Iannicelli, grazie. Non so se siamo in grado di collegarci con Chiara Gaiani per così un sguardo alla Vo Euganeo blindata dai varchi. Nel frattempo facciamo così, per introdurre l'argomento, c'è la voce di un imprenditore di Vo Euganeo raccolta ieri pomeriggio, prima evidentemente dell'avvio dei varchi nel comune. L'hanno raccolta Federico Fusetti e Cristian Roque Allende. Sentiamolo. Lei abita qui dietro, che ha anche l'attività, come sta vivendo questi momenti? Ma è un momento un po' drammatico, diciamo, no? Dal punto di vista, stiamo capendo un po' anche come dobbiamo comportarci, perché addirittura io ho 3 dipendenti che vengono dai paesi limitrofi a Vo Euganeo. Se vengono a lavorare, se possono venire, ho dei clienti già prenotati da qualche settimana per fare, che loro addirittura arrivano e ci lasciano la macchina in custodia fino alla sera, dunque quelli potrebbero anche venire e andare via. Lo so, le difficoltà, per carità, sono d'accordissimo, il virus non è che si vede, è indolore, diciamo, no? Ma purtroppo è un problema che si può risolvere chiudendo a chiave. È chiuso, ok, è chiuso e lì finisce tutto, insomma. Lei ha fatto il tampone? No, non abbiamo fatto ancora il tampone perché nessuno ci ha detto ancora niente. Comunque ho mio figlio, che lui è dirigente qua, che si sta preoccupando oggi in municipio per sentire qual è la strategia che faranno per la settimana in corso, insomma, ecco. Siete pronti a farlo comunque? Sì, siamo prontissimi, per carità, anche per rispetto degli altri, per i familiari, per tutto, insomma, ecco. Conosceva lei la persona che è mancata? Mamma mia, sì, siamo un paese piccolo e ci conosciamo, una persona che tra l'altro è anche di corporatura robusta, cioè non è che per caso lui, accorgendosi un po' prima, si poteva anche salvare, perché il suo coetaneo che era lì, lui è vivo, è in ospedale a Padova, però lui è morto, era una persona, tutti ci conosciamo qua, no? Queste le parole di questo imprenditore di Vo Euganeo prima del blocco della blindatura di questa mattina, iniziata alle 8. Ci sono altri aggiornamenti ufficiali. La Lega Pro ha comunicato che la partita Arzignano-Padova sarà recuperata mercoledì 11 marzo, rinviati ufficialmente anche Ravenna-Padova, che sarà recuperata mercoledì 18 marzo, e Padova-Triestina, che sarà recuperata martedì 14 aprile. Lo sport è uno dei settori che si è fermato in questo Veneto in sospeso di questa settimana, il Veneto chiuso per virus, titolavano oggi alcuni giornali. Non è proprio così, perché in realtà abbiamo visto i negozi di alimentari, i centri commerciali sono aperti, le fabbriche anche, però una buona fetta, diciamo, di Veneto rimane in questo limbo in sospeso, con la chiusura appunto delle manifestazioni, il carnevale, le scuole di ogni ordine e grado, il fatto che davvero singolare, particolare, delle messe che non vengono celebrate, perché è ritenuto appunto una manifestazione con grande presenza di persone. Ricorderete sabato vi raccontavamo della ordinanza della diocesi di Treviso, partita peraltro come idea proprio da Treviso, da Santa Maria del Rovere, l'accorgimento del non stringersi la mano nel segno di pace, ma un cenno di sorriso durante le messe. Poi la situazione è diventata più drastica appunto con l'ordinanza emessa ieri, ordinanza che, ve lo ricordo, lo ha detto questa mattina, poi cercheremo magari di raggiungerlo anche al telefono, Luca Zaia, se non di raggiungerlo direttamente a Venezia, a Radio 24, a domanda precisa se al 1° marzo, cioè la data in cui si conclude, diciamo, questa situazione di sospensione secondo l'ordinanza, se al 1° marzo la situazione del contagio
il fenomeno del contagio dovesse essere ancora aumentato e predisporre pensare a scenari più gravi, l'ordinanza e quindi questi blocchi potrebbero essere prorogati nelle forme e nelle date ovviamente da stabilire, ma è un'ipotesi, è soltanto un'ipotesi, nell'ipotesi peggiore, però è un'ipotesi aperta. Nel frattempo il dato aggiornato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli è il seguente: 219 i contagiati, lo leggiamo appunto dall'ANSA, dal coronavirus in Italia, 219, quindi il contagio si aumenta, si espande, ricordo 27 accertati in Veneto, 2 in più di quelli che erano ieri, una persona a Venezia e una persona a Padova. Stiamo anche cercando di capire se riusciamo a collegarci con Gio Formaggio, sindaco di Albettone, perché altra novità di oggi è la ricerca del cosiddetto paziente zero e questa pista, diciamo, investigativa, è un'investigazione, diciamo, sanitaria, potrebbe portare a una persona, un sessantenne di Albettone in provincia di Vicenza, che nei giorni scorsi è stato nell'Odigiano, nelle zone appunto come Codogno del focolaio, e poi nella zona di Vo Euganeo. Questa persona è al San Bortolo di Vicenza, febbricitante, sarà sottoposta al tampone appunto per verificare, capire, potrebbe essere, ma è ancora tutto ovviamente da specificare. Allora, facciamo così. In attesa di ulteriori aggiornamenti, un altro scenario che si è aperto, un altro fronte purtroppo, ed è quello che avremmo volentieri fatto a meno di raccontarvi, ma esiste, c'è e va detto, è quello dello sciacallaggio, i due fronti, diciamo, peggiori, diciamo, lo sciacallaggio e le fake news. Sulle fake news circolate in modo esponenziale ieri, soprattutto nel Trevigiano, di contagi che non esistevano, le ULS hanno già annunciato delle denunce per procurato allarme, e vedremo poi per quanto riguarda lo sciacallaggio. Mi dicono che abbiamo al telefono il sindaco di Albettone, Gio Formaggio. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Allora, ci fa un po' di chiarezza su questa vicenda di questa persona, notizia appunto che stavamo leggendo adesso e vedendo in questo momento? Sì, allora, nessun allarme intanto, certo, perché ci tengo a precisare, certo, questo. Questa mattina sono stato contattato dagli organi preposti, in quanto, incrociando dei dati tra le ASL di Vicenza e Padova e alcune interviste, hanno deciso di prelevare, quindi fare un tampone a un cittadino di Albettone che è stato a Lodi e anche a Vo, e quindi c'è stato un nesso. Però da qua a dire che sia il paziente zero sia malato eccetera, ne passa, insomma. Quindi massima cautela, nel senso, ringrazio il personale sanitario e le ASL che stanno veramente lavorando 24 ore su 24 e arrivano addirittura a incrociando dei dati con i computer eccetera a isolare alcune persone che potrebbero avere dei problemi. Quindi vuol dire che la nostra regione sta rispondendo veramente in maniera forte a questi risultati. Ricordo che il mio comune è vicinissimo a Vo, perché confina. La maggior parte delle persone di Albettone frequentano abitualmente Vo, quindi bar, ristoranti, il mercato, eccetera. Penso sia stata una cosa cautelare, in via cautelare questa, però non ci sono allarmismi nel mio comune. Ovviamente hanno visto arrivare 2 ambulanze, l'auto medica, tutta la gente con le mascherine, bardati, quindi è logico che si crea un po' di allarme. Certo. Però l'ho appena scritto anche sulla mia pagina Facebook,
nessun allarme, nessun dato certo, l'unica cosa è da tenere presente l'ordinanza del nostro governatore Luca Zaia e al momento è vigente quella, Albettone è un comune come tutti gli altri del Veneto. Questo assolutamente sì, e ha fatto bene a chiarirlo, ha fatto bene anche a chiarire che siamo nel campo delle ipotesi perché la persona deve essere ancora sottoposta al tampone, così, Sì, no? sono soltanto ipotesi e quindi diciamo che speriamo si risolva tutto in una bolla di sapone. Certo, diciamo che salta all'occhio la presenza appunto di questa persona nella zona del focolaio lombardo e quindi questo ha fatto scattare un po' le antenne, diciamo. Ha fatto scattare il campanello d'allarme, certo. e diciamo che la sanità veneta è intervenuta subito. Quando si potrebbe si saprà qualcosa di più? Nel giro di 2 o 3 ore penso che vista l'emergenza del caso, perché ricordo che è partita di sua iniziativa da parte dell'ASL questo controllo, certo. Nel giro di 2 o 3 ore avremo la risposta, insomma. Benissimo, grazie allora Sindaco Gio Formaggio. Buon allora, lavoro, buona giornata, ci riaggiorniamo salute. fra un paio d'ore, così magari vedremo di avere la chiarezza definitiva. Grazie Sindaco Gio Formaggio, Sindaco di Albettone. Dunque, allora, la speranza appunto del Sindaco, ovviamente dei cittadini di Albettone, è che non si tratti del paziente zero. Certo, dall'altra parte riuscire a individuare il paziente zero potrebbe essere una cosa invece a livello di gestione del virus importante, quindi ci sono queste due facce di questa notizia. Allora, facciamo così, stavamo dicendo, e adesso vi dirò altri aggiornamenti. L'altro fronte era quello appunto delle fake news, purtroppo, ma anche degli sciacalli, cioè di chi sta approfittando e continua, perché le segnalazioni si stanno moltiplicando non solo nella Marca trevigiana ma anche in tutto il Veneto, di persone che approfittano del smarrimento, del panico, soprattutto tra gli anziani, per truffarle o derubarle. Allora, rivediamo l'appello lanciato in rete ieri sulla pagina Facebook dell'associazione Furti in Corso, che come sapete appunto si occupa di sostenere, appunto di segnalare i furti delle abitazioni. Il presidente Christian Dem ha lanciato questo appello, vediamolo. Buongiorno a tutti e buona domenica agli utenti di Furti in Corso. Noi come gruppo non ci occuperemo di coronavirus del termine suo tecnico, perché lo lasciamo fare alle autorità competenti alla sanità, ma quello che ci interessa sapere è che oggi ho saputo dalle forze dell'ordine che purtroppo dei disgraziati hanno approfittato di questa situazione. Ci sono delle persone che si spacciano per medici o addirittura per virologhi e quindi vanno in giro sfruttando un po' l'ingenuità di qualche anziano e spiegandogli che il coronavirus può essere trasmesso anche tramite le banconote, tramite gli oggetti di valore, e quindi vanno per fare un test su questi oggetti qui. Il problema è che molti anziani, presi un pochino dal panico, dalle notizie che girano, aprono la porta e questi vanno a rubare tutto quello che c'è in casa, e quindi cerchiamo di stare molto attenti, avvisiamo tutti i nostri parenti anziani. Anche noi più giovani stiamo attenti, perché presi un pochino del panico della situazione potremo caderci, e quindi mi raccomando, suonate anche alle persone che avete vicino, che sapete essere anziane, sole e che magari non hanno parenti. Quindi mi raccomando, è importantissimo, non esiste nessuna macchina dell'USL, nessun organo competente che viene a casa a vedere le vostre cose. Prima di tutto perché ad oggi non è neanche stato detto che venga trasmesso tramite gli oggetti. Quindi vi auguro una buona domenica e sempre occhi aperti. Grazie a tutti. Questo è l'appello di Christian Dem di ieri, è valido ovviamente anche nei prossimi giorni. Purtroppo segnalate, chiamate e bloccate questi delinquenti. Torniamo a parlare dei blocchi che vengono effettuati, insomma, delle criticità per i veneti che si stanno recando all'estero. Avete sentito una 70ina di persone bloccate in aereo, arrivate alle Maurizio, svietato lo sbarco, una 70ina tra Lombardi e Veneti. Abbiamo sentito, e fra poco
risentiremo la testimonianza di quella signora che ci ha chiamato, veneziana, che si stava recando in Croazia insieme a tanti altri veneti per motivi ovviamente di lavoro o personali, e questa mattina è stata rimandata indietro dalla dogana, dai funzionari della dogana, perché proveniente dal Veneto. C'è un comunicato di Raffaele Baratto, trevigiano e deputato di Forza Italia, che dice si moltiplicano le segnalazioni di disagi per chi provenendo da Lombardia e Veneto viaggi in Italia o all'estero. Ischia ha di fatto bloccato l'accesso ai cittadini lombardi e veneti, sappiamo poi che l'ordinanza è stata cancellata dal prefetto. Un pullman di turisti senza alcun segno di contagio e di rientro da una gita in Veneto è stato posto in quarantena, e la Romania, dove Folte, la presenza veneta nell'industria, ha di fatto posto l'obbligo di quarantena da chi proviene dalla regione. Avete sentito anche poi stamattina la Basilicata, il presidente della Basilicata, della regione Basilicata, che ha disposto la quarantena per chi torna dalle zone del nord. Baratto dice queste notizie sono il segno che l'emergenza va affrontata più seriamente, in maniera organizzata a livello nazionale. Questa serie di misure non coordinate prese da alcune regioni del centro-sud sono solo sensazionalismi che non servono a nulla, anzi aumentano una percezione di emergenza che non serve a nulla. In questo senso c'è anche una frase del ministro della Sanità Speranza di poche ore fa, che dice: un coordinamento unico nazionale con le regioni e no a iniziative unilaterali. Questo è in chiaro riferimento anche ad esempio a quello che sta succedendo in Basilicata. Così il Ministro della Salute Roberto Speranza, a margine della task force presso la Protezione Civile. È indispensabile che ci sia un solo centro di coordinamento per la gestione delle emergenze, in cui siamo pienamente coinvolte tutte le regioni e con la guida del nostro coordinamento scientifico. Così sta funzionando, come dimostrano le ordinanze firmate nella giornata di ieri. Non servono scelte unilaterali di singoli territori. Questo chiaramente è un monito alle regioni. Ben poco si può fare evidentemente con altre nazioni. Questo è quello che sta accadendo, ad esempio, da quello che ci ha raccontato la signora, ad esempio in Croazia, e poi quello che è accaduto alle Mauritius. Allora, vi do un altro aggiornamento. Va bene, la Federrugby sospende tutte le attività a livello nazionale, quindi l'emergenza coronavirus, lo dicevamo, lo sport si ferma in questa settimana. Allora, facciamo così, sì, esatto. Ci sono tutti gli accorgimenti e fra poco rivedremo anche quello che è il video istituzionale della Regione Veneto, che ricorda anche quali sono le indicazioni, ma le stiamo raccontando da 3 giorni. Le indicazioni, il decalogo per essere in sicurezza, il lavarsi le mani spesso, lo stare a distanza di sicurezza dalle persone, starnutire con il braccio davanti, eccetera. E poi ovviamente appunto detergersi le mani il più spesso possibile, detergere anche le superfici, e quindi c'è chi si sta attrezzando, come sappiamo, per dare questa possibilità anche nei negozi. Lo stava già facendo in questo weekend una pasticceria a Padova. Allora vediamo, la nostra Chiara Gaiani appunto ha intervistato la titolare di questa pasticceria, che è anche vicepresidente della APPE, Associazione dei Pubblici Esercizi di Padova, che tra le prime ha messo in campo questa soluzione. Guardate. Dentro c'è un igienizzante di quelli che vanno bene, di quelli raccomandati? Sì, non faccio nomi, ma sono igienizzanti quelli raccomandati, tanto è vero che c'è proprio il marchietto del Ministero. Ho visto che ha messo anche un cartello in cui spiega per bene come fare, perché non è sufficiente prenderlo e andare via così. Quello abbiamo preso spunto dai cartelli che ci sono nell'azienda ospedaliera, e ovviamente l'abbiamo personalizzato, dove alla fine di tutta la procedura di lavarsi le mani scriviamo benvenuti da noi. Per me è un'ottima iniziativa, anzi la consiglierei anche in tutti i ristoranti, indipendentemente dal problema che c'è adesso. Secondo me è una cosa molto valida. Insomma, è da fare sempre. Da fare sempre. Allora, Federica Luni, lei oltre ad essere la titolare di questo locale è anche vicepresidente dell'APPE di Padova. Ci ha pensato subito quando ha sentito la notizia? Com'è nata questa cosa?
Guarda, è stata una cosa che ci è venuta in mente ancora 15 giorni fa in realtà, così in via preventiva, perché l'igiene è alle basi di un esercizio commerciale alimentare e quindi l'abbiamo messo così senza dire niente ai clienti, l'abbiamo messo lì. E fino a 2 giorni fa veniva ignorato totalmente, tranne dai bambini e dai ragazzini. Inaspettatamente il bimbo si fermava a lavarsi le mani, il genitore entrava senza accorgersi di questo dispenser. Oggi è servito perché la gente si fermava, leggeva, guardava, si lavava le mani e dopo entrava. È stato apprezzato. Ecco, lei pensa che sia un suggerimento utile, una tutela per tutti? Ma io penso che tutto faccia del bene, l'importante è non creare panico perché insomma siamo nelle mani di una sanità pubblica che insomma funziona, che ci rassicura, quindi io dico stiamo tranquilli, rispettiamo le corrette norme igieniche che siamo abituati a rispettare e andiamo avanti così. Allora questa è la situazione, avete visto, avete sentito, i bimbi insomma erano i più ricettivi su questo, come sempre spesso i bimbi sono più ricettivi degli adulti anche in queste situazioni. Allora il nostro Christian Arboit ci ha seguito una conferenza stampa importante a Mestre, terminata poco fa, nella quale si è fatto il punto della situazione con Confesercenti, che ha fatto il punto proprio per capire cosa accadrà, cosa accade a livello di negozi. Come sapete i centri commerciali restano aperti, i supermercati e diciamo i negozi alimentari sono stati presi d'assalto con scaffali vuoti soprattutto nei grandi centri per appunto l'idea di doversi dotare di scorte alimentari. Allora c'è stata questa, sto cercando di capire dove era, va bene, non importa, c'è stato questo vertice di Confcommercio Camera Metropolitano della provincia, della città metropolitana di Venezia. Allora sentiamo intanto il contributo di Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio San Donai Esolo, poi ci sono altri contributi. Faloppa, qual è la situazione? Molto grave. Questa volta siamo veramente fortemente preoccupati. Non è una cosa che può passare in pochi giorni e quindi sarà veramente un bagno di sangue un po' per tutte le imprese, non solo dove hanno riscontrato i focolai, ma per tutta l'immagine di tutto il territorio, direi di tutto il nord Italia. Quindi le ripercussioni anche dal punto di vista economico saranno terribili. Ecco, lasciamo perdere che la cosa più importante è la salute e quindi questa è la cosa che effettivamente preme più di tutto, però alla sua richiesta, alla sua domanda economicamente parlando come sarà, le rispondo un bagno di sangue. Disdette in continuazione, alberghi che si stanno azzerando le prenotazioni non solo per questi giorni ma anche per i periodi di Pasqua, anche per i primi di maggio, quindi vuol dire che la psicosi si sta veramente allargando il campo. Ecco, quali misure possono essere prese, misure straordinarie? No, l'unica misura in questo momento è mettere in sicurezza il Paese. Solo dopo che sarà rientrata questa emergenza potremo cominciare ad agire per far capire che i nostri luoghi sono sicuri e tranquilli, ma solo dopo che è rientrata l'emergenza. Farlo adesso sarebbe veramente non dire la verità o voler nascondere la polvere sotto il tappeto. Allora così Angelo Faloppa, continueremo a sentire un'altra testimonianza da questo vertice di Confcommercio della città metropolitana di Venezia subito dopo la pubblicità. Biologia dell'Università di Padova, una voce importante, un esperto. Ci siamo sentiti venerdì scorso, se non erro, ci ritroviamo qui a parlare di 27 contagiati, professore. Sì, era prevedibile che il contagio aumentasse, la diffusione ormai è locale,
il virus si sta comportando in forma direi simile endemica, quindi questo non sorprende. Quindi c'è un focolaio nel Padovano, adesso ce n'è uno più limitato nel Veneziano, quindi un virus altamente contagioso, si diffonde, ha capacità di infettare adesso da uomo a uomo, quindi ha affinato, diciamo, le sue caratteristiche per adeguarsi all'uomo. Professore, senta, ieri si diceva, prima che ci fosse l'aggiornamento dei 2 di questa mattina, si sta rallentando, le cifre di 27 adesso, in questi giorni, è una cifra, non lo so, chiedo da totale profano, negli standard di una diffusione normale, poteva essere di più, le chiedo se mi può dire. Ma io direi che basarsi su un andamento è meglio farlo dove il focolaio epidemico è più acceso, cioè in Cina. Ecco, quindi è lì che potremmo capire quanto si sta spegnendo, se si sta spegnendo l'epidemia, perché abbiamo decine di migliaia di casi, quindi l'incidenza è importante. Se lì l'incidenza diminuisce vuol dire che c'è qualche ragione, diciamo, biologica per cui il virus si sta adattando o non è così pericoloso, o i cambiamenti climatici o quant'altro. Parlare di numeri come 20, 15, 18 direi che non ha nessun senso in termine statistico-epidemiologico. Certo. Allora, molto si sta parlando in questi giorni, molti ne parlano, magari anche chi non ne ha titolo purtroppo, si sta cercando di capire se questa paura che c'è e che ha portato anche ad azioni evidentemente al limite della psicosi, ma comprensibilissime, il farsi rifornimento, svuotare gli scaffali dei supermercati, eccetera. Altri diciamo virologi, altri medici dicono state attenti, non fatevi prendere dal panico, è un'influenza più aggressiva ma è pur sempre un'influenza. Allora, lei che è un esperto assoluto, insomma, e quindi di cui ci si può fidare al 110%, ecco, visto che ha la possibilità di parlare un po' anche a tanti telespettatori che ci stanno seguendo, ecco, quanto non esageriamo. Uno è esperto al 100% quando si conosce la biologia del virus. Noi conosciamo solo una parte della biologia. Assolutamente, però è una voce molto importante. Allora, cosa diciamo a queste persone? Perché poi è questo, alla fin fine, tra numeri, cause e concause, la gente vuole capire, chiaramente stiamo parlando delle persone che sono al di fuori del comune di Voio Euganeo, dove c'è ovviamente una situazione diversa, ma per i cittadini che abitano, che ne so, nel Trevigiano o altre zone, a cosa diciamo a queste persone? Di mantenere il famoso decalogo di sicurezza, quanto si devono preoccupare? Ecco. Allora, è comprensibile la preoccupazione, anche certi comportamenti di fronte a qualcosa che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come emergenza sanitaria pubblica di impatto internazionale, non ancora pandemia fortunatamente, no? Quindi è però una forma epidemica nuova, quindi di fronte al nuovo tutti hanno paura e questo risale a meccanismi ancestrali che fanno parte della nostra psiche, no? Quindi abbiamo ereditato dal vaiolo, dal colera, dalla peste. Ecco, bisogna guardare i numeri allora, dire quello che sappiamo. Intanto questa epidemia non è Ebola, non è neanche SARS o MERS, che sono 2 altri coronavirus, perché non ha la loro letalità. Ebola una letalità recentemente del 65%, MERS del 35%, la SARS l'ha avuta del 10%, qua stiamo parlando di letalità del 2% in Cina e meno dell'1% fuori dalla Cina, utilizzando i dati della Corea del Sud che ha più di 700 infetti virologicamente accertati. Quindi è un virus che ha una certa letalità, non è così grave, forse la letalità si abbasserà quando comprenderemo, e penso sarà abbastanza presto, che il virus è molto più diffuso e si diffonde anche senza dare sintomi di malattia, quindi questo fa abbassare la letalità o la farà abbassare. Ecco, l'altra cosa rassicurante è che l'80% delle infezioni non è grave, che le infezioni più gravi avvengono nei soggetti sopra i 55 anni, che sono pochi colpiti i bambini,
e che diciamo che c'è uno spettro di virulenza di questo virus, perché in alcuni casi non fa addirittura nulla. Ci sono dei portatori che hanno concentrazioni di virus nelle mucose orofaringee elevate o più elevate dei soggetti sintomatici. Quindi il virus si trasmette anche da un soggetto portatore asintomatico, ma ciò significa che può anche non far nulla. Quindi dovremmo studiare i meccanismi per cui questo virus fa la bua. Quindi ecco, questo è rassicurante, come voglio anche dire che è rassicurante nella storia della virologia. Abbiamo visto che tutti i virus che si diffondono, che non hanno un'alta letalità, sono virus che lentamente si adattano all'ospite. Un virus non ha interesse a uccidere l'ospite, come ricordavo, un virus ha necessità di una cellula per sopravvivere, non è un batterio che può crescere anche esternamente su superfici, nutrirsi di sostanze inorganiche. Quindi questo ci fa pensare che o questa epidemia si estingue per adattamento e questo diventa un virus come gli altri 4 coronavirus del raffreddore che pure circolano in maniera stagionale, o che effettivamente nel scenario più pessimistico diventa pandemico e quindi avrà un impatto sociale, economico, sanitario maggiore, anche se non ha una letalità elevata, e quindi, ma poi ce lo troveremo negli anni successivi come è avvenuto con l'influenza. Ecco. Oppure, terza ipotesi, riusciamo a confinarlo, a estinguerlo, oppure è da solo che si autolimita in quanto con i cambiamenti del clima, l'aumento della temperatura, il virus perde di infettività. Questi sono gli scenari, insomma, che si possono valutare. Senta, alla luce di questo, l'ordinanza e quindi le misure prese dalla Regione di concerto con il Ministero della Salute sono corrette? Bisogna fare ancora, devono essere ancora più drastiche? È la giusta misura quella, secondo lei? No, direi che ecco, queste hanno ingenerato anch'esse nella popolazione un po' di paura, un po' di panico. In realtà sono misure dettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, da enti regolatori come European Center for Disease Control, il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, e quindi non sono altro che provvedimenti utili, indispensabili nel caso di una nuova forma epidemica come è questa, per cui non esiste un farmaco o un vaccino, quindi le uniche procedure da mettere in atto sono quelle preventive igienico-sanitarie e sono quelle che si stanno attuando. Nei focolai stabilire un cordone, diciamo, sanitario intorno al focolaio, quindi quarantena, isolamento, decontaminazione dei locali e evitare gli assembramenti, che non è né più né meno di quello che si sta facendo adesso. La libero subito. Vi faccio portavoce, insomma, anche di tante domande che si fa appunto la gente, parlando delle ordinanze. Chiaramente non è lei che ha fatto le ordinanze, quindi non è che lei che dovrebbe rispondermi, ma cosa ne pensa lei? Ci dicono perché ad esempio vietare il carnevale ma poi si lasciano i centri commerciali aperti, per esempio. Questa è una delle domande più frequenti. C'è una risposta secondo lei a questo? Sì, il carnevale è un assembramento, quindi anche se in spazio aperto però c'è la gente a stretto contatto, quindi ha una sua logica. Anche nei centri commerciali ciò può avvenire, quindi è auspicabile che anche nei centri commerciali venga presa qualche misura, però ci sono, lei capisce, anche abitudini e necessità. È anche vero che non si può chiudere tutto, questo è il concetto. Esatto, abitudini e necessità come quella di nutrirsi, per cui non si può chiudere un centro commerciale, quindi si tratterà adesso di valutare se anche lì nei controlli l'uso delle mascherine da parte di chi dispensa o di chi viene in contatto, ecco, quindi diciamo elementi di protezione individuale. Benissimo, professor Palù, grazie, è stato come sempre gentilissimo. Prego. E chiarissimo anche per dare risposte ai nostri telespettatori. Grazie e buon lavoro. Allora, ci sono tante cose da dire, mi sta aggiornando continuamente sia Lina Paronetto che Francesca Botta. Ditemi con chi, ecco qua. Allora, io direi di andare subito con Chiara Gaiani, poi dobbiamo dire un sacco di cose, ma andiamo
a Vo Euganeo. Dalle 8 di questa mattina i varchi sono operativi e allora da questa mattina ufficialmente Vo Euganeo è un paese isolato, sì. Possiamo dire così, Chiara? Buongiorno ai telespettatori, sì, te lo confermo, guarda, abbiamo proprio dietro alle nostre spalle uno dei 10 accessi vigilati, quindi dei 10 varchi che sono stati posizionati dalle 8 di questa mattina a Vo Euganeo. Ti confermo che qui ci sono gli uomini dell'esercito, sono 60 in tutto i militari dell'esercito che stanno presidiando gli ingressi alla cittadina dei Colli Euganei, sono tutti militari dell'8° reggimento Genio Guastatori, brigata paracadutisti Folgore di Legnago. Come puoi vedere c'è anche un'auto con una signora che sta cercando di uscire. Noi siamo arrivati proprio da pochi minuti, so che ci sono in corso delle trattative, probabilmente però l'auto non verrà fatta uscire. La signora sta pazientemente attendendo, ferma, ma questa in questo momento è la situazione. Anche noi siamo arrivati, ovviamente non abbiamo nemmeno tentato di poter andare oltre, ci siamo rigorosamente fermati, ma come vedi appunto gli uomini stanno presidiando e controllando tutta questa zona che è stata riconosciuta come cluster, quindi proprio come il centro dell'epidemia di questa del contagio, insomma del primo contagio che c'è stato qui in Veneto. Nel frattempo ti aggiorno, lo dico anche a te, insomma lo dico ai telespettatori, sono 5 le vittime in Italia del coronavirus, lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, sottolineando che la quinta vittima è un adulto di 88 anni di Caselle Lanne in Lombardia, quindi siamo a 5 vittime in Italia da coronavirus, anche qui si tratta di un anziano, 88 anni, come l'anziano di Bergamo di questa mattina, 5 le vittime. Allora, Chiara, ecco, si sta aprendo una transenne, che succede? Ecco, Ferdi, se tu vuoi vedere, vedi che stanno aprendo la transenna, guarda, lo stiamo vedendo insieme a te in questo momento, stiamo cercando di capire anche noi che cosa succede, poi mi avvicinerò per cercare di vedere. Questa signora viene fatta uscire in questo momento, quindi probabilmente ci sono delle persone che sono autorizzate a uscire dalla zona, anche perché questa è una zona di colli, non è molto facile, magari uno può anche riuscire a perdersi e magari di fatto c'è capitata per sbaglio, potrebbe anche essere andata così, ma qua siamo nel campo delle ipotesi. Restiamo collegati con te perché vorrei capire un attimo questo caso particolare. Allora, Chiara, nel frattempo non solo dalle 8 si è predisposta la cintura attorno a Vo Euganeo, ma in teoria, correggimi se sbaglio, da questa mattina è iniziata la lunga trafila dei tamponi per i 3.300 abitanti di Vo Euganeo. Ecco, l'auto è stata fatta passare, poi cercheremo di capire dai militari sul posto che tipo di possibilità è stata data appunto a quest'auto di far passare. Ti confermo anche sì che è iniziata la trafila dei tamponi, parte degli abitanti di Vo Euganeo ovviamente era già stata sottoposta a questo test, parliamo dei familiari dei primi 2 contagiati, uno dei quali ricordiamo purtroppo è anche morto, e gli altri stanno iniziando man mano appunto per gli altri stanno iniziando a esserci gli esami. Abbiamo visto peraltro anche nei servizi che erano stati fatti dai nostri colleghi anche ieri che a Vo Euganeo la gente comunque nella giornata di ieri si è mossa, nel senso che nella piazza del paese qualcuno aveva la mascherina, qualcuno non ce l'aveva, a chi non presenta i sintomi con una, come è stato dichiarato dal governatore Zaia venerdì, a chi non presenta i sintomi man mano si sta iniziando a procedere anche ovviamente con l'esame per essere sicuri che nessuno dei circa 3.500 abitanti di questo paesino sia stato altre persone insomma siano state contagiate dal virus. Chiara, ascoltami, non so... come puoi vedere chi arriva qui gira e si ferma. Non so se riesci già adesso ad avvicinarti per chiedere qual è stata la deroga per quella persona, se c'è stata deroga, non lo sappiamo. Riesci già ad avvicinarti così lo raccontiamo in diretta? Ecco, vediamo se ci dicono...
Vediamo cosa ci dicono, poi se non è possibile... Provo a chiedere come mai... salve, buongiorno. Volevamo capire, siamo in questo momento in diretta in televisione con Antenna 3, come mai questa auto è stata fatta passare? Era una persona che si era persa, cioè era entrata? No, era una signora che abita qua, fa parte comunque del comune di Como, che è stata controllata prima dai carabinieri e poi da noi, stava tutto in regola. Ah, quindi è stata fatta passare perché le è stato permesso di tornarsene a casa. Ecco svelato l'arcano, questa signora abita qui in zona e quindi le è stato permesso di poter fare rientro nella sua casa. Dopo che erano stati controllati, ci hanno spiegato adesso appunto i militari varchi, i documenti di questa signora, e c'era anche abbiamo visto, c'era un carabiniere che ha controllato, e quindi le è poi stato permesso semplicemente di rientrare a casa. Quindi deroga per nessuno, il varco è fisso, tutti quelli che passano vengono controllati, e abbiamo visto poc'anzi c'era un camioncino che è arrivato qui e ha semplicemente fatto retromarcia e se n'è andato. Ascoltami, ti chiedo questo e poi ti lascio. Intanto la situazione appunto, la sensazione appunto che hai avuto arrivando lì questa mattina, così se sei riuscita così a... Allora, la sensazione è una sensazione molto particolare ovviamente, perché si ha proprio la sensazione di arrivare in un paese che lentamente si sta desertificando. Se ieri ancora, come raccontavamo, qualche accenno di vita e di normalità c'era, oggi si ha più questa sensazione nell'aria di entrare in una zona che è stata, come ha detto più volte ieri Zai, è proprio messa a riposo, e la sensazione è che anche ci sia consapevolezza di quanto importante sia il momento e di quanto sia corretto quello che sta facendo. Quindi c'è anche il grande senso civico e c'è anche il grande senso di responsabilità che in questo momento sta accomunando tutti noi, non solo i cittadini di Vo, che appunto stanno rispettando quello che è stato, quella che è l'ordinanza, e loro più degli altri stanno anche accettando il fatto di rimanere chiusi all'interno del loro comune, che peraltro territorialmente è anche vasto, ma per il bene di tutti. Ecco Chiara, torniamo proprio a questa ordinanza e dopo ti lascio davvero, perché se ne è parlato un po' sui social in queste ore, c'è stata anche qualche polemica sui social la pagina Facebook insomma, del paese. Si diceva appunto perché il blocco arriva solo questa mattina, c'è qualcuno che è già uscito diciamo, dal paese in questi giorni, quindi c'è anche questo dibattito? Allora, noi ovviamente in questo momento siamo arrivati qui e questa cosa non abbiamo potuto verificarla con mano, anche perché non potremo sicuramente entrare. Certo, si erano rincorse a più riprese queste domande, non solo tra i cittadini ma anche tra chi comunque in ogni caso anche la nostra auto, l'auto del gruppo Media Nord-Est, certo, ieri aveva potuto fare un giro in paese. Io sono con il collega Cristian Rocca Allende, che ieri era con il collega Federico Fusetti. Loro ovviamente non sono scesi dall'auto, però attraverso le strade di Vo ci sono passati. Quindi questa domanda ovviamente resta aperta, se la si pone. Penso che comunque ci sia anche fiducia in questo momento in quello che stanno facendo le autorità. Adesso, e ve lo possiamo confermare e testimoniare, i varchi sono tutti operativi, sono presidiati, ci sono 80 militari arrivati da Legnago che li stanno controllando e verificando. Abbiamo potuto anche proprio vedere e farvi vedere in diretta come ci sia un controllo molto attento e preciso, e se le auto vengono fatte passare solo in presenza di un motivo serio, quindi questa signora semplicemente doveva tornare a casa. Benissimo, grazie Chiara Gaiani. Allora adesso ci ricollegheremo sicuramente con te per capire un po' come procede questa giornata, e sarà una delle tante da qui in avanti giornate di questo tipo. Grazie a Chiara Gaiani e a Cristian Rocca Allende. Dovremmo avere fra pochissimo in collegamento anche Filippo Fois da Venezia, perché mi stava avvertendo che era pronto
Allora chiedo alla regia se possiamo poi fra poco ripristinare il collegamento a Venezia, perché Filippo Fois, che è stato a Palazzo Balbi per la conferenza dei capigruppo, nel quale Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale, ha relazionato i capigruppo sulla situazione, si stava spostando dirigendosi verso la prefettura, dove c'è un vertice, è previsto un vertice con i prefetti del Veneto, ma anche ovviamente per testimoniare di una Venezia che fa i conti con un carnevale ormai finito, e quindi una Venezia orfana del suo carnevale, e quindi la situazione un po' surreale di Venezia. Ecco, lo vedo là, lo vedo già qui, lo vedo già pronto sul ponte dell'Accademia, se non sbaglio. Filippo Fois, hai avuto modo di fare sul ponte dell'Accademia alle... Hai avuto modo di fare un primo giro, cosa ci dici? Beh, potrei dire che posizionarsi in quello che è uno dei luoghi, diciamo, preferiti per le fotografie dei turisti, una volta bisognava fare la coda, mentre adesso, come vedete, sono in pochi a essere presenti su questo che è uno dei 4 passaggi attraverso il Canal Grande di Venezia, il Ponte dell'Accademia, che assieme al Ponte degli Scalzi di Rialto e il Ponte della Costituzione devono per forza essere percorsi per passare da un lato all'altro della città. Come vedete non c'è tanta gente, soprattutto considerando che questo sarebbe dovuto essere un lunedì di carnevale. Potremmo definire una situazione con poca gente anche per quelli che sono i normali flussi di turistici di Venezia in questo periodo. Tra l'altro quella che vedete inquadrata in questo momento, il palazzo, sono le gallerie dell'Accademia. Si tratta del primo museo veneziano, quello più grande, quello che tra i più affollati, che in questo momento è chiuso come tutti gli altri musei veneziani. Sulla porta è affisso un avviso di chiusura fino al 2 marzo, quindi si riapre il 2 marzo forse, perché potrebbe essere che vengano prorogati questi provvedimenti, ed è affisso poi anche proprio il documento che è stato deciso ieri, che vi abbiamo raccontato. Come vedete c'è anche qualche timida maschera, sono pochissimi. Riusciamo ad avvicinare questa maschera? Che probabilmente... Va bene, adesso gli chiediamo. Stai a distanza. Di dov'è? Verona. Di Verona. Lei è venuta, lo sapeva che il carnevale è stato sospeso? Io credo che siano state sospese le manifestazioni pubbliche del carnevale, ma noi siamo qui tra amiche, stiamo facendo una girata per farci delle foto. Anche perché chissà quanto siete, tantissimi. Quante siete? In 6, in 7. In 7. Questi costumi quanto ci avete messo a prepararli? Abbiamo una sarta qui, è lei che li fa. Vedi che raggiungo la sarta, permesso. Quanto ci ha messo a fare tutti questi vestiti? Allora, questo ci ho messo 4 giorni. Gli altri, sì, beh, oddio. Lei quando ha sentito che il carnevale era sospeso cosa ha pensato? Che ormai avevamo organizzato tutto e siamo partiti lo stesso. Si è lavorato tanto per cui dice un giro a Venezia ce lo facciamo comunque. Esatto, almeno qualche foto con i nostri vestiti, insomma è stata l'occasione, ecco. Esatto. Come l'avete trovata a Venezia? Spoglia. Triste. Molto triste. E noi col sorriso salutiamo e cerchiamo di sdrammatizzare. Avete visto altre maschere? No. Siete le uniche. Sì, penso sì. Ci hanno anche guardato male qualcuno perché ha detto il carnevale è finito, hanno annullato tutto, voi cosa fate in maschera? A sdrammatizzare l'incubo del coronavirus. Tutto. Perfetto, adesso andrete in piazza San Marco, presumo, come tappa, d'accordo. Benissimo, grazie mille, buona giornata, arrivederci. Aspetta che vi lascio passare perché le gonne sono un po' importanti. Poco a poco. Allora, vedo che Eccoci. comunque al di là del... Come avete visto? Sì, c'è ancora insomma la sensazione comunque è ancora tranquilla, sebbene la Venezia sia, come diciamo, spoglia, Sì. però insomma la gente sfida la situazione. Beh, diciamo un po' a macchia di leopardo, come capita sempre in questi casi le reazioni sono personali, c'è chi manifesta molta preoccupazione, ha preso magari d'assalto il supermercato per fare scorta, chi invece continua a girare tranquillamente. Probabilmente chi è preoccupato di più in questo momento sono tutti gli albergatori e i commercianti che col turismo ci vivono, e in un quadro che era stato già provato dall'acqua alta di novembre, adesso l'allarme coronavirus ha dato, diciamo, un altro colpo drammatico dal punto di vista economico alla città. Va bene, grazie allora Filippo. Adesso dove ti dirigi allora?
Beh, guarda, proprio dietro questa curva a sinistra c'è il palazzo della prefettura, per cui noi adesso lo raggiungiamo per vedere se esce qualche novità dal vertice Vediamo. che è in corso tra l'assessore Lanzarin e tutti i prefetti del Veneto. Tutti i prefetti del Veneto, benissimo, benissimo. Poi ricordiamoci di passare anche per il salotto di San Marco, che deve essere un altro colpo d'occhio particolare oggi. Vedremo. Senz'altro. Grazie allora, grazie a Filippo Fois e Sandro Ponto che ci stanno aggiornando da Venezia. Allora, a proposito di situazioni surreali, prima di andare in pubblicità, quindi poi direi direttamente in pubblicità dopo il contributo di adesso, e cioè il mini viaggio, mini reportage di Francesco Ratai dalla zona della Basilica del Santo. Come sapete, a Padova, Basilica del Santo, sospese tutte le funzioni religiose, e allora ecco la situazione questa mattina al Santo. Questa è la situazione al Santo, alla Basilica del Santo a Padova. Le porte sono chiuse, aperta solo una porticina. In Basilica si può entrare, mentre le sedi museali sono chiuse. Sono chiusi anche i baracchini, alcuni sono aperti, ma non tutti, altri sono chiusi. Come potete vedere c'è pochissima gente in giro. C'è pochissima gente in giro. È lunedì mattina. Treviso. Rieccoci allora, rieccoci in diretta con l'edizione straordinaria sull'emergenza coronavirus. Allora, una cosa da verificare in questo momento, allora chiedo anche a Francesca Bozza di poterci collegare il prima possibile con il sindaco di Saccolongo, un lancio di agenzia ANSA che dice altri 2 positivi al test del coronavirus a Padova, in particolare nel comune di Saccolongo. Si tratta di 2 persone sulla sessantina che, stando a quanto si apprende, lo dice il sindaco di Saccolongo, sarebbero entrati in contatto con Adriano Trevisani, il primo paziente di Volganeo morto il 22 di febbraio. Sono stato informato ieri sera dal direttore generale dell'ULSS, spiega il sindaco Steve Garbin, che conferma l'ipotesi del contagio derivante dal contatto con il paziente di Vo. Uno dei 2 ha la febbre ed è ricoverato in ospedale a Padova, l'altro è positivo al tampone ma non presenta sintomi ed è monitorato a casa sua dal personale medico. Dunque ci sarebbero questi 2 casi nel Padovano a Saccolongo. Ho bisogno però di una conferma eventuale, vorrei sentire il sindaco di Saccolongo per avere maggiori dettagli su questa vicenda, su questa novità che riguarda il Padovano. Per adesso teniamoci ai 27 contagiati, che sono la cifra data finora dalla Regione, che è comunque un aggiornamento di 2 contagiati in più rispetto ai 25 di ieri. Adesso vorrei invece farvi vedere, intanto questa è un'altra importante informazione di servizio, non so se lo possiamo far vedere dal computer. Abbiamo visto prima il servizio sul numero verde regionale. Questi sono i 3 numeri adesso che si possono attivare per l'emergenza. È l'1500, che è il numero verde del Ministero della Salute, come sapete. Il numero verde regionale 800 462 340, dedicato all'ULSS 2, poi eventualmente vedremo anche i numeri delle altre province, ma per chi risiede nella Marca Trevigiana dalle 14, quindi non è attivo in questo momento ma sarà attivo fra poco più di 20 minuti, sarà attivo lo 0422 323 888, quindi 3 volte 8, lo lasciamo un attimo così voi potete segnarvelo in diretta. L'ultimo numero, mi raccomando, è dedicato all'ULSS 2, quindi il territorio della Marca Trevigiana, ma sono 3 numeri
e che sono importanti, per così si può smistare un po' si possono smistare le informazioni senza intasare i centralini degli ospedali e dei pronto soccorso. Questo è importante. Nel frattempo mi ha raggiunto il vice direttore Ferdinando Avarino. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno, ben trovati. Che ieri oggi continuiamo. Ecco, esatto, che ieri per tutta la giornata ha continuato a aggiornare su quanto stava accadendo. Allora, stiamo cercando di contattare il sindaco di Saccolongo per avere informazioni di questo. Perché questa notizia si rincorre da questa mattina, però non è una conferma ufficiale. Non c'è una conferma ufficiale, quindi noi ci teniamo sul canale istituzionale, perché è quello più importante ed è quello più veritiero. Abbiamo visto rincorrersi in queste ore tante notizie, dobbiamo essere certi di quello che vi diciamo, ovviamente. Noi andremo avanti per tutta la giornata e questa è la cosa che volevamo raccontare anche ai nostri telespettatori, che oggi continueremo sempre per cercare, è quello che abbiamo detto per le intere giornate di questo weekend, di fare informazione vera e ufficiale, che è la cosa più importante in questo momento di grande magari paura, e proprio anche per arginare la stessa psicosi, perché quello è un virus ancora più dannoso di quello di cui vi stiamo raccontando in questi giorni. Ieri ci siamo scaldati anche non poco nel dover smentire delle notizie che fanno male, abbiamo dato delle finte notizie, esatto. Ho visto quella di Bottacina, esatto, certo, perché Bottacina ha voluto smentire, quindi spesso dobbiamo dare voce. La scelta è o non raccontarle per nulla, non farle vedere, oppure dirvi: guardate che questa cosa che si sta condividendo sui social, come era quella finta pagina di un televideo della giornata di ieri, così molte altre, sono assolutamente notizie che vanno, ecco, quelle sì, messe in contenimento, quindi se le vedete assolutamente non le condividete e attenetevi alle fonti ufficiali. Le fonti ufficiali parlano attraverso Antena 3, l'avete visto e capito in questi giorni molto chiaramente, e quindi quelle sono le uniche alle quali dovete fare riferimento, anche perché appunto finché non c'è una conferma, così come di un'altra azienda che ha scelto in questi minuti di chiudere per poter verificare che quella forma influenzale particolarmente aggressiva che ha scatenato nel corpo uno dei propri dipendenti sia da verificare fino in fondo. Quella è un'iniziativa di un'azienda che adesso vi racconteremo, aspettiamo anche noi qualche minuto, perché giustamente bisogna rispettare tutto l'iter, compreso il tampone, quindi inutile che si dica c'è un sospetto caso anche qui, là, su, giù, ecco, è la regione che filtra nel momento in cui c'è la certezza che ci siano nuovi casi o meno. Per ora vi dovete attenere a quelli che sono i dati che vi stiamo riportando, le notizie vere verificate fino a questo momento. Allora, stiamo aspettando, ci dice la regia, di ricollegarci con Chiara Gaiani, che è al posto di blocco a Voi Ugano. Noi abbiamo visto prima anche un caso particolare di una donna che veniva lasciata passare perché abitava in un altro comune, l'abbiamo visto proprio in diretta. Nel frattempo ci informano che abbiamo anche il contributo del governatore del Veneto, Luca Zaia, questa mattina a Radio 24, intervistato a Radio 24, dove ha aperto uno scenario di eventuale, nella peggiore delle ipotesi, prolungamento delle misure messe in atto in questa settimana. Allora, se possiamo mandare in onda questo contributo di Zaia, ce l'abbiamo, Fabrizio? Benissimo, allora sentiamo cosa ha detto. È stata disposta per ora, per esempio, la chiusura delle scuole, dei musei, delle chiese, come ci diceva lei, per una settimana. Ma tra una settimana, se le cose non vengono contenute, che cosa succede? Ma guardi, per quanto riguarda il Veneto, noi guardiamo con attenzione i dati. In questo momento siamo ai 25 contagiati con un deceduto. Alcuni dei contagiati sono in isolamento fiduciario, cioè sono in casa. Dall'altro l'evoluzione dei dati è fondamentale, capire se c'è una crescita esponenziale oppure no. Non escludo di rinnovare il provvedimento qualora fosse necessario, ma senza esitazione. Diciamo che questo provvedimento ha degli aspetti che vanno chiariti. Il primo, che è quello di natura assolutamente sanitaria, che è quello dell'evitare gli assembramenti, le folle, eccetera. Mi scusi Zaia, mi permette una cosa, io però quello che dicevo è se sono stati elaborati degli scenari. Le faccio un esempio, no? Lei
noi sappiamo, non so, se i casi crescono del 5% riapro le scuole, se i casi crescono del 20% le scuole le tengo chiuse. Ha capito cosa intendo? Cioè capire un attimo, dare anche un'idea di programmazione di cosa sta facendo lo Stato, genericamente inteso, come Regione Veneto, come... Ha capito cosa intendo? Noi abbiamo un comitato scientifico che segue tutta questa partita. Il comitato scientifico ovviamente sta valutando ogni scenario, però è pur vero che qui poi day by day si aprono fronti nuovi. E per farle un esempio, visto che parliamo di programmazione di scenari, io ho fatto mettere tende riscaldate in prossimità di tutti gli ospedali, perché qualora avessimo un picco di influenza, questo è un virus influenzale, simile influenzale, definiamolo così, abbiamo necessità ad esempio di posti letto. Dopodiché la vera preoccupazione qual è? Che se è molto endemico e colpisce molti cittadini del Veneto, io devo fare in modo e devo fare veramente tutelare al massimo, e li ringrazio uno ad uno i miei 54.000 dipendenti della sanità, che il virus non mi colpisca per quanto possibile i dipendenti della sanità, perché se no mi va in crisi il sistema sanitario. E lei a questo punto mi chiede a cosa facciamo? Guardi, io non ho la bacchetta magica, cioè, il tema è che noi dobbiamo solo attivare tutte quelle condizioni e situazioni che da fare in modo di tutelare i sanitari, perché sono il nostro valore in questo momento, e ovviamente tutta la popolazione. Allora, abbiamo al telefono il sindaco di Saccolongo, confermatemi se è così? Sì. Buongiorno sindaco, Steve Garbin. Buongiorno a tutti. Buongiorno sindaco. Allora, sindaco, ci racconta, facciamo chiarezza su questa notizia che abbiamo letto dall'agenzia ANSA. Ci sono 2 casi positivi nel suo comune, è così? Sì, abbiamo 2 casi positivi. Sono 2 persone circa sulla sessantina che erano comunque in contatto con le persone che fanno parte del cluster di Voi Uganeo, quindi non possiamo dire che sono proprio dei nuovi casi, sono nuovi casi ma sempre collegati, insomma la situazione è di Vo. Ma quindi sono casi all'interno dei 27 o sono 2 nuovi casi che si vanno ad aggiungere ai 27? Questo è per capire l'entità della cosa. Allora guardi, onestamente non ho contato quanti fossero i pazienti risultati positivi, credo siano inclusi in questi 27. Ad ogni modo noi abbiamo avuto la conferma della positività di test questa mattina, ecco, ma sappiamo che appunto non c'è dubbio su dove sia venuto contatto, allora, quale sia l'origine, perché sono appunto collegati a quelli di Vo. Ecco, ma allora in questo caso, perché vogliamo fare chiarezza, insomma, non sono nuovi casi, sono all'interno del cluster di Voi Uganeo. Certo. Benissimo. E sono persone che hanno avuto contatti con Adriano Trevisan, fanno parte di quel gruppo di persone che era in contatto con il signor Trevisan. Esattamente, sono persone che erano in contatto con il signor Trevisan, sono 2 persone, una delle 2 aveva banalmente qualche linea di febbre, quindi per precauzione è stata tenuta al reparto di malattie infettive dell'ospedale di Padova, mentre il secondo soggetto è risultato positivo ma non avendo assolutamente sintomi è stato portato a casa, dove farà i 14 giorni di quarantena e comunque giorno per giorno viene monitorato da personale sanitario. Sindaco, le chiedo una cosa soltanto in più, quanti tamponi, cioè le risulta che sia stato fatto un primo tampone e che questo abbia dato esito positivo, ora si attendano ulteriori analisi, come si fa in questi casi, o è già definitivo? Perché ecco, a noi manca comunicazione. Guardi, non le posso dire con certezza, ma credo che sia già definitivo, perché le persone credo fossero state comunque contattate già nella giornata di sabato, se non sbaglio, quindi insomma credo ci sia stato il tempo di fare le dovute verifiche. Persone che risiedono nel suo comune, comunque. Certo. E che hanno un'attività, attività no, perché ha detto sono 66 anni. Sono all'incirca sulla sessantina, sì. Cioè, per intenderci, erano persone per esempio che frequentavano quel bar di cui abbiamo parlato, erano amici? No, io adesso non volevo dare troppe informazioni perché viviamo anche in un momento un po' delicato anche per queste persone che si trovano ovviamente nell'occhio del ciclone. Comunque da quello che mi risulta erano nel giro delle parentele del signor Trevisan, quindi l'unico motivo è questo. Perfetto. Grazie sindaco, allora, grazie per aver fatto chiarezza, insomma è importante questa sua testimonianza. Grazie. Allora, a proposito di appunto notizie che si rincorrono, allora c'è questa notizia che vi diamo che riguarda Castello di Godego, quindi siamo nella Marca Trevigiana.
dove c'è, ci informa l'ULS, un dipendente della Breton di Castello di Godego in isolamento domiciliare, a cui è stato fatto il tampone, quindi l'esito ci sarà credo a breve. Questo perché ce l'hanno segnalato tanti telespettatori, anche quindi ora abbiamo dovuto verificare ulteriormente, certo. e la precauzione è stata presa, diciamo, dai titolari dell'azienda. Il titolare dell'azienda ha deciso autonomamente di chiudere l'azienda in questa giornata in attesa di riscontri. Questo accade a Castello di Godego, stiamo ovviamente nel campo di un isolamento domiciliare, qui è stato fatto un tampone, quindi non è un nuovo caso non è un nuovo caso, ecco, non è un nuovo caso di coronavirus nella Marca, si sta soltanto accertando com'è la situazione. Questo è molto importante. Allora, siamo a Vo Euganeo. Chiara Gaiani insieme a Cristian Roque Allende, continua il posto di blocco, continua questa giornata davvero particolare. Sì, ci siamo spostati con il collega Cristian Roque Allende, ci trovavamo prima nel territorio di Vicenza, in realtà eravamo ad Albettone, questo invece è quello che è considerato, tra virgolette, passatemele, il posto di blocco principale. Ci troviamo esattamente in via Bagnara Bassa, lungo la provinciale che quindi porta verso Padova, e questa, diciamo, è la via d'accesso principale al comune di Vo Euganeo, dove come potete vedere sono presenti i carabinieri, non come prima i militari dell'esercito. Perché? Perché questo è l'unico posto di blocco in cui, con un'autorizzazione che arriva, ci ha raccontato prima il tenente presente sul posto, direttamente dalla prefettura, è possibile poi fare accesso al comune di Vo Euganeo. Chi può entrare? Ovviamente chi è autorizzato, quindi mezzi di soccorso o mezzi che hanno l'autorizzazione a rifornire di beni di prima necessità, oppure per entrare in farmacia. Quindi questo dei 10 posti di blocco che sono in corso attualmente a Vo Euganeo, di 10 varchi di accesso quindi al comune, è l'unico in cui, su autorizzazione della prefettura, che poi viene comunicata ai militari presenti sul posto, si può entrare nel territorio del comune. Vi do poi conferma la cosa che prima mi chiedevate, cioè se sono in corso o meno i test sui cittadini di Vo Euganeo. I tamponi sì, ci sono circa un centinaio, ci raccontavano, di cittadini di Vo Euganeo che sono in attesa nella palestra del comune per sottoporsi al tampone. Che atmosfera si respira qui? Qui c'è un'atmosfera un po' più movimentata, perché questo è il posto di blocco principale, siamo insieme anche a colleghi di altre testate qui appunto con altre dirette, però l'atmosfera resta sempre quella di una zona in cui in questo momento ogni attività è ridotta al minimo. Come vedete anche il ciclista che sta cercando di uscire dal territorio di Vo Euganeo sta parlando appunto con i militari e mestamente sta facendo marcia indietro e se ne sta tornando probabilmente verso casa. Bene, grazie allora, grazie a Chiara Gaiani, grazie del collegamento, ci ricolleghiamo con te fra poco, nell'attesa di collegarci anche con Filippo Fois a Venezia. Nel frattempo, a proposito di Venezia, ecco appunto alcune delle linee che sono state appunto discusse dalle categorie economiche nel vertice di oggi a Confcommercio Venezia. Le istituzioni stanno lavorando sulla sollecitazione delle parti sociali sulle seguenti linee di intervento: sospensione dei contributi e premi come già avvenuto per gli eventi sismici, previsione di un'indennità fissa per lavoratori autonomi interessati da sospensione dell'attività, una indennità da stabilire seguendo come esempio le misure adottate appunto in occasione di terremoti, alluvioni eccetera. Estensione delle previsioni delle causali del Fondo Integrazione Salariali alle imprese non ricomprese e previsioni della cassa in deroga per chi ha solo la cassa straordinaria, non computandole nei termini massimi di cassa integrazione. I lavoratori che non potranno recarsi al lavoro non dovranno essere considerati in malattia, ma rientreranno nella fattispecie di sospensione in cassa integrazione. Ovviamente queste sono alcune delle indicazioni di concerto con il governo. Abbiamo visto Chiara Gaiani, non so se possiamo collegarci fra poco con Filippo Fois. Nel frattempo
Devo dire che una delle cose che oggi più ha scatenato anche i nostri telespettatori e che stiamo raccontando anche a Trieste, noi sappiamo, siamo in onda come Antena 3, Rete Veneta, Tele 4 a Trieste, abbiamo fatto una lunga diretta questa mattina anche perché questa notizia che hai riportato tu poco fa del fatto che alcuni cittadini lombardo-veneti siano stati respinti al confine, oltre alla chiusura dei collegamenti ferroviari con l'Austria, scelta dall'Austria, sono tutta una serie di cose. Ieri abbiamo raccontato di Ischia, la Basilicata, tante cose, no? E quindi questa cosa per i cittadini veneti che conoscono molto quelle zone dell'Istria, della Dalmazia, eccetera, è chiaro che ha colpito molto e ci raccontano anche di altri episodi simili, gli stessi nostri telespettatori che ci danno segnalazioni, e devo dire che è una delle cose che più ha colpito nelle ultime ore, davvero come fossimo noi degli appestati, e veniamo respinti con perdite al confine. Vabbè, fra poco Lina Paronetto ci sta preparando il servizio appunto con il contributo proprio della signora che ci raccontava, che ci aveva chiamato proprio al telefono. Nel frattempo la Gran Bretagna si limita, dice l'ANSA, per ora a un aggiornamento informativo fra i suggerimenti di sicurezza del sito del Foreign Office ai cittadini del Regno in viaggio o residenti in Italia in relazione all'emergenza coronavirus. Appunto delle informazioni per chi viaggia, che sta viaggiando in Italia da parte della Gran Bretagna, e sulle restrizioni dicono sentiremo gli esperti. Questa è la Gran Bretagna. Sappiamo che c'è stato un dibattito acceso in Francia in queste ore. E poi abbiamo le testimonianze, l'abbiamo sentite appunto con la signora e i tanti veneti che sono stati riportati indietro dalla Croazia. Però davvero i conti non tornano, in base anche a quello che ci ha detto il sindaco di Saccolongo, cioè non riusciamo bene a capire il conteggio reale quale sia. Intanto devo dire che noi ovviamente nella giornata del lunedì sono previste molte trasmissioni già di palinsesto per l'attualità, compreso 2010, vabbè, stasera come sempre, Ring, molti ospiti in questo momento saranno impossibilitati, qualcuno perché ha un po' di febbre, qualcun altro proprio perché è impegnato nel ruolo di responsabile dei sindaci dell'ULSS, e quindi insomma noi garantiremo la piena informazione per l'intera giornata. Anche lo stesso governatore Luca Zaia dovrebbe raggiungerci nel corso della giornata, ma impegni permettendo. Abbiamo anche già detto come tra le tante manifestazioni, così come anche il banco alimentare dei veneti schiacciati dalla crisi, il 25-26, quindi domani dopodomani, non sarà aperto come richiesta dall'ULSS, e quindi questo è importante anche per i nostri telespettatori di Treviso che sappiano queste novità. Adesso poi di altro. Beh sì, certo, importante perché il prefetto di Venezia per ora non rilascia dichiarazioni, sono chiusi ancora nel summit di Venezia. Allora dovremmo avere, nell'attesa di risentire con il servizio di Lina Paronetto la signora che si è trovata questa mattina ad essere respinta dalla Croazia, dovremmo avere un servizio, le parole del commissario dell'emergenza Borrelli sull'impennata appunto di queste ore dei casi di coronavirus e del fatto che comunque nessuno resta senza assistenza. Insomma, è un modo per stemperare la situazione e stemperare soprattutto la psicosi che purtroppo invece sta in alcuni settori dilagando. Allora sentiamo Borrelli. Fra poco faremo un punto col Presidente del Consiglio dei Ministri, abbiamo già tenuto la riunione del Comitato Operativo, abbiamo verificato l'andamento della diffusione della malattia nei territori delle nostre regioni coinvolte, a breve vi daremo i dati. Quello che abbiamo verificato è che la notte è passata tranquilla, non ci sono stati problemi di forte criticità, ci sono questioni organizzative che stiamo risolvendo, non c'è nessuno senza assistenza sanitaria né assistenza di tipo di protezione civile, quindi stiamo lavorando, c'è da lavorare, ognuno farà la sua parte, ma in un'assoluta condivisione e armonia delle azioni. La sorpresa è la rapidità, l'impennata che c'è stata dei casi, perché ovviamente noi avevamo adottato tutta una serie di misure di cautela e precauzione che, vedendo anche il trend a livello soprattutto
della Cina, noi in qualche modo si poteva immaginare, non certo pensavamo che fosse risolta la situazione. Quindi abbiamo avuto questi dati, la reazione del governo e del sistema sanitario della protezione civile è stata una reazione immediata, tempestiva, e come avete visto in brevissimo tempo sono state prese delle decisioni mai prese nel nostro Paese a tutela della sicurezza e della salute collettiva. Lo scenario che si prospetta è uno scenario di criticità gestito in modo ordinato e senza particolari criticità ulteriori rispetto ai disagi per la popolazione, per chi è in una condizione di restrizione. Nel frattempo, sempre da Roma, da domani e fino a quando sarà necessario, quindi non c'è una data, si riunirà nella sede della Protezione Civile un comitato politico composto da ministri e da governatori delle regioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Quindi quel tavolo, quell'unità di crisi alla sede della Protezione Civile nazionale diventerà una costante, diventerà proprio uno strumento da qui alla fine dell'emergenza. Secondo quanto apprende l'ANSA, il comitato si vedrà alle 10 in concomitanza con il comitato operativo ogni mattina. Alla riunione non è detto che partecipano tutti i ministri e tutti i governatori, ma la decisione che è stata presa è quella di fare ogni giorno anche un incontro politico a margine di quello tecnico. Questo per farvi capire come la situazione si sta evolvendo, si sta allargando e proprio per avere quella famosa uniformità di decisioni ed evitare quindi le decisioni unilaterali che tanto hanno fatto polemica, hanno creato polemica in queste ore, come ad esempio la decisione del governatore della Basilicata di mettere in quarantena chi arriva dal nord, dal Lombardo, Veneto, ma non solo. Poi tra l'altro una delle cose che più ha fatto discutere anche in queste ore, che non è contenuta nel dispositivo, nell'ordinanza, è che non siano stati chiusi i ristoranti, no? Come iniziativa, certo, così come i centri commerciali. Però ricordiamo molto bene le parole di Domenico Mantoan, super capo della sanità nella nostra regione, che ieri ha detto: per ora sui centri commerciali non abbiamo deciso niente, per ora, e lo ha detto 2 volte. Comunque allo stato attuale i ristoranti si può andare, i centri commerciali restano aperti, rispetto ad altre le regioni invece i mercati rionali per noi restano aperti, quindi che è un dato anche importante. Questa mattina abbiamo sentito prima Lucio Zanato, è andato a fare un giro al mercato di Mogliano, che era uno di quelli previsti oggi, di lunedì, sì, e ci ha raccontato appunto, e poi lo vedremo questa sera nel servizio, di poca gente comunque, nonostante sì, fossero aperti, perché è chiaro che la sensazione è quella. Chi abbiamo al telefono? Ecco, Christian Arboit, tu ti trovi? Buongiorno Christian. Buongiorno. Buongiorno, tu hai seguito questa mattina a Mestre il vertice, diciamo, di Confcommercio, adesso sei in prefettura, se non sbaglio? Sì, esattamente, in prefettura dove si è appena conclusa la riunione dei prefetti con l'assessore regionale Manuela Lanzarin. Per il momento il prefetto di Venezia, che è poi il coordinatore del tavolo, Vittorio Tappalorto, preferisce non rilasciare dichiarazioni, lo farà molto probabilmente nel pomeriggio, quindi su questo fronte non abbiamo novità rispetto all'intervista fatta da Filippo Fois all'assessore Lanzarin questa mattina. Ecco, adesso mi trovo, per la precisione, in Calle della Feltrina a Venezia, quindi stamattina, come dicevi tu Nicola, ero in Confcommercio a Mestre. Doveva essere una conferenza stampa come tante, era stata preannunciata da tempo, si doveva parlare dell'emergenza Acqua Granda e di un contributo arrivato da una fondazione nazionale. È diventato invece il momento, l'opportunità di parlare appunto di quello che sta succedendo ancora una volta in Veneto, in particolare a Venezia e sul litorale veneziano.
Si è ovviamente lanciato un appello al governo perché si prenda in mano la questione economica, l'emergenza economica, perché il coronavirus ha contagiato l'economia, ha contagiato l'economia veneta e in particolare quella veneziana. Questa mattina lo hanno detto praticamente tutti, a partire da Elio Dazzo, che è presidente dell'AIPE, l'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Venezia. Siamo di fatto in una situazione critica, molto critica. Il 50% delle prenotazioni in meno già in questo weekend, quindi i danni cominciano a essere incalcolabili. La situazione è difficile su tutto il litorale veneto, ha detto anche Angelo Faloppa, che è presidente della Confcommercio di San Donà di Piave Jesolo, quindi della Confcommercio che di fatto coordina tutte le spiagge del litorale del Veneto orientale. È stato sottolineato come ci sia ancora un'estrema difficoltà a rialzarsi dall'emergenza acqua granda, non tanto per i danni, i cantieri sono stati avviati, quanto per un problema di comunicazione. Tanti turisti sono ancora convinti che non solo Venezia ma anche le spiagge venete siano danneggiate, siano non usufruibili per la stagione turistica, quindi c'è un grave problema di comunicazione, è stato denunciato, alimentato anche da una certa stampa straniera. In Confcommercio si è detto chiaramente che alcune testate non ci vogliono bene, non vogliono bene al turismo italiano, che probabilmente ci può essere. Sì, dimmi Nicola. Scusami se ti interrompo, sono Ferdinando, volevo chiederti questo, ma tu hai idea, visto che sei lì nel uno dei cuori pulsanti, diciamo, delle decisioni di questa regione in queste ore, di come sia iniziato, debba iniziare il processo di sanificazione dei mezzi pubblici, quindi se abbiano dato applicazione da parte da parte della prefettura, insomma, di questo intervento che è previsto nel dispositivo, come detto, e che poi le aziende municipalizzate, private, eccetera, eccetera, devono comunque applicare. Hai idea di questo? Se sia già partito? Non ho idea, proprio questo volevamo chiedere tra l'altro al prefetto Zappalorto, quindi entrare un po' nello specifico delle misure attuative, ma per l'appunto non c'è stato possibile, quindi di fatto siamo stati come giornalisti al momento congelati. Ascoltami, ti chiedo una cosa, mentre magari facciamo vedere questa immagine che ci arriva da Vittorio Veneto, supermercato Iperlando con gli scaffali vuoti, un'immagine che si ripete in queste ore, l'abbiamo vista anche nel corso della diretta telefonica del nostro Lucio Zanato. Tornando al commercio, si è parlato della ipotesi eventuale che possa essere messa in atto una chiusura anche dei negozi nei prossimi giorni, cioè c'è questo spettro che può aleggiare, che aleggia tra le categorie? Allora, ti dirò, al momento no. Anche questa mattina è stato lanciato un messaggio, diciamo così, positivo per quanto concerne l'apertura dei negozi di vicinato, non tanto dei centri commerciali, perché appunto la commercio si occupa prevalentemente delle attività appunto di vicinato. Quindi non c'è questo sentore, o perlomeno non c'era fino a 2 ore fa. È stato sottolineato come ci sia la massima attenzione comunque in queste ore da parte di tutte le attività commerciali nei confronti appunto delle azioni di prevenzione, di sanificazione. In particolare Alessandro Darè, presidente della Confcommercio di Chioggia, che è titolare anche di una macelleria, ha ricordato, ed l'esempio è stato abbastanza calzante, l'emergenza della mucca pazza di ormai 20 anni fa, di come avesse colpito terribilmente la zootecnia veneta e tutta la filiera, come fosse stato un bagno di sangue, e come poi l'economia veneta si sia rialzata pian piano da quella che era stata una catastrofe per il settore, e che da allora soprattutto sono state attivate tutte le azioni e tutti i protocolli necessari per sanificare e per rendere le nostre produzioni il più sicure possibili. Benissimo. Certo.
No, concludi pure. Certo, tutti sono assolutamente preoccupati, tutte le categorie del commercio, perché i numeri stanno parlando per l'appunto da soli. A Venezia, così come su tutto il litorale veneto, è in queste settimane che arrivano le prenotazioni poi anche per l'estate. A fine gennaio, inizio febbraio si aprono le prenotazioni estive, soprattutto per i soggiorni più lunghi, la settimana, le 2 settimane, e quindi il problema c'è. Certo, grazie. Allora, grazie Cristian. Allora andiamo subito, io vedevo le immagini di Filippo Fois in piazza San Marco, e allora andiamo da Filippo Fois e Sandro Ponchio. Eccoti. Questa è la piazza San Marco alla vigilia di un martedì grasso che non ci sarà. Esattamente, allora facciamo vedere un po' com'è la situazione. Vabbè, alle mie spalle vedete che c'è la Basilica di San Marco rigorosamente chiusa, alla sua destra si intravede la porta dei Dogi, quindi l'ingresso di Palazzo Ducale, anche questo è sbarrato, con l'avviso si riapre dopo il 1° marzo. Ma è proprio chiusa, il campanile di San Marco a destra è chiuso. Io adesso sono stato al campanile ed è chiuso. Lì c'è un cartello con scritto che si riapre dopo il 1° Ma perché per esempio marzo. questa è una differenza con la Basilica del Santo a Padova, dove il portone principale è chiuso, cioè gli altri 2 laterali però restano, non ci sono celebrazioni, si fanno intorno ma minore. quella era una porta di... Quella laterale non è aperta. Guarda, se vuoi adesso... Io mi avvicinerei perché... Ci andiamo a controllare, io ho visto... Sì. Volevo dirvi un altro paio di cose, che il campanile è chiuso perché sono andato a controllare adesso e c'è il cartello con scritto che per motivi di pubblica sicurezza rimarrà chiuso fino al 2 di marzo. Per esempio da qui se Paola si gira si vede il palco che era stato montato per Carnevale, lo stanno smontando, c'è proprio aria di grande smobilitazione. Le finestre che si vedono dietro al palco sono quelle del Museo Correre, la cosiddetta ala napoleonica, un altro ampio, veramente grande museo di Venezia, ma da qua vediamo che le finestre sono tutte chiuse, generalmente sono aperte. Lì tra l'altro ci sono anche dei bar, dei locali pubblici per i visitatori del museo, ma come vedete è tutto sbarrato. Noi adesso allora ci avviamo verso la piazzetta dei Leoncini per controllare se, come presumibilmente sarà, se è chiuso anche l'altro ingresso della Basilica, però diciamo che tutto fa pensare questo. Tra l'altro vedete che la piazza è semisguarnita, tenete presente che una parte è occupata dal palcoscenico, una parte della piazza quindi è transennata, per cui per forza di cose la gente deve stare qui, ma se possiamo far vedere nuovamente cosa succede alle nostre spalle, sono veramente pochissime persone e nessuna maschera. Bene, proseguiamo allora verso la piazzetta dei Leoncini. Vediamo anche diverse mascherine, non quelle di Carnevale, ma quelle per ripararsi. Quelle sì, se ne vedono tante. Vediamo anche che c'è qualche irriducibile di fronte alla... Filippo, riusciamo a parlare con qualcuno? Con la maschera. Quindi diciamo... proviamo a parlare col mascherato. Esatto, col mascherinato. Buongiorno. Buongiorno, di dov'è? Io sono francese. Ah, ma lei lo sa che il carnevale è stato sospeso? Lo sapeva? Je ne comprends pas. Purtroppo non parlo francese neanch'io, comunque grazie, lo stesso, grazie. Neanche a provarci in inglese, loro non gradiscono. Mi pare di capire. Però non mi sembrava... Sì, ha strapuzzato gli occhi. Purtroppo io ho solo l'inglese, dovevo studiare anche francese ma non ho finito. Allora, siamo quasi arrivati, vediamo altre maschere in posa alla piazzetta dei Leoncini. Qua si trova un altro ingresso. Prima il nostro Filippo Fois, se non l'hai visto, ha trovato, sto raccontando a Ferdinando che prima hai trovato la sarta che ha creato i costumi, ha trovato già un gruppetto di persone. Sì, era... Però ecco... Erano 7 amiche di Verona che hanno detto: beh, abbiamo lavorato così tanto per farci i costumi che a questo siamo punto andati lo stesso, a Venezia ce la facciamo lo stesso, anche perché sì, poi diciamo sono sospese le manifestazioni, ma ovviamente possiamo avvicinare queste persone con la mascherina, Filippo?
Hanno scelto di girare quindi a Venezia con la mascherina. Ah, aspetta che proviamo a chiedere buongiorno, di se dove non sono siete? francesi. We actually don't speak Italian. We are not Italian. Where are you from? England? Yeah, she can. Why are you wearing this mask? To protect ourselves from the virus, just in case. Afraid? Are you afraid? Sono spaventate? Yes, we are, Sì, we are, yes. la indossano per proteggersi, Yeah, if dicono. you're afraid. Vengono dall'Inghilterra. We were here from last week, so. We were already Dalla here. scorsa Yeah. settimana Perfetto, sono grazie. qui. Thank you. No, sì, praticamente hanno detto sì che hanno paura, si sono protette, gli ho chiesto perché, a questo punto perché fossero venute qui, ha detto ma eravamo già qua in Italia, Esatto, per cui settimana scorsa. oramai che ci siamo, ci rimaniamo. E andiamo a vedere allora questo portone qua chiaramente bisogna fare lo slalom anche in queste condizioni tra i fotografi. Sì, non lamentarti, almeno questa volta non c'è l'acqua alta, dai. Esatto. Ma magari qualche ambulante che magari chiaramente si troverà. Se c'è qualche No, ma ambulante. scusate, vedete che ci sono talmente poche ci sono talmente poche maschere che quando ne trovano una si forma un capannello di fotografi che non si vede certo. neanche per il Presidente degli Stati Uniti tra un po'. Ok, siamo arrivati, io intanto sto precedendo Paola Barbato per controllare la porta, è questa, è chiusa. Qui tra l'altro non ci sono C'è un avvisi. cartello, no, non c'è nessun cartello, ce n'è. giusto? C'è, l'hanno messo. Ah, lo possiamo vedere, Filippo? Sì, vediamo il cartello, che è quello che abbiamo visto dappertutto. Dal 24 febbraio al 1 marzo 2020 per motivi di pubblica sicurezza la Basilica di San Marco e il campanile rimarranno chiusi al pubblico. Sì. E sì, chiaramente qua l'hanno fatto per la Basilica e il campanile, noi possiamo anche farci un giro verso il Palazzo Ducale per vedere lì i vari ingressi, però insomma abbiamo visto che probabilmente troveremo più o meno la stessa indicazione. Tra l'altro devo dire chi non ha avuto un inglese che non ha paura del coronavirus è Emma Thompson, è l'attrice, perché l'abbiamo incrociata poco fa e stava girando col marito, sapete che ha preso la È diventata cittadina veneziana, la certo. scorsa. Beh, scusa, mica Sì, parla sì, in francese, ma non avevi 100%, scuse, perché potevi mentre- intervistarla. Non mi ha dato l'impressione che gradisse molto la Sì, no, abbiamo già dei princesa, ma, precedenti con gli attori Poi a stava Venezia. stava parlando al telefono, io credo di non violare la privacy di nessuno se dico la frase che ho sentito, ha detto ci vediamo dopo per uno spritz, per cui è proprio veneziana È una notizia, al sì. 100%. Ma, Notizia, ci vediamo dopo per lo spritz, non sappiamo dove però. I negozi sono aperti, sì. Negozi aperti, locali, bar. Sì, naturalmente. Proviamo ad avvicinare Bar è tutto- qualche tutto titolare aperto. di... Qualche negoziante. Esatto, Filippo, per capire, perché giustamente loro hanno immediatamente il termometro, data la situazione di quello che Sì, accade. Tra l'altro qui c'è proprio proprio qui alla fine della piazza c'è il locale anche del presidente dell'associazione dei commercianti veneziani. Ecco, allora questa che vedete qui a sinistra, Paola, è la Porta dei Dogi, è uno degli ingressi del Palazzo Ducale a Venezia. Come vedete è chiuso e sono stati affissi dei cartelli. Non so se riusciamo a vederli oppure ci avviciniamo. No, ma vabbè, abbiamo inteso, si fanno la foto però, guarda, si fanno la foto praticamente mostrando come sia Sì, chiuso il ma non portone di Palazzo Ducale per questa emergenza. Sì. Beh, oddio, merita una foto, cioè a prescindere, se vedete com'è l'architettura della porta, Paola, fai vedere, perché gli stava prendendo anche il Doge con il leone di San Marco. Sì, tu il dici che fotografo. fa una foto più artistica, non più cronachesca, certo, anche questo è vero. Sì. Vediamo se sì, riusciamo ad avvicinare siamo più qualche commerciante, Filippo, magari noi ci fermiamo per un minuto perché abbiamo la Sì, pubblicità da sì, circa facciamo la 20. pubblicità, è così. Sì. Allora, lanciamo la pubblicità e dopo torniamo da Va te, quindi bene. restiamo collegati. Nel frattempo... No, aspettate perché sto vedendo, aspettate un attimo, Vai. perché vedo tutti i prefetti del Veneto che stanno arrivando. Qui alla nostra sinistra vedo Zappalotto, il prefetto di Padova. Franceschelli.
Buongiorno di Treviso, prefetto, salve, Laganà. possiamo farle una domanda su No, scusatemi. Va bene. dove stanno d'altro andando? canto avevano detto che non avrebbero parlato. E qua mi sa che si sta andando a pranzo, vista l'ora. Escono dalla riunione a Palazzo Balbi. Sarebbe interessante capire dove vanno Sì. a pranzo. Sì. C'era il prefetto di Treviso, l'abbiamo visto, Laganà, il prefetto di Padova, infatti anche Franceschelli, c'era appunto Zappalorto che tu hai provato ad avvicinare, e quindi niente. Sì. Vabbè, non possiamo sapere di più. Allora Filippo, Niente, per ora non... cerchiamo di spostarci, no? Mentre noi andiamo in pubblicità solo per pochi istanti, Nicola, poi torniamo da te se riesci ad avvicinare qualche commerciante. Certo, e fra poco poi ci collegheremo anche con l'assessore regionale della protezione civile Giampaolo Bottaccin. Nel frattempo, prima di lanciare la pubblicità, vi dico che in base alla direttiva del Ministero della Salute e della Regione Veneto, anche il sacrario militare di Cima Grappa, importante monumento del Veneto, rimarrà chiuso fino al 1° di marzo, questo dal Ministero della Difesa. È uno dei tanti luoghi appunto che restano chiusi per questa settimana. Adesso la pubblicità, poi restiamo su Venezia per sentire magari dalla voce dei commercianti un po' la situazione a Venezia. Treviso. Allora rieccoci in diretta all'edizione straordinaria emergenza coronavirus. Vi ricordo 27 contagiati in Veneto. Fra poco lancio questo, ogni tanto vi sentite dialogare con la regia, con la redazione, perché così ci possiamo parlare. Ora ricordiamoci di risentire il sindaco Gio Formaggio, il sindaco di Albettone, perché più o meno era questa l'ora in cui dovevamo aggiornarci sulla questione del signore di Albettone che è stato nei giorni scorsi nell'Odigiano e poi a Vo, e quindi si tratta di capire se possa eventualmente essere il cosiddetto paziente zero, ma è appunto un'ipotesi che si sta e si deve accertare, e allora dovremmo risentirci perché doveva essere sottoposto al tampone. 5 le vittime in Italia di coronavirus, 2 decessi oggi, tutte e 2 in Lombardia, 27 abbiamo detto, 27 i contagiati in Veneto. Allora torniamo a Venezia perché eravamo con Filippo Fois. Allora Filippo Fois, sei di nuovo a Piazza San Marco, abbiamo visto un primo... Sì, siamo di nuovo a Piazza San Marco. Vai. Allora vediamo se riusciamo a trovare qualcuno, perché vabbè, qua abbiamo solamente l'imbarazzo della scelta, perché naturalmente è tutto pieno di negozi e di locali, per cui raggiungiamo semplicemente quello che c'è più vicino. Qua vicino tra l'altro c'è anche il negozio del presidente dell'associazione, poi rappresenta poi i commercianti di Piazza San Marco. Vediamo se c'è, poi peraltro, perché non è detto che a quest'ora ci sia. Noi comunque qua, come vedete, ci sono negozi di vario genere, ci sono anche locali. Proviamo adesso ad avvicinarci al primo che vediamo aperto. Come vedete, con una rapidità veramente straordinaria è stato già smontata la maggior parte del palcoscenico, impacchettato e pronto a tornare in magazzino. Eccoci qui. Negozio aperto. Buongiorno. E quindi vediamo un po' com'è la situazione di aperto. oggi, Ci il sono polso. clienti che escono. Allora io entro, cosa dite? Vai. Vado. Buongiorno. Buongiorno, salve, siamo in diretta, posso farle una domanda su come sta andando? Posso chiederle semplicemente se c'è un calo di affari? C'è meno gente, sì, sicuramente. Ma è solamente da quando c'è stato, da oggi, da ieri, oppure anche da prima? Beh, la piazza si è svuotata pesantemente oggi, però rispetto all'anno scorso c'era già un calo, un'inflessione sul turismo. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Quindi Lasciamo conferma. lavorare perché vediamo che ci sono delle clienti che stavano provando dei foulard e vediamo un po' qua cosa c'è. Qua siamo a una gioielleria, forse qua bisogna addirittura suonare il campanello. Vediamo qui in questa gelateria. Salve. Vedi che facciamo... Posso parlare con lei?
Posso chiederle solamente se c'è stato un calo di clienti, come sta andando? Io non lo sapevo bene perché io non parlo bene italiano. Tra poco arriva il mio responsabile e poi parlare con lui. Ma c'è gente, avete clienti o ce ne sono pochi? Pochissimo. Pochissimo? Sì, perché tutti sentito c'è virus corona. Sì. Non c'è niente gente, anche non arriva nuovo gente qua. Quello che c'è tutto vecchio. Grazie. Buona giornata, arrivederci. Ecco, avete sentito, più o meno presumo che questo sia quello che ci sentiremmo dire un po' in tutta Venezia, io La credo. conferma, insomma, della situazione di oggi. È visibile, tra l'altro, proprio a occhio nudo. Certo. Adesso Filippo, il tuo giro come Sì. dove si sviluppa adesso il tuo giro di Venezia? Stante il fatto che abbiamo visto in prefettura bocche cucite, per cui... Sì, non so, proveremo adesso a vedere altri enti pubblici se riusciamo a trovare qualcuno che sia disposto a dirci qualcosa o delle associazioni di categoria. Oppure vi racconteremo quello che sta succedendo in magari città. nella zona dei musei. D'accordo. Chiusi, certo. Musei chiusi, esatto. Grazie Filippo Fois grazie. e Paola Barbato. Pochissime persone, in effetti quello si vedeva molto chiaramente da quello che sono le immagini di Paola Barbato in questi minuti, ma a conferma l'avete sentito anche dai commercianti come ci siano molte meno persone, non solo meno persone rispetto agli altri anni, molte meno persone rispetto a queste giornate che dovrebbero essere di piena festa e pieno carnevale, ma poi da ieri davvero tanti di meno. Non vedo altri aggiornamenti. Continuano intanto. E non so se abbiamo Bottacin poi che stavano cercando l'assessore. Fra poco dovremo avere l'assessore regionale Bottacin, mentre continuano intanto le variazioni un po' unilaterali, insomma macchia di leopardo dei vari amministratori locali nelle altre regioni. Il sindaco di Mileto, siamo in Calabria, ha emesso un'ordinanza contingibile e urgente per motivi sanitari attraverso la quale dispone il divieto per tutti coloro che sono o sono stati nei giorni immediatamente precedenti alla presente ordinanza residenti o temporaneamente domiciliati nei comuni focolaio del coronavirus, quindi nella Lombardia e Veneto, nello specifico nel Veneto per quello che ci interessa. Quindi anche il sindaco di Mileto predispone un'ordinanza di questo tipo. E va ad aggiungersi a quello che già abbiamo detto, anche se poi appunto il l'ANCI Veneto ha detto non vengano prese misure. Eccolo qua, in questo momento di emergenza sanitaria è fondamentale non assumere iniziative autonome e non concordate, questo lo dice l'ANCI nazionale, la situazione di emergenza va fronteggiata con comportamenti e interventi omogenei su tutti i territori, così non sta accadendo. Ma cosa aveva detto Mileto invece? Ha detto di segnalare, vieta il rientro dalle aree del focolaio, il divieto per tutti coloro che sono stati nei giorni immediatamente precedenti alla presente ordinanza, residenti o temporaneamente domiciliati, di soggiornare, quindi il divieto di soggiornare. Allora, qua abbiamo chiarito molto bene ieri sera il vulnus, cioè di tante iniziative magari che sono dei sindaci, degli amministratori, eccetera, eccetera, che vengono totalmente superate e schiacciate dall'iniziativa che è di governo in accordo con le regioni, cioè una cosa seria. Ecco, firmata dal ministro Speranza e del governatore Luca Zaia. E che già impone a quanti siano passati per zone oggi focolaio di segnalare la cosa all'ULSS nel momento in cui dovessero sviluppare febbre, tosse e sintomi di questo tipo. Continuano a chiederci quali sono i sintomi, insomma lo ripetiamo non da 3 giorni noi, ma da almeno un mese quasi, quali sono da quando si parla di questo virus e quindi insomma sapete bene, sono quelli simili all'influenza e quindi lavatevi bene le mani, soliti accorgimenti disinfettate eccetera. Le palestre sì, restano aperte, ci chiedono ancora anche questa cosa qui, le palestre, le piscine comunali eccetera eccetera. Non rientrano nell'ordinanza di cui vi abbiamo parlato molto diffusamente nella giornata di ieri e che magari ripeteremo ancora una volta anche con il contributo diciamo, della Regione che tra poco sentiremo. Quindi
L'ordinanza già dice chiaramente che se siete passati, qualcuno è passato da luoghi tipo Codogno, Vouganeo, Schiavonia, insomma recentemente, Vouganeo diciamo principalmente e Codogno per quanto riguarda la Lombardia, e poi avete sviluppato una di queste sintomatologia, a quel punto dovete avvertire. Ecco, io non so se adesso questa ordinanza il sindaco verrà annullata dal prefetto, già come è accaduto per quella demenziale del sindaco di Ischia, insomma poi vedremo. Il problema è che appunto manca questa, ed è l'appello che ha fatto l'ANCI nazionale, appunto di avere azioni unitarie e coordinarsi, altrimenti ci saranno appunto queste ordinanze che poi verranno annullate, ma intanto passerà il Volevo messaggio, darti un aggiornamento, perché anche non solo il Trentino Alto Adige ma il Friuli Venezia Giulia ha seguito molto anche le dirette di questi giorni, segue Antena 3 e per quanto riguarda la ragazza di Lignano Sabbiadoro che, sì. Sulla quale c'era il monitoraggio, non so se tu l'avevi già detto. Sì, ho accennato all'inizio, ma proprio all'inizio di questa l'esito è negativo, quindi non è affetta da coronavirus, non c'è alcun primo caso accertato in Friuli Venezia Giulia, quindi anche questo è chiedo alla importante. regia se ci fa, o Francesca Bozza, se fateci sapere se abbiamo l'assessore regionale alla protezione civile. Non risponde per adesso, va benissimo, chiaramente sono fasi concitate, quindi è facile. Però 3 turisti lombardi sono risultati positivi al coronavirus in Trentino. Sì, questo anche questo un l'abbiamo altro detto dato. stamattina, ma va ricordato perché chiaramente magari non tutti ci stanno seguendo dalle 11 di questa mattina. Eccolo qua. Casi confermati alle ore 12 di oggi. Oh, benissimo. Eccolo qua. Diamo questa 32. Attenzione perché diventano 32 casi. Comunicazione ufficiale della regione, quindi attenzione a quello che vi stiamo per dire adesso. Metto a disposizione il file dei colleghi ovviamente nostri perché possano anche così possiamo aggiornare il titolo ovviamente, e perché lo sappiano i colleghi anche che sono in onda su Rete Veneta. Questo è chiaro. Allora, il cluster di Vo Euganeo, a Vo, i pazienti ricoverati sono 13. Non ricoverati, scusate, i pazienti non ricoverati sono 13 di Vo Euganeo, 10 i pazienti ricoverati, di cui 8 a malattie infettive a Padova e 2 a terapia intensiva. Numero pazienti deceduti, purtroppo sapete 1 ed è Adriano Trevisan. Cluster di Vo Euganeo, 24 persone, quindi fino ad adesso, e include anche il decesso di Adriano Trevisan, quindi 23 casi più 1 purtroppo che riguarda il decesso. Cluster all'ospedale di Mirano, i pazienti non ricoverati sono 3, i pazienti ricoverati 1 a terapia intensiva a Padova, quindi per quanto riguarda quanto accaduto i 3 operatori sanitari, in particolar modo a Mirano, sono 4 i casi totali. Cluster dell'ospedale di Venezia, i non ricoverati 1, i pazienti ricoverati 3, di cui 1 a malattia infettiva a Venezia, 2 a terapia intensiva a Venezia. Casi totali 4 all'ospedale di Venezia. Quindi il totale di quanti hanno contratto il virus nella nostra regione è 32, viene aggiornato. Eccolo qui, grazie. Emergenza coronavirus, 32 i contagiati in Veneto. 28 più include, lo dobbiamo dire, anche il decesso di Adriano Trevisan, quindi sono attualmente ancora 31 persone contagiate. 31 persone chiaramente in vita, ecco. 24 quindi il cluster di Vo, 4 il cluster di Milano e 2 il cluster di Venezia. Queste sono le informazioni ufficiali, 32 i contagiati. Vedo che ci danno segno della pubblicità, è possibile? C'è pubblicità? Benissimo, allora lanciamo la pubblicità. Allora, nel frattempo, visto che abbiamo questi dati, vediamo se riusciamo a sentire l'assessore Bottaccini, altrimenti potremmo ricollegarci con Chiara Gaiani a Vo Euganeo. Allora, torniamo in diretta, ancora questa edizione straordinaria, 32 casi in Veneto nelle ultime ore. Vedo Christian Arboit, se possiamo dialogare con lui intanto.
C'è un ulteriore aggiornamento delle 17:37 ancora da parte della Regione ai prefetti. Chiarimenti sulla corretta applicazione dell'ordinanza. Sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che comportando l'afflusso di pubblico esulano dall'ordinaria attività delle comunità locali. Si fa riferimento a eventi e manifestazioni di natura sportiva. Cristian, se mi ascolti, c'è un'ulteriore definizione dell'ordinanza emanata ieri. Sospendere di fatto manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale e economica vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere, sagre, attrazioni, luna park, concerti, eventi sportivi che prevedono la presenza di pubblico, campionati, tornei, competizioni di ogni categoria e ogni disciplina e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ivi comprese discoteche e sale da ballo. Non sono invece ricomprese in tale attività quelle che attengono all'ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale, corsi, allenamenti eccetera di natura sportiva. Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell'attività corsistica ordinaria di vario tipo, cioè i centri linguistici, il doposcuola eccetera. Vai Cristian! Sì, eccoci. Ecco, è arrabbiato il Presidente, mi sa, per le fake news, ho già capito. Del Veneto Zaia. Sì, praticamente sì. Eccoci. Allora, Presidente, qual è la situazione? Ha parlato di 33 casi. Sì, 33 casi e abbiamo però la notizia positiva, vedendo sempre la bottiglia mezza piena, rappresentata dal fatto che i casi vengono dai 3 cluster, come si dice tecnicamente, dalle 3 zone di 3 contagi primari. Vuol dire che da quelle zone, cioè Vo in provincia di Padova, Mira Dolo in provincia di Venezia e Venezia città storica, sono i 3 cluster dove si sono sviluppati i primi contagi e rimangono lì. Più preoccupante sarebbe nel momento in cui cominciassimo ad avere casi, magari in località fuori, in altre province, che sono in alta montagna, piuttosto che nel Rodigino, nel Polesine, nel Veronese o da altre parti. Al momento tutto è circoscritto a questi 3 focolai. Ecco, quindi di questi 33 casi riepiloghiamo quanti a Vo, quanti negli altri 2 cluster? Ma guardi, abbiamo oltre 20 casi ovviamente a Vo, ne abbiamo 4 a Venezia e rimanente ovviamente Mira e Dolo. Ecco, quindi diciamo che l'emergenza è circoscritta in questi 3 focolai al momento? Assolutamente sì, perché se poi si guarda il focolaio, definiamolo così, di Venezia centro storico, stiamo parlando anche di persone peraltro anziane, sono persone degli anni 40 e sono persone che magari hanno anche visto il tema della terapia intensiva, anche delle complicazioni di salute dovute magari a una salute cagionevole o a magari patologie pregresse. Ecco, voi state anche operando all'esterno dei vari ospedali, in che maniera? Beh, ad esempio con le tende, io ho voluto subito le tendopoli, qualcuno si è messo a sorridere, qualcun altro si è impaurito, niente panico, niente paura, ma è giusto che il Presidente della Regione dia queste disposizioni, perché se ci fosse necessità di praticare cure che magari diventano collettive, di persone che hanno febbre e quant'altro, abbiamo più spazi, abbiamo altri 900 posti letto, fermo restando che io spero di non arrivare mai a questo livello e fermo restando che voglio ricordare che questo è un virus a bassa letalità, non ha alta mortalità, diciamo che siamo ai livelli delle influenze quelle forti che abbiamo avuto, ma è molto contagioso, quindi si rischia di mettere una regione a letto e questo non lo dobbiamo avere. Quindi pronti a ogni evenienza? Beh sì, penso che aver fatto un'ordinanza come quella che ho fatto io la dica lunga. Ringrazio tutti i cittadini che ci stanno seguendo, ci danno una mano. La posta in gioco è la salute, la qualità della vita, insomma il sacrificio è una settimana e anche di più se servirà, è il minimo che si può fare per salvaguardare la salute e la buona salute della nostra comunità. C'è un'emergenza sanitaria ma c'è anche un'emergenza economica, le categorie economiche cominciano a essere seriamente preoccupate. Questa mattina da Mestre c'è stato un grido d'allarme della Confcommercio, l'ultimo dei tanti. Ecco, come intendete procedere da questo punto di vista? Ma noi raccolgo solo gridi d'allarme.
Il grido d'allarme lo capisco che Venezia ad esempio sia stata bastonata con l'acqua alta prima e adesso col coronavirus. Ne abbiamo parlato stamattina col Presidente del Consiglio in videoconferenza, c'era anche il Ministro Di Maio e il Ministro Speranza, ci vuole un intervento straordinario del Governo su risorse per le nostre imprese, benefici fiscali e quello che è, e dall'altro ovviamente poi io spero anche una grossa campagna, massiccia campagna di promozione della nostra industria turistica, che è la più grande industria che ci sia, 18 miliardi di euro di fatturato in Veneto. Ecco, proprio il problema della comunicazione è quello che sottolineano maggiormente le categorie economiche. Questa mattina si diceva all'estero pensano che le nostre spiagge siano ancora danneggiate, pensano che ci sia l'acqua alta a Venezia. Come si può fronteggiare questo problema di comunicazione? Ma con una campagna vera e propria, dedicata, mirata, fatta nei mercati che più diciamo, sono rispondenti e sono degli ottimi clienti per noi. Penso alla Germania, agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, insomma ci sono dei paesi che sono presenti a 2 cifre nel turismo del Veneto, e penso che deve essere fatta una grande campagna di informazione, perché molti cittadini in giro per il mondo pensano ancora che Venezia sia inondata sotto un acquitrinio, cosa che non esiste. Molti cittadini penseranno che il coronavirus non ci sia più il carnevale, ma siano chiusi gli alberghi, sia una città fantasma. Non è una città fantasma Venezia. Prosegue la caccia al paziente zero. Sì. Ci sono state diverse fake news in queste ultime ore, secondo lei? Ma intanto noi facciamo analisi di laboratorio per vedere se ci sono gli anticorpi e quindi trovare la positività oppure no. Tutto il resto sono chiacchiere. Al momento non c'è paziente zero, non sappiamo da chi si sono infettati questi cittadini. Detto questo, io spero che a livello nazionale si faccia una legge severissima per quei delinquenti che vanno o a suonare agli anziani per le case chiedendo di fare sopralluoghi, invece sono dei ladri, oppure quelli che peggio ancora diffondono allarmismo, panico nella rete con delle fake news, con le notizie false, artatamente false, per avere altri obiettivi. Israele sta sconsigliando i viaggi in Italia, la Croazia sospende le visite scolastiche, la Romania mette in quarantena chi arriva dall'Italia, soprattutto dal Lombardo Veneto. Ieri sera il treno bloccato al Brennero. Questi sono brutti segnali a livello internazionale, anche da un punto di vista diplomatico. Come si può intervenire? Ma qui dovrebbe essere il governo a dialogare, spero lo faccia, perché noi non abbiamo la politica estera, però c'è un dato concreto, che siano stranieri, che siano altre regioni italiane, dal punto di vista scientifico fa sorridere. Fa sorridere bloccare un treno per 2 pazienti e non pensare che comunque ormai lo scambio di persone e di merci è uno scambio pressoché quotidiano con tutto il mondo. E dall'altro, se tutti sono così preoccupati, mi chiedo come mai non hanno mai assunto un decreto nel caso degli Stati o un'ordinanza nel caso delle regioni, che sono ancora lì senza nessun provvedimento, e quindi si preoccupano di fermare, che so, il pullman o l'auto con i 4 veneti ad Ischia, e poi magari la loro regione non ha nessun provvedimento di tutela della salute dei cittadini, sul fronte anche di una minima ordinanza, che è quella di dire chiudiamo le scuole piuttosto che evitiamo le grandi aggregazioni, evitiamo il contagio diffuso, altre cose del genere. Se sei veramente preoccupato, il minimo è applicare un'ordinanza. Serviva agire diversamente a livello governativo e comunitario, Presidente? Ma guardi, io non faccio polemiche, anche se potrei farne per ore, visto considerato che sono quello che ha proposto l'isolamento dei ragazzini che provenivano dalle zone infette dalla Cina e a scuola. Mi sono preso del razzista, adesso vedo che ho avuto ragione. Ecco, Ferdinando, sì, se hai delle domande. Cristian, solo una cosa, quindi abbiamo capito, aumenta di un caso? Perché avete detto 33 poco fa rispetto all'aggiornamento che noi sapevamo. Sì, rispetto, e dove? In quale cluster? Alle agenzie che sono uscite poco fa. Allora, Ferdinando Avarino da Studio mi chiede dov'è il 33esimo caso, perché eravamo fermi fino a... sempre voi. Di chi si tratta, Presidente? Di un cittadino di Bo. Ok, dove si trova adesso? Ma in pratica non lo so con esattezza, immagino che si trova forse all'ospedale di Schiavonia, ma non è ininfluente, nel senso che viene curato ed è un altro caso positivo, che non ci sorprende, anzi diciamo che ci aspettavamo una curva molto più veloce di crescita, invece si vede che è molto circoscritto. Un dato positivo, il personale sanitario al momento dello Schiavonia che ha curato per 10 giorni, poi
i due pazienti, uno dei due peraltro è deceduto, cioè tutto il personale è negativo, non ha positività. Sì, questo è molto importante. Lei nelle prossime ore quali saranno gli appuntamenti a strettissimo giro di posta? Ci sono altre riunioni? Guardi, noi ogni mattina alle 10 abbiamo la videoconferenza con il Presidente del Consiglio e il Ministro Speranza, poi domani mattina alle 11 tutte le categorie economiche, i sindacati, l'ANCI e l'UPI, quindi i sindaci e province invitate proprio qui in sede operativa, cercheremo di starci, e ovviamente i miei assessori per incontrare le categorie economiche, i sindacati e tutti questi interlocutori importanti dell'economia del Veneto. Parleremo di coronavirus, delle ordinanze e poi raccoglieremo anche delle impressioni per capire cosa fare assieme. Sì, allo stesso tempo, Cristian, scusami, non si è comunque compreso come i veneziani, gli anziani veneziani di centro storico possono aver contratto questo virus, no? Perché chi ci scrive anche immagina fossero persone che stanno un po' più a casa di altri, no? Quindi questo nell'immaginario ancora su quel fronte non c'è una certezza, giusto Cristian? Ecco, sì, Presidente Ferdinando Avarino dallo studio pone l'attenzione sui due casi di Venezia, su questi due anziani. Ecco, c'è una minima spiegazione anche se non è stato individuato. No, non ce ne sono spiegazioni, c'è spiegazioni ad oggi per i focolai veneti, per i cluster veneti, Venezia, Miradolo e Vo, a questo momento non c'è nessuna spiegazione, siamo davanti sempre a contagi secondari ma mai alla fonte del contagio. La fonte del contagio, secondo la bibliografia e la letteratura scientifica, significa persona che proviene da zone infette della Cina da dove è partito il virus. Chiarissimo. Le posso chiedere un'ultima cosa per quanto concerne soprattutto gli aeroporti, se posso, Ferdinando. Certo. Ecco, gli aeroporti veneti non hanno mai avuto voli diretti con la Cina, poi c'è stato il provvedimento a fine gennaio del Ministro Speranza, i voli diretti negli altri aeroporti sono stati bloccati. Quindi in Veneto, diciamo, quel provvedimento non ha avuto effetti particolari, però appunto queste triangolazioni, i vari cinesi che rientravano dal Capodanno cinese, chi era in Cina in quel periodo, sono comunque rientrati attraverso aeroporti minori, attraverso scali internazionali probabilmente non protetti. Può essere questa una delle spiegazioni? Ma sì, può essere una delle spiegazioni, però dobbiamo avere anche un approccio scientifico. Il virus è il nemico invisibile e molti provvedimenti spesso hanno la validità di chiudere le porte quando sono scappati i buoi, cioè nessuno sa se il virus sia arrivato il 1 di gennaio, il 31 dicembre, il 6 di gennaio, l'8 di gennaio o l'8 di dicembre. Il virus è latente, comincia a colonizzare un territorio, addirittura dei periodi di incubazione sembra anche superiori ai 14 giorni, addirittura può avere dei casi positivi asintomatici che mai svilupperanno la febbre e l'influenza, definiamola così, sintomi simili influenzali, per cui capite che abbiamo una casistica tale per cui magari noi siamo convinti di aver fatto tutto quello che serviva a fare con la chiusura degli aeroporti o quant'altro, ma nel frattempo il virus era già arrivato a colonizzare anche le nostre comunità. Ecco, esatto. Le chiedo, lei da uomo prima che da presidente della regione, in questi giorni ha partecipato a diversi tavoli, tutti noi in questo periodo ci siamo imbattuti, abbiamo cominciato a familiarizzare con termini prima sconosciuti, quarantena, sorveglianza attiva, passiva, triage e via discorrendo. Ecco, quali sono le sue sensazioni di fronte a questa valanga anche di informazioni, di fatti che stanno succedendo? Cosa si augura lo Zaia, diciamo così, uomo in questo momento, e che impressioni ha? Ma guarda, io ho fatto delle scelte controcorrente che magari altri amministratori non avrebbero fatto. Chi è che avrebbe firmato un'ordinanza per chiudere il carnevale? Penso sia mai stato chiuso nella storia da un'ordinanza, no? O da un fatto grave. Dico semplicemente che bisogna fare squadra, che dopo la pioggia viene il sereno, che anche questo virus ce lo racconteremo tra qualche mese, e che poi invito tutti, a quelli che non sanno, a pensare a un proverbio veneto: prima di parlare tasi. Ferdinando, dimmi tu. Grazie davvero al Presidente Luca Zaia, ribadiamo che lo aspettiamo in studio, Cristian, appena può, che ci...
se ci vuole Presidente, raggiungere... lo aspettiamo in studio, mi dice Ferdinando. Esatto, se ci può raggiungere poi almeno come... Ha fatto un cenno affermativo. Perfetto, perfetto, anche perché dobbiamo ringraziarlo doppiamente perché ieri, dopo le tante ore di attesa, gli abbiamo scritto se poteva raggiungere Filippo Fois fuori al freddo e solo, ormai al buio, in attesa di ulteriori notizie del governatore, così ha fatto, quindi grazie anche per questo, per aver potuto chiarire un po' di cose in più. Cristian, mi sembra, e poi andiamo anche da Chiara Gaiani, dacci tu anche una valutazione, perché è importantissimo, tu hai chiesto tantissime cose, tutte molto importanti, compreso anche il rapporto con gli altri stati, nel momento in cui raccontiamo che l'Austria chiude i collegamenti ferroviari, la Croazia ci respinge, eccetera, eccetera, quindi sono anche letture importanti che ha dato il governatore su questo fronte, no? Assolutamente, di fatto i cinesi adesso siamo noi. Permettimi questa battuta, ma la sensazione è questa. Stamattina appunto mi trovavo in Confcommercio a Mestre, poi con i colleghi Fois e Paola Barbato eravamo in centro a Venezia. Il clima è ovviamente surreale, una Venezia praticamente vuota per il periodo, calcolando che mancano, che appunto sarebbero poche ore al martedì grasso, ma così magro non è mai stato. Mi allontano un attimo chiedo a Paola Barbato di uscire un attimo dal tavolo perché si sta nuovamente riunendo. Ah, ok. Ecco, Cristian, ti lasciamo perché così ci spostiamo da Chiara Gaiani. Guarda, torniamo da te tra poco, raccogli le idee, anche perché ti ha detto molte cose il governatore Luca Zaia e soprattutto, torniamo da Cristian Arboit e Paola Barbato tra poco, tante cose, soprattutto in merito alla notizia con la quale abbiamo aperto questo nuovo collegamento con la sala operativa della Protezione Civile a Marghera, cioè che c'è un nuovo caso confermato, il 33esimo in Veneto, 32 contagi attuali, purtroppo uno, ed è il 33esimo, riguarda le sorti di Adriano Trevisan, prima vittima del coronavirus nel nostro paese. E questo è un dato ulteriore e l'ultimo contagio confermato è sempre nel cluster del riferimento di Vo Euganeo. Chiara Gaiani. Ferdi, buonasera ai telespettatori. Ferdinando, siamo all'interno del municipio di Rovolon, dove il sindaco Maria Elena Sinigaglia, che abbiamo avuto prima in collegamento, ci ha dato ospitalità. Come vi raccontavamo nel nostro collegamento di prima, qui era in corso una riunione con i responsabili, con alcuni proprietari di attività ricettive del territorio, tra gli altri anche Anna Maria Cristofanon, che è titolare di un'attività che ha sia ristorante sia anche dei posti letto. Lei ha avuto una pioggia di disdette purtroppo in queste ore. Sì, certo, abbiamo avuto molte disdette, non solo per il weekend passato, ma anche per il prossimo mese. Disdette che non riguardano solo l'attività di ristorazione, ma anche l'attività dell'alloggio. Ecco, che tipo di ospitalità fate di solito? Sono gruppi che vengono per turismo, persone, manager che girano per lavoro? E i nostri ospiti in questo periodo sono soprattutto persone che vengono per motivi di lavoro, rappresentanti, oppure altre persone che comunque sono qua per contatti proprio di lavoro e hanno dovuto disdire. Parliamo sia di persone italiane che persone che vengono dall'estero, perciò di conseguenza anch'io dicevo a me stessa: ma come ci rimetto io, ci rimette anche l'azienda per cui lavorano e per il settore per cui lavorano. Ecco, ci ha raccontato prima Anna Maria anche di disdette di un gruppo di russi che dovevano arrivare tra circa 2 settimane qui. Sì, non solo russi, abbiamo avuto una disdetta di un gruppo di russi che loro venivano per motivi di turismo e hanno perciò disdettato l'alloggio, il servizio di ristorazione e anche un'esperienza di cooking class. Però oltre a loro abbiamo avuto una disdetta di francesi, altre persone che arrivavano anche da altri stati, cioè comunque persone sì, che in qualche maniera avrebbero influenzato positivamente il nostro andamento. Ecco, io chiederei un attimo,
alla cugina di Anna Maria D'Elena di raggiungermi, e lei ha un'attività un po' diversa rispetto a quella della cugina, ha un ristorante molto grande. Sentite che cosa le è successo in questo scorso fine settimana. Sì, stavo raccontando prima appunto che, a parte che mi sono sentita anche con i colleghi di Rovolone, abbiamo avuto tutti lo stesso problema, perché essendo vicini a Vo ci hanno un po' assimilati, diciamo. E noi era il weekend migliore, quello di Carnevale, abbiamo avuto una disdetta grossa ieri per un gruppo dei Vigili del Fuoco, una festa di Carnevale, erano più di 200, quindi è una botta grossa, e lo stesso sabato sera, un altro gruppo da 130, insomma. Ma dell'incredibile quello che accadrà sabato prossimo, lo abbiamo detto più volte in queste ore, che le chiese del territorio sono chiuse per le funzioni religiose, e in effetti sabato prossimo lei doveva ospitare un matrimonio che non si celebrerà. Esatto, sabato avevamo matrimonio e ieri appunto sono venuti a dirmi che non si farà, quindi data da destinarsi, e lo stesso domenica con delle cresime e dei battesimi, insomma, quindi è un problema non indifferente. E poi a Vo hanno delle direttive precise, nel senso sono chiusi, noi siamo aperti, però in ogni caso i clienti non ci raggiungono. Poi non si sa quanto durerà questa cosa, quindi per questo oggi siamo qui in comune anche per chiedere ieri, diciamo, degli aiuti, insomma, qualcosa che ci vengano incontro. Sperando che non ci ripensino intanto, no? Ma comunque il tema è questo. La signora quanti coperti ha nel suo ristorante? Perché in effetti anche se questo intervento, questa ordinanza non prevede una decisione per i ristoranti, cosa che non blocca per intero la nostra economia, almeno questo comparto ovviamente, ma che viene magari criticata o giudicata dai telespettatori perché dicono ma vabbè, allora vado al ristorante, posso prendere lo stesso l'influenza del coronavirus, no? Però l'effetto è praticamente lo stesso quasi. Sì, aspetta, allora chiediamo alla nostra ospite quanti coperti ha il suo ristorante. Noi siamo sui 3,50 orientativamente e ieri ne abbiamo fatti 25. Io non so se è la signora che ci aveva scritto ieri soli, allora. Direi. Per caso ha scritto alle nostre trasmissioni ieri raccontandoci? Mi sono rivolta, siccome sono un esponente ASCOM, diciamo, avevo sentito loro proprio per segnalare questo problema, sì. Quindi può essere che abbiate ricevuto qualcosa, sì. Perché il numero corrisponde, Quindi siamo 350. in collegamento diretto. Esatto, sai perché è chiara? Perché proprio siamo in filo diretto. Tante segnalazioni alla pagina Facebook Antena 3, ricordo una precisamente, 350 persone, 350 coperti, cosa facciamo con il nostro ristorante? Perché in effetti è proprio una domanda calzante. Diciamo che quindi da qui in avanti di solito una media di coperti che è quanto e quanto rischia di essere invece nei prossimi giorni? Ecco, ci chiedono che media state prevedendo per i prossimi giorni, cioè di solito voi quante persone ospitate mediamente al giorno, penso poi che sia il fine settimana il momento clou, e che tipo di idee vi siete fatti di come andranno i prossimi giorni? Allora, noi appunto lavoriamo il weekend, io adesso qui a febbraio apro proprio solo venerdì, sabato e domenica, e il prossimo la vedo molto negativa, se devo essere sincera, perché già con questi appunto il matrimonio e i battesimi, e poi è tanto vicina, quindi sicuramente anche le tavolate singole non verranno. E noi stiamo valutando la possibilità di chiudere il prossimo, almeno da limitare le spese, perché se sei aperto, spero nell'altro vivamente che cambi la situazione, insomma, è che la gente ha paura, posso capire, però in effetti insomma per noi sì, non abbiamo previsioni rose, ecco, questo dobbiamo dirlo. Ecco, sì, questo è il racconto proprio del clima di incertezza. Del resto mi raccontava anche proprio poc'anzi la signora Elena che la sposa ieri ha chiamato in lacrime. Si è venuta personalmente, poverina, uno prepara tutto, cioè paradossalmente hanno fatto le bomboniere con la data del 29 e adesso sì. Insomma, sono tutte comunque problematiche a seguire. Deve aspettare 4 anni. Loro, e noi dalla nostra parte cerchiamo di andare incontro a loro. Diceva che dovrà aspettare 4 anni per avere un altro 29 febbraio. Infatti, esatto. Avevano scelto una data particolare, sperando portasse fortuna, in realtà non è stato proprio così. Certo, va bene. Sì, poi perché di conseguenza, povera sposa, avevano organizzato tutto. Grazie davvero Chiara e anche alla tua ospite, grazie, ma è giusto adesso. A volte stemperiamo un po' anche durante queste lunghe dirette
il clima, anche perché abbiamo ascoltato poco fa ulteriori definizioni specifiche da parte del direttore Benazzi. Massima attenzione, è chiaro, però riconduciamo il tutto, siamo qui per evitare anche le fake news e fare servizio pubblico, come più volte vi abbiamo ribadito, quindi dare notizie vere. A proposito, c'è un aggiornamento sul dispositivo che vi ho letto poco fa. La Regione ha mandato un aggiornamento e quindi lo leggiamo insieme tra pochissimo. Prima torniamo da Cristian, grazie ragazzi, ma vi faccio ascoltare il governatore Massimiliano Fedriga. Stanno arrivando anche i pezzi della nostra redazione di Trieste, quindi seguiremo anche la parte Friuli Venezia Giulia che si prepara, che ha messo a terra tutta la macchina pronta per qualsiasi evenienza, e vi ricordo che non c'è nessun caso di contagio confermato. Sentiamo, grazie al Messaggero Veneto, quindi al direttore Omar Monestier del quotidiano di Udine, cosa ha dichiarato Massimiliano Fedriga. Presidente Fedriga, tutta una buona notizia, il presunto contagiato di Lignano Sabbiadoro è negativo, ma soprattutto ci facciamo un po' il punto dopo il comitato d'emergenza? Sì, noi stiamo ovviamente tenendo monitorata la situazione in Friuli Venezia Giulia, dove, come giustamente veniva ricordato, non abbiamo ancora casi acclamati di coronavirus, e speriamo continui così, anche se ovviamente la situazione è difficile visto quanto sta accadendo in Veneto e in Lombardia. Per questo abbiamo deciso di mettere in campo tutte le misure preventive possibili, e l'ordinanza di ieri va proprio in questa direzione, cercare di prevenire il problema, e il più possibile ovviamente nei limiti dell'umano, nel mentre abbiamo cercato di attivare tutti i percorsi nei pronto soccorsi, potenziato il NUE, potenziato la protezione civile, potenziata l'infettivologia, così che le risposte possano essere rapide ed efficaci. Oggi stiamo lavorando su tutta la parte ordinanze, quindi dare anche informazioni rispetto alle esigenze pervenutici più dettagliate, di fare chiarezza su alcuni dubbi che sono emersi dalla popolazione e dai sindaci. Due punti di domanda: quello che può essere l'impatto anche da un punto di vista economico, no, di questa situazione, e poi il rapporto con gli stati frontalieri. Su questo io ho avuto un incontro oggi in videoconferenza col Presidente del Consiglio. Per quanto riguarda la materia economica abbiamo sollevato io e il Presidente Fontana la questione, e su questo a livello nazionale se ne tratterà penso nei prossimi giorni, ma io già domani convocherò, anzi oggi per domani ho già a disposizione che vengono convocate le categorie economiche e le rappresentanze sindacali. Per quanto riguarda i paesi limitrofi, nella riunione di oggi si è deciso su mia proposta che nell'incontro che domani si terrà con i ministri dei paesi confinari che vengano sollevate la criticità, in particolar modo per quanto ci riguarda sull'aeroporto di Lubiana, che vengano effettuati tutte le necessarie verifiche prima di far sbarcare i passeggeri. In secondo luogo, l'ingresso di immigrati regolari che venissero rintracciati sul territorio del Friuli Venezia Giulia si provvederà a metterli in quarantena come richiesto da Regione Friuli Venezia Giulia stessa. Allora, così l'intervista per il Messaggero Veneto di Mattia Pertoldi che vi abbiamo proposto. Ripeto, tra poco vedremo anche, qui ci dicono non si può evitare di chiamare cluster, lo so, questa è la definizione che utilizza dall'inglese la Regione, tra l'altro è anche un termine tecnico in questi casi, ma comunque vabbè. Prima di ricollegarci con Cristian Arboiti dalla sede della sala operativa della protezione civile, pochi istanti di pubblicità e poi altri servizi, vi aspettiamo. Continuiamo la nostra diretta, l'edizione straordinaria per seguire l'emergenza coronavirus. Vi ricordo 33 casi riscontrati nella nostra regione, che includono anche il decesso, purtroppo lo sapete, di Adriano Trevisan a Vo Euganeo, e l'ultimo caso segnalato di contagio conclamato nelle ultime ore è ancora legato all'area di Vo Euganeo. Siamo insieme all'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, che ricordiamo e ringraziamo ancora, e questa è l'ulteriore definizione che ci ha inviato appunto lo staff del Presidente, che rispetto a quanto abbiamo letto prima ha qualcosa in più, cioè questa va a specificare quanto contenuto nell'ordinanza firmata dal Ministro Speranza e dal Governatore Luca Zaia, giusto Assessore? Cosa sottolineiamo? Allora, le sagre che quindi vanno sospese?
l'ordinanza era stata firmata, aveva avuto anche un travaglio piuttosto lungo in tutta la giornata di domenica, perché si voleva fare un'ordinanza comune tra tutte le regioni, poi invece la Lombardia alla fine ha fatto un'ordinanza diversa, perché ha inserito gli esercizi pubblici commerciali, noi invece non abbiamo inserito gli esercizi pubblici commerciali, la chiusura dopo le 6 ha messo la Lombardia, dalle 6 di sera alle 6 di mattina. Noi non abbiamo messo questa misura, però la nostra ordinanza è quella che è applicata oggi anche in Emilia Romagna, a Friuli, Piemonte, quindi insomma ha avuto, diciamo così, un'uniformità maggiore. Siccome sono emerse tante perplessità o dubbi da parte sia dei prefetti, ho fatto un incontro stamattina a Venezia con tutti i prefetti proprio esplicativo dell'ordinanza, dell'applicazione, ma soprattutto anche dei compiti delle prefetture. In questo caso la prefettura che è chiamata più ad agire è quella di Padova, perché è quella che ha la competenza per quanto riguarda il decreto dei ministri che riguarda la chiusura di Vo Euganeo, quindi è la prefettura che applica la misura di chiusura di Vo Euganeo anche attraverso l'utilizzo dell'esercito e delle forze dell'ordine. Noi come protezione civile probabilmente daremo una mano per quanto riguarda invece la distribuzione di derrate, di generi alimentari o comunque di altri bisogni. Sì. E quindi mentre le altre prefetture stanno un po', diciamo così, gestendo con i comuni, le conferenze dei sindaci, con i direttori delle aziende sanitarie, quella che è l'applicazione dell'ordinanza. Allora c'erano delle perplessità o comunque delle cose che non erano chiare, e quindi con questa nota esplicativa credo che abbiamo divampato tutti i dubbi. C'era il discorso legato alle manifestazioni, eventi pubblici e privati, ludici, ricreativi, religiosi e quant'altro, quindi abbiamo specificato che si tratta di tutte le manifestazioni, sagre, lune park, manifestazioni fieristiche, spettacoli cinematografici, teatrali, insomma, quindi tutti sono inclusi, quindi sono sospesi tutti per una settimana. Fino al 1° marzo, lo ricordiamo ancora una volta. L'ordinanza vale fino al 1° marzo, questo perché? Perché ci permetterà in questa settimana di capire l'andamento dei contagi, l'andamento, la situazione, e poi monitorando bene, insomma, capire come modificare oppure ampliare, insomma, le misure che sono state adottate e valgono fino al 1° marzo. Senta, scusi Assessore, volevo solo capire una cosa, questa poi ulteriore specifica viene copiata anche questa al Friuli Venezia Giulia? Giusto per capire se è la stessa cosa, poi no. Presumo di sì, non ci siamo parlati con il Friuli Venezia Giulia, però è comunque molto simile a quella dell'Emilia Romagna. Sì. Giusto per dirle, ha detto una cosa molto forte anche Federica, che è tenere in quarantena gli immigrati che attualmente sono ospitati. Io devo dire la verità, Federica, in maniera, e quindi il Presidente del Friuli Venezia Giulia, in maniera molto lungimirante, perché oggi il Friuli non ha contagi, quindi poteva anche non applicare un'ordinanza restrittiva, insomma. Invece lei dice ha già applicato quello che fa il Veneto. Lui ha applicato un'ordinanza restrittiva uguale al Veneto, quindi ha detto io applico la stessa ordinanza del Veneto, perché essendo comune confinante è chiaro che non ci può essere un trattamento diverso, e io voglio già agire in maniera precauzionale e a tutela. Quindi credo che insomma questo sia un messaggio molto importante che lui ha voluto dare, non avendo nessun contagio. E poi là c'è da sempre il problema invece dei contagi, possibili contagi terrestri, cioè dei passaggi, perché noi avevamo chiuso i voli con la Cina, mentre lì non si è mai fatto. Questa è una questione che è stata posta in una delle videoconferenze con il Premier Conte. Il Premier Conte su questo ha detto è vero, dobbiamo confrontarci, e quindi ha rimandato a un incontro a Roma su questa questione che non coinvolge solo il Friuli. Allora, le volevo raccontare però questo, lei lo immaginerà, avevamo poco fa da Rovolon in collegamento Chiara Gaiani insieme a una titolare di un ristorante, tra l'altro molti ci hanno scritto, no? Abbiamo 350 coperti, abbiamo una serata con 120-130 persone, che dobbiamo fare? Continuano. Esatto, i ristoranti continuano. Non c'è nessuna limitazione, lo ripetiamo se necessario, però per gli esercizi pubblici e commerciali. Poi è chiaro, se l'avventore preoccupato preferisce rimanere a casa e quindi disdice la prenotazione, questo è un'altra cosa che probabilmente sta capitando. Esattamente. Allora lei dice poi l'ulteriore specifiche sono escluse da tale sospensione anche tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense e i mercatini settimanali, quelli rionali. Perché c'era il discorso dei mercati, anche qui c'è stata fatta un po' di confusione, mercati sì, mercati no, abbiamo chiarito che i mercati non rientrano nell'esclusione. Allora, voglio salutare e ringraziare davvero l'assessore perché è stata con noi molto tempo e ci ha aiutato, se ha qualche altra notizia.
invece di andare a riferirla ad Controlliamo, altri, esatto, alla sala operativa, ma guardi che c'è Arboitera davanti, quindi se lei torna a Marghera adesso Lo trovo sicuramente. comunque lo trova. No, Però invece... ci ha detto una cosa importantissima, che è quella che la capacità, diciamo, fino a questo momento è di eseguire 90 test in 3 ore, quindi avere i risultati, ma che soprattutto avete ampliato i luoghi in cui questi test si possono fare, mentre prima il riferimento era Padova come unico hub, ora diventano tutti, quindi Padova, Verona, Treviso, Venezia, che sono, oltre a Schiavolino. sono attrezzati per poterlo fare. Esatto, avete fatto ordini ulteriori, che diceva che voleva No, aggiungere io Sassone. invece con l'occasione voglio ringraziarvi, perché credo che in una situazione come questa sia importante l'informazione e la comunicazione. Io ho sentito, ho letto tanti di quei fake news e continuano, cioè mi chiamano per dirmi è vero, il paziente zero è stato trovato, e ogni 2 ore mi cambia il paziente zero. Sul paziente zero non abbiamo ancora nessuna notizia vera o informazione reale. Però questo crea sicuramente dei problemi, allarmismi inutili. Invece io credo che la giusta e corretta comunicazione e informazione faccia bene, quindi di questo vi ringrazio, perché so che state facendo uno sforzo enorme. Grazie Assessore, e allo stesso modo anche noi abbiamo chiesto a lei di poter verificare direttamente alcune cose in questi giorni, ci ha aiutato. Se ha bisogno di far passare ulteriori messaggi, insomma, ovviamente siamo qui proprio a svolgere questo servizio. Grazie davvero Manuela Lanzarini, Assessore alla sanità della Regione del Veneto, buon lavoro in queste ore. Andiamo subito da Cristian, eccolo là. Cristian, allora facciamo un sunto, tu hai ascoltato appunto anche l'assessore Lanzarin, immagino, poco fa ha intervistato diffusamente il governatore Luca Zaia, cosa ti va di sottolineare di tutto quello che hai sentito? Ma allora, che i cluster sono circoscritti, questo il governatore Zaia lo ha ripetuto più volte, quindi allo stato attuale ci sono 33 casi, il 33esimo ce l'ha confermato appunto ai nostri microfoni poco più di mezz'ora fa. Un 33esimo caso che si trova nella zona per l'appunto di Vo Euganeo. Per il momento non sappiamo altro. Il governatore Zaia, che tra l'altro è uscito 10 minuti fa all'incirca, quando l'abbiamo intervistato appunto poco più di mezz'ora fa, la riunione stava volgendo al termine, gli ultimi dettagli, e appunto per oggi perlomeno qui all'unità di crisi di Marghera la maratona, diciamo, è finita. Domani ci saranno ovviamente delle nuove puntate su vari fronti, perché domani si apre la partita anche con le categorie economiche a partire dalle 11, con un tavolo convocato per l'appunto per parlare del contagio da parte del coronavirus dell'economia veneta. È bastato farsi un giro, basta farsi un giro a Venezia centro, oggi lo abbiamo fatto più volte in altre zone anche del Veneto, per rendersi conto che non sono giorni normali. Il calo c'è stato, ce l'hanno confermato diversi operatori, diversi negozianti, diversi commercianti, sia negozi di vicinato sia i commercianti che siamo abituati a vedere a Venezia. Un calo che la Confcommercio questa mattina in una conferenza stampa qui a Mestre in Viale Ancona 9 ha detto è del 50%. Sì, è pesantissimo. Cristian, ti interrompo perché vorrei, siccome abbiamo moltissimi contributi, vorrei far risentire la tua intervista al governatore Luca Zaia, ma prima di tutto questo una domanda importantissima. Che hai fatto di Fois? Dove è finito? Non l'abbiamo più visto. Non posso dirtelo. No, in realtà è qui con me, ci stiamo un attimo alternando in questo momento, sta bene. ci stiamo confrontando su alcuni temi. Sta bene. Sta benissimo, assolutamente, è vivo vegeto e vi saluta. Va bene, senti, torniamo a collegarci con te tra poco, scherzi a parte, per vedere, perché vorrei prima riascoltassimo questa tua intervista molto dettagliata con il governatore Luca Zaia, che annuncia appunto ai nostri microfoni come il bilancio salga da 32 a 33 di contagi nella nostra regione. Riascoltiamolo. Noi raccolgo solo gridi d'allarme.
Vabbè, il grido d'allarme lo capisco che Venezia ad esempio sia stata bastonata con l'acqua alta prima e adesso col coronavirus. Ne abbiamo parlato stamattina col Presidente del Consiglio in videoconferenza, c'era anche il Ministro Di Maio e il Ministro Speranza, ci vuole un intervento straordinario del Governo su risorse per le nostre imprese, benefici fiscali e quello che è, e dall'altro ovviamente poi io spero anche una grossa campagna, massiccia campagna di promozione della nostra industria turistica, che è la più grande industria che ci sia, 18 miliardi di euro di fatturato in Veneto. Prosegue la caccia al paziente zero. Sì. Ci sono state diverse fake news in queste ultime ore, secondo lei? Ma intanto noi facciamo analisi di laboratorio per vedere se ci sono gli anticorpi e quindi trovare la positività oppure no. Tutto il resto sono chiacchiere. Al momento non c'è paziente zero, non sappiamo da chi si sono infettati questi cittadini. Detto questo, io spero che a livello nazionale si faccia una legge severissima per quei delinquenti che vanno o a suonare agli anziani per le case chiedendo di fare sopralluoghi, invece sono dei ladri, oppure quelli che, peggio ancora, diffondono allarmismo, panico nella rete con delle fake news, con le notizie false, artatamente false, per avere altri obiettivi. Israele sta sconsigliando i viaggi in Italia, la Croazia sospende le visite scolastiche, la Romania mette in quarantena chi arriva dall'Italia, soprattutto dal Lombardo Veneto. Ieri sera il treno bloccato al Brennero. Questi sono brutti segnali a livello internazionale, anche da un punto di vista diplomatico. Come si può intervenire? Ma qui dovrebbe essere il governo a dialogare, spero lo faccia, perché noi non abbiamo la politica estera. Però c'è un dato concreto, che siano stranieri, che siano altre regioni italiane, dal punto di vista scientifico fa sorridere. Fa sorridere bloccare un treno per 2 pazienti e non pensare che comunque ormai lo scambio di persone e di merci è uno scambio pressoché quotidiano con tutto il mondo. Dall'altro, se tutti sono così preoccupati, mi chiedo come mai non hanno mai assunto un decreto nel caso degli Stati o un'ordinanza nel caso delle regioni, che sono ancora lì senza nessun provvedimento e quindi si preoccupano di fermare, che so, il pullman o l'auto con i 4 veneti a Ischia e poi magari la loro regione non ha nessun provvedimento di tutela della salute dei cittadini sul fronte anche di una minima ordinanza, che è quella di dire chiudiamo le scuole piuttosto che evitiamo le grandi aggregazioni, evitiamo il contagio diffuso o altre cose del genere. Se sei veramente preoccupato, il minimo è applicare un'ordinanza. Il personale sanitario al momento dello Schiavonia, che ha curato per 10 giorni, poi uno dei due pazienti, uno dei due fra l'altro è deceduto, tutto il personale è negativo, non ha positività. Allora, così Luca Zaia, non so se Cristian Arboit è ancora in collegamento con noi, poi vediamo una parte di Piazza San Marco oggi con Filippo Fois che ci mostrava come, per esempio, a differenza della Basilica del Santo a Padova, sia proprio chiuso Piazza San Marco. Cristian, volevo sottolineare con te un dato importante che ci ha riferito Manuela Lanzarin, assessore della Sanità, pochi istanti fa, cioè come rispetto a prima c'erano i test solo a Padova, quindi arrivavano, o meglio i risultati del test arrivavano a Padova e venivano analizzati circa nell'arco di 3 ore, ora tutti gli hub del Veneto, quindi gli ospedali di Padova, Verona, Treviso, Venezia più Schiavonia sono in grado di dare l'esito del tampone che viene effettuato ovunque sia nel Veneto. Quindi questa è una novità importante, viene ampliata e potenziato questo aspetto. Altro che volevi sottolineare dell'incontro con Zaia? Ma allora c'è tutta la questione internazionale, perché appunto come abbiamo chiesto prima a Zaia, ci sono dei paesi che ci stanno di fatto isolando. C'è Israele che è uscito con una nota ufficiale e sconsiglia i viaggi in Italia, c'è la Croazia, c'è la Romania, ci sono i paesi dell'est. Il ministro degli interni austriaco ha parlato di una situazione grave per quanto concerne il nord Italia e quindi c'è un fermento internazionale che di certo non aiuta l'economia, da qui per l'appunto la riunione che ci sarà domani mattina alle 11 con tutte le categorie economiche e appunto con il Presidente Zaia. Ti aggiorno anche su un altro fatto, mentre tu riproponevi l'intervista a Zaia, è passato l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin per una riunione veloce, appunto operativa con
con gli uomini della protezione civile, perché in ballo per l'appunto c'è questa ulteriore ordinanza esplicativa che va per l'appunto a dare dettagli, a circoscrivere l'ordinanza numero 1 emessa nella serata di ieri. Ecco, quindi Bottacin è ritornato qui in sede per una riunione che ci ha detto sarà comunque molto veloce, molto operativa. Va bene Cristian, grazie davvero, torniamo da te. Paola Barbato e Filippo Fois a questo punto. Tra poco quelle immagini che invece state vedendo fanno riferimento, e citiamo Asca News che le ha girate, a una delle code a Vo Euganeo per effettuare appunto i tamponi nella giornata di oggi. L'ANSA che abbiamo letto, però meglio la segnalazione che ci è arrivata da un nostro telespettatore poco fa, proprio mentre avevamo l'assessore Lanzarin, 250 tamponi oggi invece dei 1000 previsti. Sapete che l'intera popolazione, quindi più di 3.000 persone, l'avevamo detto sin dalle prime ore, sarà sottoposta a tampone, quindi magari c'è qualche rallentamento ovviamente, e questo lo diciamo, abbiate pazienza. Guardate, queste signore si coprono anche con la sciarpa non avendo la mascherina, ne sono state ordinate mi pare 215.000 per le prossime ore anche dalle ULS del Veneto, alla Sanità del Veneto, per fornirle ai dipendenti. Questo lo ha confermato anche l'assessore. Ringrazio anche Sabri che ci segnala queste cose. Questa è la dichiarazione del Presidente Federica, come vi dicevamo, al Messaggero Veneto per Mattia Pertoldi, e che dice quarantena per gli immigrati regolari, insomma quello che abbiamo sentito. Torniamo, facciamo un passo indietro, rivediamo Filippo Fois oggi in piazza San Marco, quando ci fa vedere come sia veramente chiusa, a differenza della Basilica del Santo, dove invece, a Padova, dove invece si può entrare per visitarla, magari per una preghiera. Non ci sono le celebrazioni, non ci sono nelle chiese venete le sante messe, non ci sono neanche i matrimoni, non si celebrano, tantomeno i funerali, lo sapete bene, abbiamo anche raccontato nella giornata di oggi, se non una funzione ristretta. E vediamo appunto Piazza San Marco con Filippo Fois e Paola Barbato. Esattamente, allora facciamo vedere un po' com'è la situazione. Vabbè, alle mie spalle vedete che c'è la Basilica di San Marco rigorosamente chiusa, alla sua destra si intravede la porta dei Dogi, quindi l'ingresso di Palazzo Ducale, anche questo è sbarrato, con l'avviso si riapre dopo il 1° marzo. Ma è proprio chiusa, il campanile di San Marco a destra è chiuso. Io adesso sono stato al campanile ed è chiuso, lì c'è un cartello con scritto che si riapre dopo il 1° Ma perché per esempio marzo. questa è una differenza con la Basilica del Santo a Padova, dove il portone principale è chiuso, cioè gli altri 2 laterali però restano, non ci sono celebrazioni, si fanno in tono ma minore quella era una eventualmente. porta di... Quella laterale non è aperta. Guarda, se vuoi adesso... Io mi avvicinerei perché... Andiamo a controllare, io ho visto... Sì, volevo dirvi un altro paio di cose, che il campanile è chiuso perché sono andato a controllare adesso e c'è il cartello con scritto che per motivi di pubblica sicurezza rimarrà chiuso fino al 2 di marzo. Per esempio da qui, se Paola si gira, si vede il palco che era stato montato per Carnevale, lo stanno smontando, c'è proprio aria di grande smobilitazione. Le finestre che si vedono dietro al palco sono quelle del Museo Correre, la cosiddetta ala napoleonica, un altro ampio, veramente grande museo di Venezia, ma da qua vediamo che le finestre sono tutte chiuse, generalmente sono aperte. Lì tra l'altro ci sono anche dei bar, dei locali pubblici per i visitatori del museo, ma come vedete è tutto sbarrato. Noi adesso allora ci avviamo verso la piazzetta dei Leoncini per controllare se, come presumibilmente sarà, se è chiuso anche l'altro ingresso della Basilica, però diciamo che tutto fa pensare questo. Tra l'altro vedete che la piazza è semisguarnita, tenete presente che una parte è occupata dal palcoscenico, una parte della piazza quindi è transennata, per cui per forza di cose la gente deve stare qui, ma se possiamo far vedere nuovamente cosa succede alle nostre spalle, sono veramente pochissime persone e nessuna maschera. Bene, proseguiamo allora verso la piazzetta dei Leoncini. Vediamo anche diverse mascherine, non quelle di Carnevale, ma quelle per ripararsi. Quelle sì, se ne vedono tante.
Vediamo anche che c'è qualche irriducibile di fronte alla Filippo, riusciamo a parlare con qualcuno? Con la maschera. Quindi diciamo... proviamo a parlare col mascherato. Esatto, col mascherinato. Buongiorno. Buongiorno, di dov'è? Io sono francese. Ah, ma lei lo sa che il carnevale è stato sospeso? Lo sapeva? Je ne comprends pas. Purtroppo non parlo francese neanch'io, comunque grazie, lo stesso, grazie. Neanche provarci in inglese, loro non gradiscono. Mi pare di capire. Però non mi sembrava... Sì, strapuzzato gli occhi. Purtroppo io ho solo l'inglese, dovevo studiare anche francese ma non ho finito. Allora, siamo quasi arrivati, vediamo altre maschere in posa alla piazzetta dei Leoncini. Qua si trova un altro ingresso. Prima il nostro Filippo Fois, se non l'hai visto, ha trovato, sto raccontando a Ferdinando che prima hai trovato la sarta che ha creato i costumi, ha trovato già un gruppetto di persone. Sì, Però ecco... Erano 7 amiche di Verona che hanno detto: beh, abbiamo lavorato così tanto per farci i costumi che a questo siamo punto andati lo stesso, a Venezia ce la facciamo lo stesso, anche perché sì, poi diciamo sono sospese le manifestazioni, ma ovviamente possiamo avvicinare queste persone con la mascherina, Filippo? Hanno scelto di girare quindi a Venezia con la mascherina. Aspetta che proviamo a chiedere buongiorno, di dove sono siete? francesi. We actually don't speak Italian. We are not Italian. Where are you from? England? Yes, you can. Why are you wearing this mask? To protect ourselves from the virus, just in case. Afraid? Are you afraid? Sono spaventate? Yes, we are. Sì, We are, yes. la indossano per proteggersi, dicono. Vengono dall'Inghilterra. We were here from last week, so we were already Dalla scorsa settimana. Perfetto, grazie. Sono qui. Thank you. Ci sono talmente poche maschere che quando ne trovano una si forma un capannello di fotografi che non si vede neanche per il Presidente degli Stati Uniti tra un po'. Ok, siamo arrivati, io intanto sto precedendo Paola Barbato per controllare la porta, e questa è chiusa. Qui tra l'altro non ci sono avvisi. C'è un cartello, no, non c'è nessun cartello, no, giusto? C'è, l'hanno messo. Lo possiamo vedere, Filippo? Sì, vediamo il cartello, che è quello che abbiamo visto dappertutto. Dal 24 febbraio al 1 marzo 2020 per motivi di pubblica sicurezza la Basilica di San Marco e il campanile rimarranno chiusi al pubblico. Sì. E sì, chiaramente qua l'hanno fatto per la Basilica e il campanile, noi possiamo anche farci un giro verso il Palazzo Ducale per vedere lì i vari ingressi, però insomma abbiamo visto che probabilmente troveremo più o meno la stessa indicazione. Tra l'altro devo dire, chi non ha avuto un inglese che non ha paura del coronavirus è Emma Thompson, è l'attrice, perché l'abbiamo incrociata poco fa e stava girando col marito, sapete che ha preso la cittadinanza è diventata cittadina veneziana, certo. Scorsa. Beh, scusa, mica parla in francese, non avevi scuse, potevi intervistarla. Non mi ha dato l'impressione che gradisse molto. Sì, no, abbiamo già dei precedenti con gli attori. Poi stava parlando al telefono, io credo di non violare la privacy di nessuno se dico la frase che ho sentito, ha detto: ci vediamo dopo per uno spritz, per cui è proprio veneziana. È una notizia, al 100%. Allora, due cose molto rapide. La prima, vabbè, facciamo un po' di ironia se avete voglia, ma pochissima. Qui la foto di Italo Svevo in piazza Ortis a Trieste, qualcuno ha messo una mascherina, vedete, qui invece il cenacolo di Da Vinci si è svuotato perché evidentemente sono preoccupati, foto che circolano sul web, ma torniamo seri e ascoltiamo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. L'audio c'è? Sì, anche oggi non ci siamo fatti mancare una bella giornata di passione. Voglio ringraziare tutti i responsabili delle aziende partecipate del Comune, sia le aziende di trasporti, quelle delle pulizie, i rifiuti, e poi perché dimenticare o non ricordare i musei, il stesso Casinò e tutte le varie attività culturali che abbiamo interrotto a seguito dell'ordinanza
appunto ministeriale, congiunta ministeriale e regionale di ieri. Io sono in contatto col Presidente Zaia, adesso arriveranno dei chiarimenti ufficiali per cui abbiamo scelto di non fare ulteriori ordinanze che potevano creare confusione, abbiamo scelto di parlare direttamente con le persone e le associazioni interessate, così lo dico per i cittadini, posso anticipare che i mercati settimanali e giornalieri fissi o ambulanti saranno mantenuti aperti in città perché non danno nessun tipo di preoccupazione di carattere sanitario. Voglio ringraziare tutte le persone che si stanno adoperando negli uffici del Comune, ma anche tutte le aziende private, con grande collaborazione, con grande, devo dire, capacità di tenere appunto la testa fredda rispetto insomma, a una grande problematica mondiale, ma che tutto sommato può essere gestita appunto con un cervello sufficientemente tranquillo e sereno. Noi vogliamo che la città continui a vivere, a lavorare, ovviamente mettendo la salute davanti a tutto. Domani abbiamo organizzato una giunta dove parleremo anche specificatamente e prenderemo atto tutta una serie di attività in maniera tale da poter continuare a informare la popolazione e che invito sempre a seguire i siti ufficiali e non altre informazioni che possono essere fake e quant'altro. Grazie anche a tutte le associazioni sportive e culturali per aver accolto l'invito alla sobrietà e alla diciamo, compostezza anche nei comportamenti e nelle dichiarazioni. Evidentemente questo aiuta molto a dare una sensazione comunque di gestione di una crisi che è complessa ma che può farci vedere rafforzati se sappiamo essere degni di questo momento anche di difficoltà. Ne abbiamo passati tanti, passeremo questo, ne passeremo altri, e così si fanno le grandi città. Allora mi dicono così il sindaco Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, è arrivato Luca Zaia, fatelo pure accomodare, allora se mi dite così allora facciamo accomodare il governatore del Veneto Luca Zaia. Noi abbiamo la pubblicità, 1 minuto e ricominciamo, avremo in studio il governatore Luca Zaia. Ribadiamo che non ci sono medici o virologi che passano per le case a controllare se ci sono banconote contaminate, che questa è una cosa terribile, ma gli sciacalli sono in azione. C'è un'altra ancora, e questa viene dalla Croce Rossa Nazionale, che dice: diversi comitati locali ci segnalano una truffa telefonica su finti volontari della Croce Rossa che propongono test domiciliari sul coronavirus. Quindi un altro sistema. Voglio dire a tutti i cittadini. Questo magari è più. Cioè finti Croce Rossa che ti dicono veniamo che magari una persona magari ancora più elaborata. È ancora più elaborata e sensibile, perché una paura dice sì, certo, venite a fare il test ed è ancora più terribile. Ribadiamo tutti i cittadini, se per caso, intanto noi non andiamo a domicilio, c'è sempre, come dire, una telefonata, adesso abbiamo... Cioè il cittadino a chiamarvi, questo intende dire? Chiama il cittadino oppure nel momento in cui il cittadino viene messo a domicilio per evidentemente passare il periodo di quarantena di 14 giorni, siamo noi che chiamiamo giornalmente il cittadino, ma non andiamo dal cittadino. Se decidiamo di andare al cittadino, allora perché ci sono problemi, o è il 118, quindi è ben conosciuto, le tute, il mezzo, ecco, voglio dire, l'ambulanza, eccetera. Oppure comunque sono degli operatori dell'ULSS che vanno a verificare con tanto di cartellino, ULSS numero 2 con la foto, eccetera. Per cui assolutamente, che ovviamente si fanno precedere una telefonata e dicono andiamo a domicilio. Quindi voglio dire, assolutamente non fidatevi di nessun altro, perché qualsiasi altro che evidentemente vi dice vengo a domicilio per fare tamponi, per fare cose, è un falso e sono persone che cercano solo ovviamente di avere un lucro per loro. Allora torniamo in diretta, questo era importantissimo l'appello di poco fa del direttore dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi, che ha presa l'ennesimo tentativo di truffa o fake news, ovviamente spiega qual è la procedura, quindi state molto attenti davvero a quello che viene fatto da chi ne approfitta in questo momento. C'è un tweet del Presidente Zaia, un grazie immenso ai medici, infermieri, tecnici, operatori di tutti i nostri ospedali. Tutti i veneti vi sono grati per il grandissimo lavoro che state facendo in questi giorni di emergenza coronavirus, siete straordinari, i nostri angeli in camice.
Così li ha definiti il governatore Luca Zaia, i nostri angeli in camice. Un grazie immenso ai medici. Ha postato alcune foto, tra poco poi vi faremo vedere anche questo tweet del governatore. Vi riepilogo, sapete, sul fronte nazionale 6 vittime, scusate, oltre 200 contagiati. Vediamo adesso se c'è qualche... Ah sì, la notizia della pulizia per bus e vaporetti, polizia straordinaria di pullman e vaporetti della rete del trasporto pubblico, protocollo per la sanificazione giornaliera dei mezzi, chiusura al pubblico di musei, teatri, cinema e biblioteche, gli interventi decisi dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ma a cascata dopo la decisione dell'ordinanza. Il Casinò di Venezia resterà chiuso sino a domenica prossima, mentre sono confermati i mercati sia giornalieri che settimanali, fissi e ambulanti. Sì, confermo Francesca Bozza, che tra l'altro non abbiamo ricordato, coordina da questa mattina la diretta straordinaria, e ringraziamo, così come Antonio Esposito, prima c'era in regia Fabrizio Bazzoni, e ringraziamo anche Andrea Basso, Paolo Bottero sul fronte del coordinamento tecnico. Siamo in tantissimi, quindi dobbiamo ringraziarli, ed è giusto, i nostri angeli delle straordinarie. Sono state segnalate esigenze di ulteriori approvvigionamenti di tamponi, ma non mi pare che ci siano puntuali difficoltà, dice Angelo Borrelli. Sapete, vi abbiamo raccontato come il Veneto stia procedendo a un acquisto straordinario, tra questi ci sono anche 100.000 test e tamponi, 215.000, vado a memoria, mascherine, quindi questo è importante. Vediamo che cos'altro. Stoppa il carcere, i colloqui in carcere a Bologna, ma questo va bene. Non sospesi mercati e matrimoni. In Veneto, questo è un dato importante. Chiara, allora proviamo a collegarci con Chiara, ma poteva dirlo alla nostra ristoratrice di poco fa, ma allora adesso cerchiamo di leggerlo nell'ordinanza. Impianti sportivi restano aperti, pubbliche private, in generale strutture quando le attività non prevedano concentrazioni di persone. Io qui non vedo che i matrimoni restino fuori. Non si intendono sospese. Ecco, Chiara, la specifica poi è arrivata dopo su quella che è l'ordinanza firmata ieri dal ministro Speranza e dal governatore Luca Zaia. Ti devo dire, e se hai la possibilità di comunicarlo alla signora che gestisce il ristorante con centinaia e centinaia di posti. Cercheremo di farlo sapere. Allora, non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiosi, a condizione di permettere le partecipazioni ai soli familiari. Cioè, cosa vuol dire? Che la ragazza, la sposa disperata perché aveva scelto la data del 29 febbraio, data particolare, eccetera, eccetera, può sposarsi, a differenza di quanto infatti avevamo capito ieri, perché non si celebrano le messe, ma anche i funerali, era già stato detto ieri, sì, in forma ristretta. Stessa cosa per i matrimoni, quindi sì, ma in forma ristretta. Hai capito? Certo, allora noi cercheremo di ricontattare la ristoratrice che ci ha raccontato questo attraverso il sindaco di Rovolon e glielo comunicheremo. Mi pare che sia una bella notizia. Certo, immagino che comunque ci sia tristezza da parte di una sposa che immaginava il suo giorno più bello un po' diverso da questo. Va bene, dai, paga di meno. Adesso scherzo, ovviamente la riduco sempre. Dove siete ora? Certo. Allora, noi siamo tornati da dove quasi eravamo partiti, cioè il posto di blocco numero 1, siamo quindi ai confini tra il comune di Rovolon, Carbonara di Rovolon per la precisione, e al di là delle mie spalle Zovon di Vo, dove da pochi minuti è stato effettuato il cambio di turno, quindi i militari che per tutto il giorno hanno sorvegliato questo accesso se ne sono andati e hanno avuto il cambio di un nuovo gruppo di persone che continueranno
sorvegliare questo accesso per tutta la notte. Come è andata questa giornata? Ve lo abbiamo raccontato varie volte. Intanto vi racconto che proprio negli ultimi minuti c'è stato un andirivieni di persone, perché questa è una provinciale di passaggio, quindi parecchie auto si sono girate, hanno posizionato dei triangoli militari per rendere più visibile questo accesso, perché la zona è davvero molto buia, e quindi le auto hanno semplicemente preso atto del fatto che di qui non si passava e hanno fatto retromarcia e sono tornate indietro. È stata una giornata piuttosto tranquilla comunque, nel senso che hanno raccontato i militari che attraverso una moral suasion che è andata avanti un po' per tutto il giorno, hanno spiegato alle persone che non si poteva uscire da questo varco e non si poteva ovviamente neanche entrare a Rovolon, e così è andata avanti per tutta la giornata e andrà avanti anche nei prossimi giorni, anche se ci raccontavano la preoccupazione del fatto che più passeranno i giorni, più ovviamente sarà anche difficile fare rispettare questa ordinanza di blocco, perché all'inizio si va avanti, poi ovviamente subentra la stanchezza e anche la preoccupazione. Questo è il blocco numero 1, il blocco appunto da cui quasi eravamo partiti col collega Cristian Roque Allende, che mi ha accompagnato in questo giro per strade bellissime, perché questa zona del Padovano è davvero molto bella, questa zona dei colli. Il blocco numero 1 è quello da cui solo i mezzi autorizzati dalla prefettura, serve la firma e l'autorizzazione del prefetto di Padova, Renato Franceschelli, potranno accedere in quella che chiamiamo l'area rossa, quindi entrare all'interno del territorio comunale di Voeuganeo per portare beni e generi di prima necessità agli abitanti di Voeuganeo, o anche, se dovessero entrare in caso di bisogno, mezzi di soccorso. Quindi questo è proprio il varco, un territorio che comunque vive, e lo abbiamo raccontato più volte, tu stesso Ferdinando raccontavi il problema della ristoratrice, vive la preoccupazione di queste ore, una preoccupazione che abbiamo avuto modo di toccare con mano, quella del sindaco anche del comune vicino, quello di Rovolon. Le attività di Voeuganeo sono chiuse, ma le attività di tutti i comuni di questa zona ne stanno risentendo. Una zona che vi abbiamo raccontato è una zona ricettiva, dove ci sono molti locali, molti ristoranti, molti agriturismi, anche attività ricettiva. Abbiamo anche raccontato che ci sono state disdette da parte di persone qui per lavoro, ma anche di turisti. Abbiamo sentito una compagnia di russi, alcuni francesi. Quindi sarà da costruire che cosa succederà, come saranno presenti anche gli amministratori, l'amministrazione regionale, lo Stato, proprio accanto a questi cittadini di questo territorio che stanno vivendo un momento difficile, anche perché ovviamente la condividiamo con tutti, l'incognita più grande è ovviamente la durata, quanto si andrà avanti. Grazie, grazie davvero. Io chiuderei qui anche il vostro lavoro preziosissimo in questa giornata. Ti pregherei solo di richiamare davvero quella signora per il ristorante. È chiaro che non avrà più di 100 invitati, ma almeno forse il matrimonio, la ragazza saprà da questa sera che può celebrarlo, ma non portare tante persone al ristorante. Grazie a Chiara Gaiani, Cristian Roque Allende, saluto e ringrazio il governatore del Veneto Luca Zaia. Grazie Presidente. Grazie davvero a tutti per essere con noi e per aiutarci a dare. È stato più difficile, devo dirlo, di Vaia. Molto più difficile. Riuscire ad avere, anche con una certa frequenza, notizie verificate e dall'unico canale, perché voi stessi dovevate, immagino, avere un'accuratezza nel diffonderle all'ennesima potenza più certa, no? più sicura, perché il rischio psicosi c'è stato, eppure in questi giorni siamo stati sempre in diretta moltissimo proprio per evitare le fake news, ce ne sono anche oggi, insomma, gli sciacallaggi. Come va? Va che in questo momento abbiamo 33 contagiati. Diciamo che si va da chi è in terapia intensiva alle persone più anziane. Abbiamo un cittadino del 1941 ricoverato oggi, ad altri cittadini che sono addirittura asintomatici, cioè senza sintomi, senza febbre, e fanno sostanzialmente un isolamento fiduciario, come definito scientificamente, che significa stanno a casa e non vanno in giro per le strade. Io intanto voglio tranquillizzare i cittadini. I 33
casi di contagio, sono 33 casi che rispecchiano sempre i 3 focolai. Vo, dove ormai ne abbiamo 24, se non ricordo male. Sì, 25 direi con quel 33esimo che lei ha detto oggi. 25, poi abbiamo Venezia città storica con 4 e poi Mira, Dolo, i rimanenti. Quindi sono 3 focolai, non c'è in questo momento una diffusione in tutto il Veneto dei contagi, però vorrei anche tranquillizzare i cittadini sul fatto che siamo davanti sicuramente ad un virus problematico, è un coronavirus, i coronavirus sono quelli che danno l'influenza per capirci, una variante diciamo che non è molto letale nel senso che non è un virus che dà mortalità elevata, la dà nel range delle influenze più gravi, non so, l'anno scorso sono morti 5.000 persone di influenza, sono dati ovviamente da complicazioni respiratorie, del quadro clinico. È un virus che può fare danni anche importanti fino al decesso in caso di anziani con situazioni pregresse complicate alle vie respiratorie e a quadri clinici complicati. È un virus che da quel che si sa oggi sul fronte dei bimbi sembra essere meno invasivo. È un virus però che ha una caratteristica, è un virus ad alto contagio. Ciò vuol dire che una persona contagiata riesce a contagiarne 5 velocemente. Per questo si parla tanto di isolamento. Sai, io sono quello che ha proposto l'isolamento dei ragazzi che venivano dalle aree infette della Cina e mi hanno detto che ero razzista. Sì. Adesso tutti dicono perché non si fa l'isolamento. Allora guardate, io penso che tragedie e polemiche adesso non se ne debbano fare. Dobbiamo fidarci intanto delle indicazioni dei tecnici, del mondo scientifico, di chi segue queste cose. Sappiamo anche un'altra cosa, che il virus dà dei sintomi, quando li dà, sovrapponibili a quelli dell'influenza. Probabile che qualcuno abbia avuto l'influenza e invece era coronavirus. Basti pensare che nel caso di uno dei 2 cittadini ricoverati allo Schiavonia, i primi 2 casi di Vo, il cittadino è rimasto una decina di giorni in ospedale e dopo aver visto che tutte le cure non davano effetti, nonostante le linee guida non prevedano... Dicessero di no, perché non aveva avuto contatti con un cittadino cinese di rientro dalle zone colpite. Non era un colpite. Cittadino a rischio, si è fatto il test coronavirus, anche se vuole per eccesso di zelo, perché le hanno tentate tutte, poi il cittadino è morto e si sono accorti che era un coronavirus. Quindi questa è la situazione. Perché siamo in stato di massima allerta? Le ho volute io le tende fuori dagli ospedali, perché penso che noi dobbiamo prepararci anche al fatto che se abbiamo una mole di cittadini che ha sintomi febbrili, che ha il contagio, bisogna evitare che vadano all'interno del pronto soccorso dove magari potrebbero contagiare. Li riusciamo a curare, a valutare senza avere grossi problemi sul fronte dei contagi. Il tema qual è? Il tema è che dobbiamo evitare di mettere tutti i veneti a letto, sono 5 milioni di veneti, se dovessimo pensare alla misura migliore è quella dell'isolamento. Se noi avessimo la possibilità di isolare 5 milioni di veneti, dire a tutti state a casa 14 giorni, 15 giorni che è il periodo di incubazione, avremmo già, come si può dire, combattuto il virus. Questo non lo si può fare e allora perché? Abbiamo fatto un'ordinanza, io ho firmato un'ordinanza ieri, che cerca di evitare ai veneti i luoghi affollati, perché il virus come si trasmette? Perché qua tutti parlano, però ho l'impressione che molti non conoscano il proverbio veneto, no? Prima di parlare tasi, ovvero la possibilità di parlare scientificamente in maniera opportuna ai cittadini. Il virus si trasmette, perché diciamo bisogna lavarsi spesso le mani? Non perché dar la mano si prende il virus, ma per un altro, a meno che uno non abbia un taglio e perde sangue e chi dà l'altra mano ha un taglio in modo tale che ci sia scambio. Ma perché? Perché le mani spesso dopo averle strette in giro le mettiamo in bocca, ci tocchiamo gli occhi eccetera e sono 2 punti di ingresso, no? la cavità boccale e la congiuntiva degli occhi. Questo è il motivo. Io ho dato anche come indicazione di non stringere più la mano, il che non vuol dire un atto di scortesia, ma meno contatti fisici che abbiamo con gli estranei, con persone comunque in generale, ci evita più esposizione al contagio. Perché abbiamo scritto nell'ordinanza? Lo dico perché io capisco il disagio di molti cittadini e capisco anche il disagio dei sindaci che hanno tutto il mio sostegno, però dobbiamo anche capire che l'ordinanza la si fa non per divertirsi, perché un presidente di regione preferirebbe non firmare un'ordinanza che chiude tutte le scuole, che chiude
le manifestazioni, che blocca il carnevale, che chiude le chiese, insomma facciamo un sacco di attività. Qual è il tema? Che ad esempio se tu vai in un posto affollato, metti magari il famoso scantinato per fare una festina di carnevale, lì si crea un aerosol di vapore acqueo che noi non vediamo a occhio nudo, certo. ma che è quello che veicola magari goccioline di saliva che magari il personaggio, la persona infetta può distribuire. Poi il virus può dar malattia, la può dare lieve come un'influenza, in alcuni casi la dà grave e in molti casi anche dà una malattia che è asintomatica, cioè diventi positivo e basta, finisce lì, il tuo corpo produce gli anticorpi. Quali scrivono Presidente, grazie di cuore a voi ad Antena 3 prima, e poi scrive anche grazie governatore Luca Zaia, non Prego. scrive Elena, no, ironizzo, ma il tema che sollevano moltissimi nostri telespettatori da ieri tra l'altro, e poi ora è arrivata alcune precisazioni rispetto all'intervento che lei ha firmato con il Ministro Speranza e lo approfondiamo insieme. I ristoranti, quindi i ristoranti restano aperti, questo l'avete detto tutti, però l'effetto, lo stiamo vedendo, è che in realtà molti disdicano comunque. Quindi, ma guardi, dobbiamo capirci a Varino, perché o ci capiamo o non ci capiamo. Allora, a me sono pieni gli stadi di premi Nobel e di gente che sa fare il 13 al Totocalcio il lunedì mattina, però la responsabilità ce l'ho io, no? Lei ha preso decisioni molto forti anche in queste ore. Finché ce l'ho io, se io pensassi al consenso, magari avrei fatto tutt'altre robe. Allora, sappiamo che dobbiamo evitare che i veneti si ammalino. Il mio primo obiettivo qual è? La salute dei veneti, punto. Su qua non si discute. Piaccia o non piaccia, finché ci sono io, si fa così. Perché io non voglio mettere a repentaglio la salute dei veneti. I veneti sanno come ragiono, si fidano, li ringrazio perché fanno attività di squadra. Dopodiché, guardate, vogliamo discutere l'ordinanza, ma discutiamo, le dico io per primo cosa può andare bene, cosa va. Cioè, non è che l'ordinanza, guardate, l'ordinanza perfetta, sa quale sarebbe a Varino? Coprifuoco. Allora, tu dici alle 8 di sera tutti a casa, nessuno in giro, o meglio, tutto il giorno tutti a casa, ma... E non, non si poteva fare, non è certo il caso ancora. Senta, se facciamo parlare tutti avrebbero dire sì, ma il ristorante, ma allora se è il ristorante, ma quante persone dovrà avere, ma allora, ma scusi, ma la chiesa è chiusa, ma se la mia chiesa vicino a casa è una chiesa piccola, c'è un piccolo capitello che ha una ventina di posti, allora la chiesa da 20 posti chiusa, ma il ristorante da 30 aperto, cioè... Lei capisce che non finiamo più. Cerchiamo di rispettare le regole di massima, che non sono la presunzione. Guardi che l'ordinanza non è la presunzione, ma dà delle regole. Dopodiché uno vuole mettersi al sicuro del tutto, evita di andare in tutti i posti. Adesso noi abbiamo fatto un'ordinanza, un'ulteriore circolare esplicativa. Sì, abbiamo capito che i matrimoni si possono celebrare, per esempio, a differenza di quello di ieri, no? Però in forma ristretta. Senta, intanto da una dimensione che i veneti sono gente per bene, no? Ha letto l'ordinanza, io oggi ho avuto una signora che mi ha detto, guardi, mia mamma è deceduta stanotte, io vorrei celebrare il funerale, mia mamma ci teneva, andava a tutti i funerali, però vedo che c'è un'ordinanza, dobbiamo chiedere di aspettare. Io ho detto, guardi signora, lei pone una questione giusta, cioè leggendo l'ordinanza in chiesa non si entra più. E penso invece che adesso abbiamo fatto una circolare, matrimoni e funerali, insomma con il giro di persone ristrette li si fanno, cioè non siamo in farmacia, cerchiamo semplicemente di dare delle regole. Sì. Ai sindaci chiedo assolutamente, come si può dire, l'aiuto di capire, cioè capisco che qualcuno dice ma io ci ho messo la faccia, ma io, cioè sì vabbè, ho capito tutto. Adesso abbiamo deciso in una circolare esplicativa di dire che le palestre e le piscine si possono aprire. Guardi, il medico che segue la Pellegrini, anche questo oggi ha chiesto, ma possiamo fare allenare i nuotatori? E ancora, le prime squadre possono comunque andare a allenarsi e qualcun altro, le piscine, ok. Se dopo, sa perché poi il contrario qual è? È che tu cerchi di fare una griglia cercando anche un equilibrio. Se poi fai tabula rasa, elimini tutto, allora sei un dittatore. Ad esempio i mercati rionali. Quello è stato sì, ma vogliamo, allora, i mercati rionali sono aperti, lo abbiamo scritto in circolare. Non c'è nessuna colpa da fare ai sindaci se hanno chiuso il mercato interpretando l'ordinanza di ieri. Stiamo facendo tutto in emergenza, però poi si fa un ragionamento, si dice bene, che è il ragionamento che ho fatto io, se chiudiamo i mercati rionali perché qualcuno lo intende così nell'ordinanza, significa che se uno deve andare a comprarsi un etto di prosciutto o un chilo di patate, dove le va a comprare?
A me il sembra supermercato e il centro commerciale. A me sembra più sano andare all'aria aperta in un mercato settimanale che andare in un centro commerciale con la calca che va tra gli scaffali. Le faccio una domanda però, quello che lei ha firmato insieme al Ministro Speranza, che oggi ha ulteriori precisazioni, non può essere superato da un intervento del sindaco di quel tipo però. Ma guardi, allora siamo tutti una squadra, dopodiché i sindaci, io di certo non sarò io ad andare lì a pignolare, se un sindaco ritiene che per un'economia del suo territorio, visto come è stato il sindaco, per me resta l'autorità di riferimento dei cittadini, dice il mercato preferisco non farlo perché la conformazione del mio mercato fa sì che arrivano un sacco di gente, fa sì che metto a repentaglio gli anziani o quant'altro, lo fa, nessuno va lì a far casino con il sindaco. Senta, noi diamo delle linee guida che sono assolutamente chiare e dopodiché ce ne sono alcune che si lasciano interpretare, cioè, se avessimo dovuto costruire un'ordinanza di quelle a presente, di quelle dove tu hai il libretto uso e manutenzioni, non ci mettevamo qualche ora, ci mettevamo giorni o settimane, soprattutto in questo paese dove tutti hanno qualcosa da dire. L'hanno fatto anche in questi giorni, no? Lei si è arrabbiato però non ha risposto. Ma guardi, ormai ho superato il muro del suono. Fase zen quasi. Sì, ma io sono veramente in quella fase, perché senta, qui stiamo discutendo... È possibile rinviare di qualche tempo le elezioni per l'emergenza coronavirus? È una delle cose che si diceva. Ma c'è anche chi si preoccupa di queste robe. No, vabbè, insomma, è una tra le... in questi giorni, tra le tante cose... Le elezioni comunque arriveranno a maggio, il picco... E noi dovremmo dovrebbe essere passato per chiudere questa partita con marzo-aprile se ne va fuori del tutto. Punto, non c'è altro da aggiungere. Ripartiamo dopo la pubblicità, Presidente, le chiedo qualche istante ancora. Ci rivediamo tra pochissimo con il governatore Luca Zaia, tra poco. Allora, Assessore, abbiamo fatto il punto poco fa sul numero dei contagiati che sono 32. Ieri si diceva sta rallentando, è un numero che invece fa progredire oppure è nell'ambito, resta nei numeri che ci si possono aspettare come andamento? Ma il numero, c'è stata questa piccola crescita, l'aspetto positivo è che nei due cluster che già conosciamo, quello di Vo e quello di Venezia, è altrettanto vero che in chimica e in biologia si trova quello che si cerca. Noi stiamo cercando, al di là delle linee guida ministeriali che prevedevano di cercare solo nel caso in cui ci fosse stato un contatto con la Cina, adesso stiamo andando a tappeto, partendo dai cluster dove sono stati individuati i primi casi, ovviamente espandendoci, e abbiamo già fatto, adesso non so il dato preciso, ma insomma avevamo già ieri superato 1500 tamponi e quindi ovviamente se lo cerco lo trovo. Teniamo presente che questa è una malattia che in molti casi non dà nessun tipo di sintomo. Ci sono molti asintomatici tra questi 32, no? Esattamente, la maggior parte per fortuna, ma è evidente che se la maggior parte dei casi per fortuna è asintomatica, è più difficile da individuare, no? Certo. Quindi può essere che in passato ci sia stato qualcuno che non è stato individuato e che ancora oggi ci sia qualcuno che non è stato individuato non solo in Veneto, Lombardia o nelle regioni quelle più attenzionate, ma anche in molte altre parti d'Italia. Domanda da profano totale, ma ce lo chiedono, la persona asintomatica, quindi che si trova ad essere in questa condizione, è asintomatica ma ha il coronavirus, potrebbe quindi poi sviluppare la malattia o potrebbe anche essere che resta, cioè che il virus poi non diventa conclamata la malattia? No, nella maggior parte dei casi per fortuna non si manifesta. Quindi ovviamente passato il periodo di incubazione. Ci sarà probabilmente qualcuno per la legge dei grandi numeri che avrà avuto il coronavirus senza saperlo. Assolutamente. E non se ne sarà mai accorto. Assolutamente. Quindi questo è un dato importante, Noi come Protezione Civile diamo tutto il supporto alla sanità, siamo un braccio operativo, anzi approfitto di voi se posso, certo, assolutamente, nella vostra diretta per tranquillizzare anche tutti quelli che stanno scrivendo e ci stanno chiedendo, perché in alcuni presidi ospedalieri ci hanno chiesto di montare delle tende della Protezione Civile fuori dai pronto soccorsi o vicino al pronto soccorso perché dobbiamo garantire dal punto di vista logistico un aumento degli accessi al pronto soccorso, quindi per operazioni di triage piuttosto che anche eventuali
tamponi, ci è stato chiesto di montare dei presidi, quindi delle tende della protezione civile, quindi nulla di preoccupante, è solo che aumentando gli accessi alcuni pronto soccorsi sono, prima che vadano in crisi, insomma, garantiamo questo presidio ulteriore, quindi lo dico per tranquillizzare la popolazione. Molti mi stanno scrivendo, stanno montando campi di tende fuori dagli ospedali, no, sono da 2 a 4 tende a seconda della dimensione dell'ospedale, ovviamente a Verona saranno 4, a Belluno saranno 2, a supporto appunto logistico per i pronto soccorsi che sono dimensionati per l'ordinarietà, e qui stiamo affrontando una situazione che è straordinaria. Ho visto che l'ha postato sulla sua pagina Facebook, questo è un altro fronte che è davvero incredibile, perché l'abbiamo visto durante i giorni della tempesta Vaia, ce lo siamo ritrovati purtroppo di fronte in questi giorni. Le fake news non sono mancate nemmeno questa volta. È davvero incredibile. No, non mancano, continuano a esserci, e io rimango esterrefatto. Faccio presente che l'autore della fake news che riguardava il presunto decesso ad Auronzo è già stato individuato. Ecco, questa è una notizia importante. Sì, è già stato individuato, ho parlato col sindaco questa mattina e faccio presente che è un reato. Certo. Perché si chiama reato di procurato allarme. Quindi è stato denunciato? È stato denunciato dalla ULS ancora ieri, dalla ULS numero 1 di Belluno, ed è stato individuato, quindi poi dopo sì, non si può piangere sul lato versato no, certo. e dire ma scherzavo. In queste situazioni non si scherza, in queste situazioni è importante che i dati siano corretti, perché se no succede quello che mi ha scritto un commento sulla mia pagina, una persona che mi ha detto ma ce la state raccontando tutta? Ecco, sì, la stiamo raccontando tutta perché non abbiamo motivo di raccontare bugie e non è neanche possibile raccontare bugie per le istituzioni. Invece per i leoni alla tastiera è possibile tutto, certo. Fino a quando non vengono beccati. Quindi attenzione, perché l'avevo detto con Vaia, l'avevo detto all'inizio di questa emergenza, ci sarà il massimo rigore su questo, perché non possiamo ogni volta che c'è un'emergenza perdere tempo a fare denunce e a correre dietro alle fake news. Dobbiamo gestire l'emergenza, queste cose qua cerchiamo di evitarle al massimo. Questo è molto importante che ci avete detto. Allora avete capito, è stato denunciato, individuato e denunciato l'autore di quella fake news in particolare, è molto chiaro il concetto, no? Benissimo, questo eventualmente dovesse esserci qualcuno di queste persone all'ascolto, il messaggio deve essere molto chiaro. Allora, torniamo in diretta dopo questa lunghissima chiacchierata con il governatore Luca Zaia, insieme al quale abbiamo fatto il punto di quello che sta succedendo e sta vivendo il Veneto, il presidente che ci ha tenuto a rassicurare anche la popolazione di questa regione. Vi annuncio che alle 21:15, al posto della puntata prevista di Ring, riascolteremo per intero questa oltre un'ora di intervista con il Presidente. Il dato resta quello che vedete in sovraimpressione, cioè i 33 contagiati in Veneto, e come sia stato smentito anche l'ipotesi, il rischio che ci fosse ad Albettone quel residente di ritorno raccontava da Codogno come positivo al coronavirus. Non è così, i casi raccontati nel Trevigiano non ci sono, cioè, allo stato attuale resta tutto quello che vi abbiamo sempre raccontato in questa lunghissima diretta di oggi. 21:15 dunque riascolteremo l'intervista per intero al Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, che ha detto anche domani sarà operativo a partire già dalle 10 con 9-10, in particolar modo un nuovo collegamento con Roma, sempre per coordinarsi sul fronte coronavirus ed emergenza coronavirus. Ascoltiamo anche, lo stesso Presidente lo ha detto poco fa, il grosso problema del calo del turismo, che era già evidente a Venezia e lo abbiamo visto ancora più oggi con la cancellazione anticipata, la chiusura anticipata del Carnevale. A proposito, l'assessore al turismo della Regione del Veneto, Federico Caner.
Sarei uno scellerato se non pensassi di essere preoccupato per la situazione anche economica, non soltanto sanitaria, perché quella sanitaria, devo dire la verità, la Regione Veneto ha messo in campo tutta la propria forza per non solo prevenire ma anche per cercare di contenere il più possibile questa situazione. Ringrazio tutti i nostri medici, infermieri presenti nelle strutture ospedaliere perché effettivamente stanno facendo un grandissimo lavoro e quindi il Veneto c'è e anche oserei dire che noi i casi li troviamo perché li cerchiamo. Mi viene quasi la sensazione di dire che magari non dappertutto sia così e penso anche a livello internazionale. Detto questo però sono preoccupato dall'aspetto anche economico perché effettivamente abbiamo disdette di molti turisti, ma non è che i turisti, alcuni di essi verrebbero volentieri ma hanno addirittura paura che vengano chiuse le frontiere nel ritornare a casa, no? E quindi se qualcuno viene in Italia poi trovarsi il proprio paese di origine che gli chiude la frontiera e quindi la paura di rimanere incastrato qui da noi. Quindi la situazione è questa, le disdette ci sono, certo che nei prossimi mesi bisognerà pensare a una campagna promozionale molto forte quando mi auguro, spero, auspico che questo fenomeno passi nel breve tempo possibile. Ovvio che se questa situazione continuasse a perpetrarsi nel tempo e quindi per più mesi, ovvio che andremo in forte difficoltà. Ricordo che questa è la prima regione turistica d'Italia con oltre 70 milioni di presenze e 18 miliardi di fatturato, quindi è ovvio che una situazione di questo tipo, una settimana, 2 settimane, fa danni ma è contenibile, mesi rischia di diventare irreversibile, quindi noi siamo ovviamente preoccupati non solo sul lato turistico ma un po' in tutta l'economia del Veneto e del paese. È ovvio che in questo momento un po' tutti i settori pagano e il turismo è uno dei primi perché è anche uno dei più importanti. Quindi io preferisco magari esagerare nell'allarme e contenere la situazione piuttosto di dire che non c'è nessun pericolo e poi magari trovarci un domani con una regione dove gli infetti aumentano a dismisura. È difficile dire chi ha ragione, queste sono scelte che non vengono prese alla leggera, sono scelte dove si sta lì a pensare e a ripensare più volte, c'è stato un coordinamento continuo tra i governatori e il governo ed è una scelta condivisa, ecco, quindi questo va ricordato. Allora, diamo per assodati migliaia di messaggi che abbiamo ricevuto nelle varie pagine Facebook di complimenti e di solidarietà anche per il Presidente Zaia, ma voglio soltanto sottolineare quanti ancora ci chiedono delle palestre, l'avete capito, quelle sono aperte, non so quali altre domande insomma ci fossero, sono tantissime davvero. Voglio tornare però ad alcuni racconti che oggi non abbiamo avuto il tempo di approfondire, tra questi San Vendemmiano a Zoppè, dove in conseguenza dell'ordinanza, sapete, l'intervento firmato dal Ministro Speranza con il Governatore Luca Zaia, non si celebrano messe se non in forma ristretta, quindi matrimoni e funerali, lo sapete, ma solo in forma ristretta, e così anche l'addio alla piccola Azzurra, morta a 5 mesi. Buongiorno. Buongiorno. Se l'aspettava che non ci fosse neanche il funerale? Oh, buongiorno. Un dolore doppio per la comunità di Zoppè di San Vendemmiano. Dopo quella per la perdita della piccola Azzurra dalle Crode, anche quello della chiesa chiusa per il funerale. Anche questo è il coronavirus. E il cartello esposto fuori alla parrocchiale lo sottolineava chiaramente. Ma la comunità ha voluto comunque stringersi attorno a mamma Romina, papà Derrick e a 4 fratellini, riunendosi direttamente in cimitero dove si è tenuta la cerimonia funebre. Azzurra aveva appena 5 mesi e nella mattina di giovedì scorso non si è più svegliata. Per i medici che hanno per ora inutilmente tentato di rianimarla è quella che viene definita una morte bianca. Straziante l'arrivo al Camposanto, dove ad attenderla c'erano i parroci di Zoppè, don Francesco Gardenal, e Godega, don Celestino Mattiuz, e padre Daniele Piccinni, che ha ricordato così la piccola Azzurra. Ho saputo che il nome Azzurra, mi aiuti, l'hanno scelto un po' i bambini e l'avete chiamata così perché aveva gli occhi azzurri e vi ricordava il cielo. Ecco, io penso che tutti possiamo, nei giorni belli, no, alzare davvero gli occhi al cielo
vedere l'azzurro e ricordarci che Azzurra è nella festa più piena della vita. Per Azzurra ci sarà comunque una celebrazione in chiesa, come ha confermato il parroco di Zoppa. Santa Messa è possibile celebrarla in chiesa fino al 1° marzo compreso, quindi fino alla prima domenica del Quaresima. L'esposizione di questi da parte del Ministero, delle Regioni, anche il Vescovo ha fatto il suo, quindi ci ha dato questo impegno a non fare assembramenti, così oggi siamo qui all'aperto, quindi vietano altre cose. Quindi ricorderemo quando sarà possibile, faremo anche una messa, più che altro ringraziare il Signore di questo dono come aveva sottolineato Padre Daniele. E nel Camposanto, adornato dai palloncini, al termine della celebrazione, una piccola mongolfiera è volata verso il cielo azzurro, come gli occhi della piccola che si sono spenti per sempre. Allora, pochi istanti di pubblicità e poi andremo al Consiglio Comunale di Treviso, chiuso, a porte chiuse, insomma, anche per le ordinanze di cui stiamo parlando da ore e l'attenzione appunto all'emergenza coronavirus. Pochi istanti, vi ricordo, alle 21:15 nello spazio di Ring replicheremo l'intera intervista al governatore Luca Zaia.